desidero solo un brevissimo saluto di benvenuto a tutti quanti e tutti quanti. So che raggiungere Udine non è semplicissimo, ma insomma, immagino e spero che vi troverete bene. Io desidero innanzitutto salutare poi chi è al tavolo con me, il sindaco della città di Udine e l'assessore Alessia Rosolén, che è assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università, e che porteranno i saluti istituzionali assieme a un videomessaggio che avremo anche da parte del nostro presidente della regione, Massimiliano Fedriga. Io volevo darvi il benvenuto perché qualcuno si ricordava che 5 anni fa eravamo qui a Udine. Adesso non so, mi pare che avevo lo stesso vestito, ma vi garantisco ne ho degli altri. No, taglia non è cambiata, semmai ci si smilza con 5 anni, chi più chi meno, ok, il rettore di Trieste fa la sua battuta giustamente, insomma, ci equilibriamo poi per il resto, perché in occasione in cui fu varato, diciamo, e definito il manifesto delle università per la sostenibilità e la sostenibilità nell'università, una sorta di linee guida che le università si davano per cominciare a dare un loro contributo allo sviluppo sostenibile. In realtà la RUS, qui saluto Patrizia Lombardi, la dea ex machina, posso dire, della rete delle università sostenibili, che insomma è partita da 3, ricominciava da 3, ma adesso siamo 86, quindi praticamente tutto il sistema universitario italiano, che era già nato prima del 2019, e però nel 2019 fu stabilito questo manifesto. Torniamo qui 5 anni dopo, in realtà, però per fare proprio il punto, il focus su quello che è stato, è e sarà il ruolo delle università nello sviluppo, nella transizione verso lo sviluppo sostenibile della comunità territoriale, e abbiamo anche un pochino di pretese di farlo in realtà per tutto il paese. Come lo facciamo? In realtà anche il programma è sostenibile perché è condensato sostanzialmente in due mezze giornate, in cui però si farà il focus su quello che appunto è il ruolo dell'università, come può essere attraverso la formazione, la ricerca, il trasferimento della conoscenza, e quindi il ruolo, la coprogettazione fra università e città, il focus sull'impatto sociale dell'università, e lo faremo non solo limitandoci all'ambito accademico, ma anzi allargandoci a panel rappresentanti dei comuni. Ringrazio tutti coloro che sono venuti anche dai comuni, dalle città che sono carbon, cioè che hanno adottato questo sistema carbon free, quindi avremo anche la possibilità di confrontare delle best practices, e poi con panel anche di associazione e reti. Dopo queste tavole rotonde, un primo tavolo istituzionale, ringrazio gli autorevoli rappresentanti sia del Ministero dell'Università e della Ricerca che del Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Energetica, in particolare il Viceministro Vanni Agava, e ci saranno anche, dopo una prima tavola istituzionale, 2 tavole rotonde, anche dei momenti di lavoro, dei subgruppi. Racconterà meglio la Patrizia Lombardi, il professor Lombardi, della RUS, che è molto articolata, 900 praticamente delegati in tutta Italia, per arrivare alla, diciamo, nuova edizione del manifesto, in cui vogliamo ancora una volta sancire la disponibilità, la grande desiderio e la volontà, e credo anche forse la capacità dell'università a contribuire, come si diceva, al loro sviluppo sostenibile. Io ringrazio ancora tutti per essere qui, e soprattutto ringrazio anticipatamente tutti i relatori che sono chiamati a dare un loro contributo in pochi minuti, però voglio dire, questa è solo una delle tante tappe che la rete delle università sostenibili, e aggiungo, cioè non è un'entità astratta e a sé stante, anche se ha una sua chiara identità, perché
nasce dalla volontà della CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, e ringrazio naturalmente l'attuale Presidente, la professoressa Ianna Antuoni, per aver patrocinato, sostenuto e sollecitato anche questo convegno. Quindi diciamo, quello che esce è qualcosa che vorremmo poi fosse nuovamente, come nelle intenzioni di tutti, condiviso dalle università e messo a servizio del Paese. Quindi, come si dice in questi casi, enjoy the meeting, ma soprattutto vediamo poi dopo cosa siamo riusciti a lasciare per i prossimi 5 anni. Buon evento. Grazie, io adesso chiederei se è possibile vedere il videomessaggio che il Presidente della Regione ha voluto mandarci. Prego. Desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori di questo evento realizzato in occasione del 5° anniversario della sottoscrizione del manifesto dalle università per la sostenibilità alla sostenibilità nelle università, perché evidenzia il ruolo strategico che le stesse possono e devono svolgere nella trasformazione della nostra società verso modelli di sviluppo sostenibili. Un ruolo che gli atenei ricoprono sia in virtù della trasversalità delle loro competenze formative, sia in qualità di modelli organizzativi sostenibili. Rivolgo un particolare ringraziamento all'Università di Udine e alla rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, che, promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane nel 2015, rappresenta la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra gli atenei italiani impiegati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, e si pone inoltre come modello di buona pratica replicabile anche in altri settori della pubblica amministrazione, per diffondere attraverso la collaborazione fra università e territorio la cultura stessa della sostenibilità. L'università infatti ha il compito fondamentale di preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro, non solo attraverso la formazione, ma anche studiando e individuando nuovi modelli di sviluppo e possibili soluzioni alle grandi trasformazioni che il Paese si troverà ad affrontare in conseguenza ai cambiamenti climatici, ambientali, economici e sociali. Modelli di sviluppo che dovranno contemperare la sostenibilità economica e sociale con la tutela dell'ambiente e la transizione energetica, rispondendo alla esigenza di assicurare un'equa distribuzione della ricchezza del nostro pianeta, al tempo stesso preservandole per le generazioni future. In questo contesto la diffusione delle nuove conoscenze e lo sviluppo delle nuove tecnologie, mission fondamentale delle istituzioni che rappresentate, sarà il banco di prova della capacità del Paese di rispondere ai cambiamenti che il nostro tempo ci impone. Gli atenei sono da sempre grandi agenti, oltre che di formazione, ricerca e innovazione, di trasformazione sociale ed economica, in virtù del ruolo trainante svolto nei confronti del territorio, su molte tematiche strategiche, quali ad esempio la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti, in un'ottica di economia circolare e di sviluppo sostenibile. Ad esempio lo sviluppo della comunità energetica rinnovabile del Politecnico di Milano, che sfrutterà diversi edifici dell'università per l'installazione di pannelli fotovoltaici, ma anche edifici privati coinvolgendo centinaia di cittadini. Oppure il Living Lab del campus di Savona dell'Università degli Studi di Genova, che ha sviluppato un edificio smart autosufficiente ad emissioni zero. O ancora il progetto Uniti Circular Economy, lanciato dall'Università degli Studi di Padova per attivare sinergie tra l'università, il territorio e le imprese sui temi di economia circolare. Il progetto Expert, coordinato dal Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, che intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo nell'agenda ONU. E potrei andare avanti ancora. Il manifesto, siglato nel 2019, ha preso le mosse proprio dalla consapevolezza del ruolo fondamentale che le università giocano nell'attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile ONU 2030 e ha compiuto in tal senso un passo avanti, puntando l'attenzione non solo su quanto gli atenei possono fare per sostenere la transizione verso uno sviluppo sostenibile, ma anche sul fatto di essere gli atenei stessi strutture sostenibili.
Si tratta infatti di organismi che generano un impatto non trascurabile sull'ambiente. In tal senso il manifesto le impegna a potenziare le attività di analisi e quantificazione degli impatti delle strutture universitarie in termini di consumo delle risorse, gestione dell'energia e produzione dei rifiuti. Quindi, come suggerisce lo stesso titolo del manifesto, le università devono affermarsi sempre più sia come soggetti promotori dell'attuazione dell'Agenda 2030, collaborando con gli enti territoriali e le altre realtà produttive locali e svolgendo un ruolo trainante nel percorso di trasformazione sociale ed economica del Paese, sia come modelli esse stesse di sostenibilità. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo per questi obiettivi che non sono dell'università ma delle nostre comunità. Grazie Governatore per le parole di sostegno, ovviamente, e adesso passerei la parola per un saluto al professor De Toni, che è sindaco della nostra città, fra l'altro nel 2019 c'era. Sì. Bentrovate, bentrovati, sono molto onorato di essere qua oggi a portare i saluti della città, dell'amministrazione comunale. E vedo qua tanti colleghi, ex colleghi elettori, alcuni ancora in servizio, altri che hanno già concluso, ma mi fa molto piacere che sia qua presente anche Patrizia Lombardi, perché appunto come conferenza di elettori immaginiamo proprio qui a Udine un manifesto della rete delle università sostenibili, e quindi la ringrazio perché da Torino lei è riuscita a promuovere questa rete, che appunto, come adesso ricordava Federica, è molto importante non solo per gli studi e le attività che le università possono fare, ma anche perché le stesse atenei possono essere dei case study di come si possa fare sostenibilità in mille modi. Ecco. E voglio anche ricordare però il professor Enrico Giovannini, a cui come conferenza dei rettori noi demmo il premio alla conoscenza proprio sul tema legata sempre alla sostenibilità, perché lui, vi ricordo, è presidente dell'ASVIS, che è appunto l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi diciamo che dentro il sistema universitario da sempre abbiamo avuto colleghi che hanno lavorato sul tema della sostenibilità, che noi sappiamo è il tema del pianeta, la sostenibilità, e anche però siamo consapevoli che 8 miliardi di persone che devono consumare, essere alimentate, insomma sappiamo che abbiamo davanti sfide difficilissime. Vi ricordo che Trump uscì dagli accordi sul clima appena eletto, per fortuna poi appena rieletto il democratico Biden rientrò dentro. Adesso speriamo che non ci sia un altro pendolo, perché sennò se riesce di nuovo, no, perché gli Stati Uniti rappresentano, piaccia o meno, la prima potenza industriale del pianeta, e quindi che gli Stati Uniti siano a guidare la sostenibilità per noi è un fatto importante. Non so se lo sappiate, ma c'è quell'indicatore molto famoso che l'Overshoot Day è l'indicatore che calcola quando noi terminiamo le risorse rinnovabili e cominciamo a saccheggiare il pianeta. Nel 70 era il 30 dicembre, siamo arrivati pre-Covid che era, se non ricordo male, il 7 luglio, dopo è arrivato il Covid e improvvisamente il pianeta aveva già ripreso 2 o 3 giornate, poi è finito il Covid, siamo già ritornati sul megatrend. Noi praticamente continuiamo il megatrend di continuare a consumare di più di quello che riusciamo a riprodurre. Quindi il megatrend su cui siamo infilati è durissimo. Ecco, volevo solo dirvi questo, che negli ultimi anni che ho fatto il prof, rientrato dal rettorato, negli ultimi 2 o 3 anni ho fatto tempo a fare con i miei collaboratori una ricerca sulla sostenibilità nella nautica, perché noi qua abbiamo una fiorente industria della nautica e grazie ai progetti Interreg vincemmo un progetto per andare a vedere con le imprese della nautica se era possibile fare nautica sostenibile. Ecco. Allora abbiamo intercettato 8 aziende e abbiamo ragionato con loro se era possibile cambiare i modelli di business per fare prodotti e servizi sostenibili, perché questa è la verità. Ecco. È chiaro che la risposta era: ma alla fine fare navi
più sostenibile costa di più, il prezzo è più alto, il cliente spesso lo perdiamo. Quindi la tesi era: non riusciamo a cambiare il modello di business, ecco. Allora mi ricordo che durante le interazioni il ragionamento fu questo. Crosby, che è stato uno dei più famosi professori che lavorò nella qualità, nell'86 fece un libro che si titolava La qualità non costa, perché la tesi che sosteneva era che i costi della non qualità erano più alti dei costi della qualità, e quindi quel libro, nell'86 facevo il dottorato di ricerca, me lo ricordo molto bene. Ecco, abbiamo intitolato il rapporto di ricerca La sostenibilità non costa, perché i costi della non sostenibilità sono drammaticamente più alti. L'avevamo capito nell'86 per la qualità, speriamo che la nostra società lo capisca oggi, perché questo problema è un problema planetario. Quindi, ben trovati a tutti. Sono molto contento che a Udine facciamo questo bellissimo convegno e continuiamo su questa strada, perché è l'unica che abbiamo: rendere il pianeta sostenibile. Arrivederci, buon lavoro. Grazie Alberto, vedo che la nostalgia per l'ambito accademico c'è anche il sindaco ha un cuore alla fine. Allora, avete sentito il Presidente della Regione, ma noi non ci accontentiamo. Quindi in diretta l'assessore regionale all'università, che porterà anche lei il saluto, considerando e ricordando che la nostra Regione è molto attenta a questi temi, naturalmente, della sostenibilità, oltre a quelli naturalmente che sono propri del sistema universitario. Lo dico anche davanti ai miei due colleghi regionali. Prego, Assessore. Grazie per l'invito. Io volevo spostarmi un attimo e cercare di aggiungere qualche cosa all'elenco sicuramente più dettagliato e completo che il Presidente ha fatto in apertura. Ovviamente complimentandovi per l'iniziativa, ma complimentandomi soprattutto per il fatto che è una storia che arriva da lontano. 5 anni sono un tempo biblico rispetto a quello che abbiamo vissuto, sono un mondo che è profondamente cambiato, che sicuramente si definisce degli obiettivi in maniera molto strutturata e se li dà ovviamente con basi scientifiche e valutazioni di merito, ma che credo abbia modificato anche profondamente quelli che sono i concetti delle due parole che nella nostra quotidianità ormai fanno parte della nostra vita, che sono la sostenibilità e l'innovazione. Sono convinta che l'attenzione ai temi soprattutto economici e ambientali sia stato un target puntualissimo nella definizione di quello che è stato il documento siglato dalla CRUI 5 anni fa, e sono convinta che rimangano e che siano tuttora la stella polare lungo la quale muoversi. Io credo che il Covid, credo poi l'arrivo del PNRR, credo poi tutta una serie di valutazioni che fanno parte dell'evoluzione della società abbiano portato profondamente a pensare che assieme a queste due innovazioni, assieme a tutto lo sviluppo sostenibile legato come dicevo, all'economia e all'ambiente, ci sia un'attenzione particolare che vada rivolta e che va rivolta in maniera sempre sostanziale a quella che è l'innovazione sociale, che inevitabilmente non può che accompagnare, me lo insegnate tutti e ce lo insegnano tutti nei quotidiani articoli che vengono pubblicati, che va ad accompagnare quella che è l'evoluzione. Non a caso oggi parliamo di città, delle nostre città, del nostro mondo, dei nostri continenti, delle relazioni e di tutto ciò che fino, io direi, prima del Covid rappresentavano ormai delle situazioni molto ferme e molto standardizzate. Io sono felice che le università abbiano preso in mano un impegno come questo, lo fanno da sempre e lo fanno nella quotidianità, perché, e voi lo sapete bene, ci sono 3 missioni. La prima è sicuramente quella della didattica,
Anche su questo credo che il tema dell'innovazione e dell'innovazione sociale debba tener conto. C'è sicuramente il tema della ricerca, me lo insegnate nella quotidianità. C'è, e credo che questo sia forse nel post-Covid in questo momento uno dei temi più importanti, è quello della diffusione della conoscenza, che non è solo ed esclusivamente trasferimento tecnologico, ma è quello di dare alla politica, in fondo siamo anche noi un vostro stakeholder, non solo perché dopo fatto i rettori di solito si fa politica, ma può succedere anche che si faccia politica senza fare i rettori. Detta questa e me l'ha tirata fuori, non lo so, questo dipende da che cosa uno fa. Detto questo, c'è un tema di trasferimento di conoscenza anche a una classe politica che ha bisogno di guidare tutti quelli che sono i nuovi bisogni, i nuovi comportamenti sociali, i nuovi obiettivi che la società nel suo complesso si dà, le sfide che sono sempre più trasversali. Il PNRR in fondo su questo ha giocato e sta giocando tutta la sua potenza di fuoco, nonostante tutte le difficoltà burocratiche in questo percorso di accelerazione e di contaminazione di saperi che credo sia il punto essenziale attorno al quale sicuramente un manifesto sullo sviluppo sostenibile, sicuramente il mondo dell'università giocano la loro credibilità e soprattutto la loro forza nell'immaginare quelli che possono essere spazi per nuove organizzazioni, per scenari futuri, per forme di fenomeni che vanno sicuramente interpretati in maniera multidisciplinare, e sottolineo sempre questo aspetto perché non è solo ed esclusivamente la scienza e la tecnica l'obiettivo che accompagna qualsiasi visione che noi ci diamo, ma è sempre accompagnato qualche cosa che è molto legato allo sviluppo delle persone. Credo si debba ragionare per sfide, si debba ragionare individuando quali possono essere le visioni strategiche e quali possano essere gli obiettivi che ci diamo. E nel suo piccolo credo che facendosi aiutare dall'università e mettendo al centro tutto il tema del sociale, anche la Regione Friuli Venezia Giulia, al di là di quelle che sono tutte le sue funzioni e le sue azioni politiche che sono trasversali e non le elencherò perché non serve farlo in questo momento, abbia individuato nell'università il soggetto che può andare ad interpretare, ad esempio in una regione come il Friuli Venezia Giulia, in un calo demografico costante, con una presenza di grandi reti e grandi infrastrutture, non solo di ricerca, non solo universitarie, ma di formazione scolastica e di istruzione, la necessità di avvalersi delle vostre capacità trasversali per immaginare come costruire un nuovo sistema di formazione e di alta formazione che accompagni tutto un territorio, perché questo è un tema quindi che va oltre la città, tutto un territorio molto variegato come è il Friuli Venezia Giulia, nell'immaginare spazi, opportunità e nel rispondere alle esigenze del nostro territorio. È di un paio di mesi fa l'impegno che ci siamo presi nella scrittura assieme all'Università di Udine e di Trieste e alla Sissa di mettere a sistema tutte quelle che sono le nostre conoscenze trasversali, frammentate, rispetto al sistema dell'istruzione e della formazione fino ad arrivare al sistema universitario, per immaginare quali sono gli spazi che nel futuro potranno avere risposte, sui quali continuare ad investire per dare risposte a ovviamente una popolazione, ripeto, sicuramente in forte calo, ma che ha sicuramente bisogno anche di tutta una serie di percorsi innovativi. Ecco, io penso che questa sia la sostenibilità e questa sia la terza missione che alla politica interessa in maniera importante. C'è quella dedicata alle imprese ed è sicuramente straordinaria. Ora forse l'università ha
assieme alla politica, da concentrarsi nell'immaginare un sistema sociale che sta correndo in un'accelerazione della quale forse nemmeno noi, se non per tutte le parti burocratiche a cui adempiamo nella quotidianità, ci rendiamo conto, ma che copre il PNRR, ma soprattutto copre tutto ciò che dopo al PNRR ci sarà, e questo è ad esempio una delle sfide di INEST, l'utilizzo dei nostri sistemi per dare delle risposte. Anche questi strumenti, se ci pensate, fino al 2019 non facevano parte della nostra quotidianità, e questi strumenti sono didattica, sono formazione, sono divulgazione, sono trasferimento tecnologico, e anche da questo punto di vista credo vadano analizzati. Per cui grazie e attendo fiduciosa. Grazie. Assessore, quindi avete capito, non sono solo saluti istituzionali, ma credo che siano la migliore premessa poi per quello che poi è la prima parte del convegno di questo incontro, che è un tavolo istituzionale. Ringrazio naturalmente per quanto è stato detto, per gli interventi sia del sindaco che dell'assessore, e la tanto evocata Patrizia Lombardi, la chiamiamo, che avrà il compito poi di dirigere e animare il prossimo tavolo istituzionale. Grazie molte, grazie Rettore Pinton, grazie molte, mi unisco anche ai ringraziamenti che ha enunciato all'inizio. Anch'io voglio ringraziare tutti per per rinnovare l'interesse ad ospitare a Udine un evento così importante per noi, per le università, ma anche per i territori, come il manifesto della sostenibilità. Prima di chiamare i nostri illustri membri del tavolo istituzionale, vorrei fare un inquadramento del contesto. È già stato evocato più volte il manifesto della sostenibilità e anche gli obiettivi di questo incontro, quindi perdonatemi se ruberò qualche minuto in più, ma credo sia importante riprendere il tema che è centrale di questo evento, di questo confronto, e che poi porterà anche la discussione al tavolo istituzionale, cioè il ruolo delle università per lo sviluppo sostenibile, e anche sottolineo l'importanza di accelerare il nostro impegno in questo contesto. Perché? Perché siamo ad un momento di svolta, siamo purtroppo a 6 anni dal raggiungimento dell'Agenda 2030 troppo indietro con l'implementazione di questi target. A livello mondiale solo il 15% sono stati raggiunti, e molti sono addirittura in direzione opposta, come ci ricorda anche a livello nazionale l'ASVIS, e saluto Enrico Giovannini che parlerà successivamente. Siamo purtroppo in un momento che richiede un'accelerazione. Il 2024 è l'anno in cui abbiamo anche un importante evento a livello internazionale, che è il Summit sul futuro, che si svolgerà a New York e che farà il punto della situazione e soprattutto una prospettiva di riferimento per il nostro futuro, per i nostri governi, per il nostro pianeta. In questo contesto ribadisco che le università di tutto il mondo e a livello nazionale possono fare la differenza, però hanno bisogno di accelerare nel loro impegno, ed è questo l'obiettivo del nuovo manifesto che andremo a disegnare, perché le università, è già stato citato prima, sono un volano di sviluppo,
per le missioni che hanno al proprio interno e se prendessero come riferimento l'impatto sociale, la condivisione, lo sviluppo sostenibile, il futuro, ecco che potremmo fare la differenza. Le università come agenti di trasformazione, di cambiamento, ma anche soggetti loro stessi, perché devono essere dei riferimenti per la società e quindi dovrebbero cambiare anche alcuni loro comportamenti, come per esempio quello che è un po' distorto, no? Della public or perish. È bene che la disseminazione e la diffusione delle conoscenze avvenga attraverso le nostre pubblicazioni, ma non deve essere l'unica nostra preoccupazione per l'avanzamento di carriera, per esempio, o anche essere dei modelli di riferimento. Troppe poche le università che hanno adottato dei piani di adattamento e di mitigazione, ma a livello nazionale abbiamo necessità di essere coerenti con le nostre scelte e adottare approcci di tipo transdisciplinare, perché il tema del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile è un tema di grande complessità, quindi il pensiero lineare non può certamente essere il riferimento, quindi una didattica, una formazione che tenga conto di questi elementi dovrebbe essere obbligatoria. Dovremmo riuscire a portare quelle competenze ai nostri discenti che sono il seme per il futuro, e quindi il pensare in maniera strategica, il pensare in termini di valori, di futuro. In questa direzione riporto uno degli elementi del studio che Alma Laurea ha realizzato recentemente, intervistando 222.000 laureate e laureati, dove ha messo in evidenza che sì, la sostenibilità è importante in tutte le discipline, in tutti i corsi SSH o STEM, ma purtroppo le università non la stanno affrontando con gli dovuti approfondimenti, e quindi è necessario sollecitare il sistema, perché l'educazione, oltre che la comprensione del problema e la valutazione, quindi la possibilità di misurare l'implementazione, è fondamentale per cambiare appunto la traiettoria di cui appunto il sindaco De Toni ha così magistralmente sottolineato. Quindi abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di fare, di incrementare le nostre collaborazioni, come ce lo chiede anche l'Europa, come già stiamo facendo. Il PNRR è un esempio in questo senso, della necessità di cooperare con altri, con la società civile, con le aziende, con i governi, e considerando sempre i limiti del pianeta, che sono appunto il nostro riferimento come generazione futura. Un cambio di paradigma che è già avvenuto, che percepiamo dal 2019 in avanti ancora di più, con riferimento al fatto che le università non sono ovviamente la fabbrica di produzione di mestieri, ma i mestieri sono tra l'altro ancora da disegnare e sono invece delle piattaforme, e l'Agenda 2030 è il nostro riferimento per questo. Quindi sono quelle sfide di cui si parlava, sono 17, e nelle nostre missioni sono e dovrebbero essere tutte ricomprese con riferimento a questo schema. Quindi 2019 avevamo già indicato molti degli elementi, e nel vostro QR code trovate il manifesto del 2019, però trovate anche delle indicazioni per disegnare quello nuovo, quello futuro, quello che si aggancia al summit di cui ho parlato. E che cosa chiediamo? Chiediamo che l'Agenda 2030, la sostenibilità, sia al centro, sia il nostro riferimento, non sia la terza missione, sia cioè un necessario riferimento per realizzare quelle azioni che sono legate anche al diritto e giustizia ambientale, sociale, infra e intergenerazionale, così come ci dice anche la Costituzione, che è anche cambiata con questo riferimento. Vogliamo che
ci sia un maggior supporto delle università con le proprie competenze per la governance e le scelte politiche che vengono fatte sui territori. Vogliamo obbligatorietà in questo corso di formazione di sustainability literacy che all'interno della RUS tra l'altro ha avuto linee guida di riferimento. E poi vogliamo un impegno maggiore sulla coesione sociale, sull'inclusione, sulla rigenerazione dei territori, anche attraverso la costruzione e la costituzione a partire dai propri campus con delle figure che sono dedicate. Nel 2019 il manifesto c'erano e adesso vogliamo portare al 100% di queste opportunità con una collaborazione che deve essere una collaborazione e partnership con gli altri soggetti del territorio e di cui sentiremo anche nel tavolo istituzionale, e la promozione della pace, certamente un elemento che nel 2019 era stato completamente lasciato a parte, che adesso è diventato assolutamente centrale, ma attraverso sempre le collaborazioni che noi cerchiamo. Quindi la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile proprio dal 2019 ha fatto nascere un tavolo, il Capacity Building Best Practice, che tra l'altro domani andrà a definire e mettere a punto, consegnare quelli che sono stati gli avanzamenti. Ci saranno 3 tavoli paralleli, Matteo Colleoni che presenterà il report che ha coordinato in questo tavolo e che è stato un po' a staffetta prima con Carmine Trecroci, che infatti saranno i coordinatori delle prossime tavole rotonde. E poi sottolineo anche, oltre ai gruppi di lavoro che parleranno, e ce ne sono alcuni nuovi proprio nati anche dopo il PNRR come University for Industry, abbiamo Youth e il nostro tavolo studenti, Elena Semenzin che è qui seduta e che coordinerà quella che sarà il prossimo evento. Vi invito già il 25 e 26 ottobre a Torino su questo tema che sarà proprio post-summit pre-COP. Cosa abbiamo fatto in questi 5 anni? Vedete che sono cresciute sempre l'attenzione alla misurazione, non solo all'inclusione dello sviluppo sostenibile all'interno degli statuti, dei piani strategici, ma anche la loro misurazione, gli ambiti, anche la rendicontazione della stessa, gli ambiti di lavoro che sono interessati sono tutti, non solo la cosiddetta terza missione, ma anche la operatività, gestione del campus e l'educazione, la ricerca, e sul ranking c'è un po' di incertezza perché chiaramente a livello internazionale non sono così, non riflettono proprio la natura dei nostri atenei, però è interessante capire anche che dal 2019 in avanti abbiamo avuto questa spinta perché era inserito come elemento della presenza dei delegati che fanno tantissimo insieme a delle unità o office specifici all'interno dei campus degli atenei, dove appunto i diversi manager possono realizzare quell'avanzamento, quel supporto alla transizione ecologica ma anche sociale dei territori, con delle concentrazioni, qui vado a concludere, che sono tipiche dell'università, come per esempio appunto l'SDG 4 sull'educazione, però non arriviamo al 50% degli atenei che hanno messo a punto un corso di azzeramento di conoscenze, quindi dobbiamo rendere obbligatorio questo, ma concentriamoci un attimo sull'SDG 13 perché poi è l'oggetto, no, anche dei territori, delle città carbon neutral di cui abbiamo parlato. Purtroppo ci sono delle presentazioni e delle volontà di realizzare piani di decarbonizzazione, però se guardiamo i numeri in realtà questi non sono riflessi nella pratica e quindi non sono ancora purtroppo parte neanche del 50% dei nostri atenei. Dobbiamo accelerare su questo. Sapete qual è la ragione?
La ragione è che non hanno tempo, non c'è sufficiente tempo per occuparsi di questo. Io credo che questo elemento debba essere preso in seria considerazione nei nostri ragionamenti di oggi e di domani, considerando anche che abbiamo un ruolo importante nella società e nelle comunità, che è quello di supportare la transizione non solo delle 9 città che sono un po' lepre in questo senso, ma anche per riuscire a far sì che tutti i territori, i tanti territori, le aree minori interne possano arrivare a questa scommessa. E in questo senso abbiamo voluto realizzare e supportare in questi anni, dal 2019 ad oggi, la creazione di sottoreti regionali che possano essere di supporto alle strategie regionali, ma anche a quelle locali metropolitane e dei propri, appunto, territori. Siamo anche a livello internazionale attivi nelle conference of parties, perché la scienza deve supportare queste negoziazioni, noi ne siamo convinti, i nostri partner sono in crescita, ma certamente la Curie ci ha benedetto e l'ASVIS ci ha supportato da sempre in questo, siamo veramente grati e concludo con questa citazione di Sachs, anche perché abbiamo insieme coordinato, supportato la traduzione di questa bella guida che vorrei vedere più diffusa a livello delle nostre pratiche, cioè siamo una rete importante, universale, internazionale di istituzioni che possono fare la differenza, e mettendo insieme la nostra conoscenza e le nostre capacità, la nostra voglia di cooperare, possiamo farlo insieme. Grazie, e a questo punto inviterei i membri del tavolo istituzionale, grazie mille, ad accomodarsi al tavolo. Alcuni sono collegati, vedo Giovanna Iannantuoni, a quale chiedo scusa per averla fatta attendere, che è assolutamente partner dell'evento, insieme ad Alessia Conti, che chiedo di sedersi qui al tavolo. Collegata è anche Vania Gava, vice ministro del MASE, Enrico Giovannini, che è qui presente quando riesce a sedersi qui al tavolo, Dorino Favot, presidente dell'ANCI, che ho conosciuto prima, ho avuto il piacere, e penso basta, perché Alessandra Gallone credo che abbia avuto un problema di connessione in questo momento. Grazie per essere... No, sono qui. Ah, è qua, eccola! Ci sono. Mi hanno detto che non... Mi sentite? Sì, benissimo, grazie, dottoressa Gallone, grazie per essere qui con noi. Abbiamo pochissimo tempo perché io ne ho rubato un po', però abbiamo il tempo per fare un giro di tavolo rispetto agli stimoli, agli elementi che ho provato a delineare. Partirei da Giovanna Iannantuoni, che è la presidente della conferenza dei rettori delle università italiane, che è co-partner di questa iniziativa. Grazie mille Giovanna per il tuo intervento, grazie. Grazie mille Patrizia, ovviamente saluto tutti, mi spiace molto di non essere riuscita a venire, di non essere lì con voi. Ovviamente un grande abbraccio a Roberto, al rettore Pinton, appunto, e complimenti per l'organizzazione, anche per ospitare l'evento, un abbraccio da remoto, e ovviamente un caro saluto a tutti i presenti, i collegati, le autorità. Ecco, quello che appunto un po', prendo pochi minuti, no? Però vorrei fare un intervento un po' disruptive, anche se come presidente della Commissione dovrei fare un intervento meno disruptive, ma insomma, si parla di sostenibilità da molti anni, no? E la RUS è una rete di università, la RUS sono le università, sono i 2 milioni di studenti, quindi saluto Alessia che è lì al tavolo, che un po' li rappresenta, sono gli 85 rettori, le nostre, come dire, amministrazioni, direttori generali, siamo noi, no? Cioè noi parliamo di sostenibilità da tanto tempo. E non è semplice parlare di sostenibilità senza un po' cadere da un lato nella retorica, perché dopo tanti anni dobbiamo anche forse davvero interrogarci, no? Su quello che è il percorso che noi intendiamo fare, ma anche su quello che è il futuro, no? Cioè cosa davvero vuol dire nel campo della formazione, della ricerca, ma anche dell'organizzazione degli atenei.
da un lato, e dall'altro ovviamente bisogna anche stare molto attenti a non cadere nella trappola di dargli un contenuto, come dire, non voglio dire burocratico, ma insomma di posizioni, come se avere un manager della sostenibilità nelle imprese o fare un report di sostenibilità, un bilancio di sostenibilità fosse sufficiente. Ovviamente come scienziati, come professori universitari siamo molto più ambiziosi di così, no? E i temi, collegandomi anche con tanti spunti che hanno riguardato, che ha parlato prima di te, proprio il Next Generation EU, i tanti temi di cui noi oggi parliamo e che sono connessi con il disegno del futuro del nostro pianeta, ma nel piccolo, nel grande, del nostro sistema universitario, ovviamente noi non possiamo dimenticare e non vogliamo dimenticare la ricerca su temi, come dire, fondamentali, che vanno ovviamente dalla mobilità a tutto quello che riguarda la gestione delle risorse ambientali, delle risorse economiche, sociali. Prima tu, Patrizia, facevi riferimento alla coesione sociale, insomma è un'organizzazione ed è un obiettivo davvero molto sfidante se noi davvero vogliamo fare in modo che sia gli atenei, ma anche soprattutto l'apporto che gli atenei danno alla società sia un apporto che riesca a disegnare quella che è la società del futuro. Come la vediamo la società del futuro? Quindi astraendo un po' diciamo anche da questo convegno. Ovviamente la società del futuro, però insomma tra qui in questo luogo penso che sarete tutti d'accordo con me, è una società in cui la scienza, la cultura, la conoscenza e la formazione critica della coscienza dei giovani dovrebbe essere al primo posto. E quindi qui veniamo subito alla prima insostenibilità del nostro paese, e cioè l'investimento nel settore dell'educazione, in particolare nel settore universitario, che tradizionalmente, adesso abbiamo avuto un boost diciamo con soprattutto i progetti PNRR, ma vede il nostro paese, come dire, saldamente negli ultimi posti di qualsiasi classifica che si possano guardare da questo punto di vista. Quindi, come dire, già questo rende il lavoro, e quanto voi parlerete in questi 2 giorni, un lavoro particolarmente complesso, perché, come dire, disegnare tutte queste cose meravigliose senza budget non è proprio banale. La seconda cosa di cui voglio parlare è proprio il ruolo che la formazione, che è la prima missione degli atenei, deve giocare, quindi la possibilità di formare i nostri ragazzi sui temi di cui stiamo parlando, quindi di formare in maniera sempre più multidisciplinare, con un contenuto di corsi di laurea, di corsi di studio che riguardi le scienze dure, l'ecologia, la biologia, la chimica, ma anche l'economia, la statistica, il management. Ecco, abbiamo sempre più bisogno di figure, la sociologia, di figure insomma ibride che riescano a dare l'apporto sia alle pubbliche amministrazioni che al settore privato, l'apporto su questi temi di cui c'è bisogno, perché è chiaro che senza un pezzo di questa formazione, questa persona che poi va a occuparsi insomma di queste cose, come dire, non ha un pezzo che è molto importante per quello che vogliamo fare. Io mi taccio, ma quello che voglio sottolineare sono ancora 2 cose che non sono state sottolineate, cioè da un lato le infrastrutture e le infrastrutture sulla sostenibilità avranno un ruolo dopo il PNRR fondamentale, perché ovviamente le decine di milioni di strumentazioni che noi acquisiamo per fare anche ricerca sulla sostenibilità grazie a Next Generation EU poi dovranno essere mantenute e tenute vive dagli atenei, e quindi la sostenibilità post PNRR, come sappiamo tutti, è un tema fondamentale, e quindi questo, come dire, è bene dirlo, perché altrimenti si rischia di esserci accollati altri costi che nei prossimi anni renderanno ancora più difficile il compito degli atenei, soprattutto degli atenei pubblici. L'ultimo punto che voglio fare è quello del public engagement. Voi avete saputo parlato di terza missione, io però in particolare voglio parlare, sapete che ormai si parla di quarta missione, ma come il 5G, 6G, poi si parlerà di quinta, di sesta missione, insomma si andrà avanti in questo modo all'infinito. Però ecco, il public engagement, per dire proprio nome e cognome, è una delle attività su cui gli atenei hanno bisogno di essere misurati e ingaggiati, proprio perché attraverso questa osmosi, questo passaggio di informazioni, di attività di collaborazione tra le università e il mondo
sociale e la cittadinanza e il settore pubblico, ecco, attraverso queste interconnessioni, questa alleanza tra i vari pezzi della società, che noi, una volta che facciamo le scoperte scientifiche, una volta che facciamo i modelli di mobilità, ecco, possiamo fare quell'ultimo miglio per cui noi sappiamo che quando in tangenziale ovest di Milano ci sono le code di ore, forse dovremmo raccontarci che avere tante macchine con una sola persona che la guida non è forse un modo di andare al lavoro, di muoversi nella cintura milanese che sia il migliore, il più sostenibile, visto che sono tanti anni che parliamo di questi temi. Abbiamo bisogno di quell'ultimo miglio, cioè di introiettare queste scoperte nei comportamenti quotidiani, e per fare questo bisogna ingaggiare la società civile. Con questo mi fermo, vi ringrazio, un abbraccio a tutti e viva la Grazie mille Giovanna, grazie molte, Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Proprio sulla base di questi stimoli, e cioè di far sì che la sostenibilità diventi poi una cultura, noi la insegniamo anche alle università e vorremmo sentire il punto di vista degli studenti, della Presidente della Conferenza Nazionale degli Studenti Universitari, che è Alessia Conti. Grazie Alessia per essere qua, e so che su questi temi siete molto attenti. Grazie. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutte e tutti, ringrazio io... funziona? Ok, ringrazio io voi per l'invito, che è stato molto gradito, no? Io ecco appunto, quindi ci tengo a ringraziarvi. Non capita spesso che noi studenti abbiamo lo spazio di poter parlare con illustri uditori, per cui mi perdonerete se vi ruberò qualche minuto in più. Ci tengo a dire che io appartengo ad una generazione che di ambiente e sostenibilità ne ha fatto una gran battaglia, e sicuramente lo sta continuando a fare. Se pensiamo alle mobilitazioni che hanno caratterizzato dal 2015 in poi, o il lavoro che stanno facendo diverse associazioni studentesche e giovanili su tanti territori anche all'interno delle università, poi si possono non condividere i metodi, ma sicuramente i temi invece, quelli della ultima generazione, sono rilevanti, e enti e istituzioni come voi devono sicuramente prenderle e dargli attenzione. Io credo che su questa tematica ci muoviamo su due piani. Uno che è quello della definizione di politiche che rendano sostenibile l'università, e l'altra invece è il riconoscimento dell'università come un ente che, appunto, lo diceva prima la Presidente Lombardi, è responsabile di una trasformazione sociale, ed è questa l'idea di università che noi studenti vogliamo vedere in atto. Ecco, allora, se ci muoviamo su questi due piani, sicuramente dal punto di vista delle politiche quello che pensiamo è che sia necessaria un'attenzione particolare alla riqualificazione delle sedi universitarie, alla costruzione di sedi a impatto zero. Io vengo dall'Università di Padova e ho ben insomma in mente il lavoro che è stato fatto, ad esempio con l'apertura, l'istituzione del polo del Beato Pellegrino, che appunto è a impatto zero, e credo che questo sia un ottimo esempio. Penso anche che andare all'università non significa soltanto studiare e andare a lezione. Penso che c'è tutto un mondo che la circonda, e penso al fatto che anche lì si debba parlare di sostenibilità. Lo so che non è il vostro, obiettivo principale, ma un altro tema fondamentale è quello delle mense, dell'alimentazione, del zero waste, dell'utilizzo della plastica in ambienti del genere. Ecco, queste sono solo alcune delle tematiche che noi affrontiamo da tempo come studenti, e per cui abbiamo anche individuato delle direttrici di azione. È per questo che io credo, prima di tutto, come primo spunto, che sia necessario che le università, che gli enti, le istituzioni, i ministeri lavorino su questi temi con gli studenti, che non sono soltanto degli stakeholder a caso, ma che per primi possono essere fondamentali per definire delle politiche universitarie realmente efficienti. Dal punto di vista invece della considerazione dell'università come un luogo di formazione, e lo diceva prima la Presidente, non solo di formazione di lavoratori, non solo di formazione di skill per il mondo del lavoro. Quello che dobbiamo fare, che ci aspettiamo che l'università faccia, è proprio prendersi la responsabilità di formare persone, cittadine e cittadini che siano capaci di comprendere le sfide della sostenibilità e del cambiamento climatico. Per questo magari
magari uno spunto in questo senso potrebbe essere quello che richiamava la Presidente Ianna Antoni prima, della formazione trasversale all'interno dei corsi di studio, non solo per formare ingegneri che sanno qualcosa di cambiamento climatico o di sostenibilità ambientale o economisti, ma per dare a chiunque attraversi gli spazi dell'università delle conoscenze fondamentali per capire come inserirsi nel proprio contesto sociale, economico e ambientale. Ecco, la mia generazione, che è quella che dell'ambiente ne sta facendo una battaglia importante, è anche quella che non vede un futuro veramente, concretamente, perché il cambiamento climatico è adesso. Per cui io penso che sia una sfida particolarmente urgente. Noi come Consiglio nazionale siamo pronte e pronti per lavorare insieme all'università su questo, lavorando ad una società del futuro che prima di tutto sia reale e realistico. Ecco, quindi io vado verso la conclusione riportando alla mente quelle che sono le 5 P per lo sviluppo sostenibile, che penso verranno anche richiamate in futuro. Sicuramente si parla di prosperità, di partnership, di pianeta, di persone, ma si parla anche di pace. In questo momento parlare di pace ha un ruolo, questo tema dovrebbe avere un ruolo particolarmente importante per le istituzioni che io vedo davanti ai miei occhi, e mi aspetto una presa di responsabilità, ecco, in questo senso particolarmente rilevante, perché gli eventi che si stanno piano piano affacciando al nostro orizzonte non sono sicuramente un aspetto positivo. Pensavamo che la guerra fosse lontana dal nostro territorio, poi ci siamo ritrovati una guerra all'interno dell'Europa, adesso stiamo assistendo allo sterminio di una popolazione che pensavamo magari di aver lasciato, no, in una storia precedente. Non è così, prendiamone atto, cerchiamo di muoverci, non solo appunto perché l'università è un luogo di formazione di lavoratori, ma è prima di tutto un luogo di formazione di cittadine e cittadini, e quindi questo è quello che ci aspettiamo, insomma, da voi, e insomma che possiamo farlo anche insieme, anche nel futuro. Grazie. Forte e chiara, chiarissima, grazie mille Alessia. Seguendo la scaletta, darei subito la parola al vice ministro del MASE, Vania Gava, che dovrebbe essere online. Grazie, mi Eccola. sentite? Sì, benissimo, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Mandi, innanzitutto ringrazio il magnifico rettore dell'Università di Udine, il professor Roberto Pinton, per l'invito insieme alla rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Mi sarebbe piaciuto essere lì in presenza, perché ritengo fondamentale proprio la condivisione anche con il mondo dell'università e quindi questo partenariato anche, ma per avere ulteriori spunti anche per chi deve legiferare, quindi di trovare degli spunti anche e delle condivisioni, perché ho sentito gli interventi, purtroppo mi sono scollegata per un problema di rete qualche minuto, ma ho sentito degli interventi assolutamente interessanti, i cambiamenti climatici e i loro effetti che sono assolutamente sotto gli occhi di tutti e si sono intensificati anche per frequenza e anche per gravità negli ultimi anni, pongono assolutamente lo sviluppo sostenibile al centro delle aspirazioni della comunità globale, e quindi c'è la necessità di individuare la migliore sinergia proprio tra la dimensione sociale, ambientale e anche economica, quella per uno sviluppo. Noi abbiamo la necessità ovviamente di tutelare l'ambiente, di raggiungere gli obiettivi sfidanti a livello internazionale che ci siamo dati, ma ovviamente abbiamo bisogno di trovare una condivisione anche per mantenere quella che è, per trovare una sintesi tra transizione appunto anche ecologica, ma non solo, anche sociale ed economica. E questo è lo spirito anche con cui abbiamo guidato il G7 con la presidenza italiana, che si è chiuso a Torino qualche settimana fa, affrontando quindi insieme il tema della decarbonizzazione e
ci tengo a dire che abbiamo raggiunto un risultato assolutamente storico, che è quello dello stop al carbone al 2035. Abbiamo rilanciato gli impegni sulle rinnovabili per la triplicazione delle rinnovabili, la parte degli accumuli, la parte di nuove tecnologie come la CSS e anche l'idrogeno. Credo che ci sia anche un tema che soprattutto l'università, e quindi con cognizione assolutamente scientifica, debba affrontare, che è quello anche dell'energia da fusione, che è assolutamente fondamentale se vogliamo andare verso una vera e propria decarbonizzazione e mantenere anche quella che è l'industria italiana, che è un'industria assolutamente manifatturiera e quindi altamente energivora. E quindi abbiamo risposto come Ministero quindi a questa chiamata, e quindi all'idea di non farci trovare come Paese impreparati, aprendo una piattaforma nazionale che abbiamo aperto proprio con gli stakeholders presso il MASE, anche investendo dei fondi per la ricerca. E quindi a 5 anni dal manifesto L'università per la sostenibilità e la sostenibilità è nell'università, ancora una volta l'università si conferma protagonista nel disegnare quelle che sono le strategie per lo sviluppo del Paese, con un duplice ruolo. Da una parte ovviamente quello che costituisce, che è da ponte proprio tra il mondo della ricerca e l'innovazione delle imprese, indirizzando quello che è lo sviluppo di nuove tecnologie per la transizione energetica, ma anche formando e andando verso proprio il mondo del green jobs, e quindi formando anche i professionisti del futuro. La scorsa estate il CIPES ha programmato fondi per oltre 20 milioni a vantaggio proprio di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, coinvolgendo anche le università, e proprio sempre dal MASE che arriva un bando di oltre 3 milioni proprio a supporto di progetti di ricerca volto alle università. È chiaro che questo è un modello che deve coinvolgere tutti, perché questa è una sfida importantissima, è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, quindi agendo su due binari, quella che è il fronte più lungo, quindi la ricerca, l'innovazione, e quello che è invece trovare dei sistemi per, come posso dire, mitigare quelli che sono i cambiamenti climatici in atto. E anche qua abbiamo fatto degli investimenti importanti per quanto riguarda proprio la programmazione e la prevenzione per quello che succede nei territori, nelle cosiddette bombe d'acqua, e quindi investendo veramente dei fondi importanti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Ma soprattutto voglio chiudere, questo è un lavoro di squadra perché è un impegno collettivo che quindi coinvolge il governo, coinvolge il Parlamento, vengono coinvolte le associazioni di categoria, gli stakeholders, ma deve coinvolgere ogni singolo cittadino, perché è un tema appunto assolutamente trasversale. Noi dobbiamo fare sempre di più, comunicare e quindi fare cultura ambientale che parta appunto sempre su basi scientifiche, ma noi dobbiamo fare cultura ambientale, quindi far capire che dallo spreco alimentare allo spreco delle risorse idriche, allo spreco dell'energia, alla maggior trattazione di quella che è di quelli che sono i rifiuti, e quindi anche qua parlare proprio di impiantistica, di valorizzare l'infrastruttura impiantistica per la valorizzazione e soprattutto per recuperare da quelli che sono i rifiuti una materia prima, seconda, che è assolutamente necessaria al nostro paese, soprattutto un paese che purtroppo non è ricco di materie prime critiche. E quindi io vi ringrazio perché credo che giornate come queste, temi come questi siano assolutamente fondamentali e che vadano appunto nella direzione di
andare verso una direzione appunto tutti insieme. Grazie mille dottoressa Gava, grazie per questo contributo. Abbiamo bisogno della cultura della sostenibilità e di diffondere questo paradigma, e chi meglio del direttore scientifico dell'alleanza ASVIS può darci una indicazione e anche un commento ragionato su questi temi e sul ruolo che le università possono svolgere. Grazie Enrico. Grazie Patrizia, buongiorno a tutte e a tutti, grazie Rettore, grazie Sindaco. Com'era quella canzone di Venditti, si ritrovano gli amici un po' invecchiati ma con la voglia ancora di cambiare. Credo che questi 5 anni passati dall'incontro dei rettori qui a Udine abbia fatto fare all'Università Italiana una strada straordinaria, ma la domanda è: dobbiamo ancora cambiare e in che direzione? Ed è qui dove credo che le parole che abbiamo sentito, in particolare dalla rappresentante degli studenti, ci mettano veramente di fronte a un bivio, ed è il bivio della credibilità. Come dicevo, in questi 5 anni gli Atenei che fanno parte della rete, che è cresciuta straordinariamente, e vorrei far fare, se siete d'accordo, un enorme applauso a Patrizia Lombardi, che in questi anni ha svolto un lavoro veramente straordinario con tutti i rettori. Dicevo, ci mette di fronte a un'enorme responsabilità, ed è una responsabilità analoga, ho percepito nelle sue parole, a quella che si pongono le imprese quando si rendono conto che basta essere scoperti a fare qualcosa di non sostenibile, mentre invece la sostenibilità fa parte della pubblicità ormai ovunque, e pagano un prezzo molto alto in termini di reputazione e dunque di credibilità. E dico questo rispetto anche, se volete, ai risultati elettorali di questi giorni, in cui c'è una divaricazione enorme tra come hanno votato i giovani e come hanno votato gli altri. Se cioè il mondo fosse fatto da quei giovani che hanno espresso il loro voto in una certa direzione, noi che spingiamo per la sostenibilità diremmo: ecco, e vai, ce l'abbiamo fatta. Ma se il mondo fosse composto per la totalità, non per la maggioranza, di persone della nostra età che invece hanno votato in senso radicalmente opposto, allora dovremmo dire: ma che stiamo facendo? Abbiamo sbagliato tutto. Sono 5 anni che stiamo buttando tempi, energie, sforzi, e il mondo va invece nella direzione opposta. Ora, la buona notizia è che le università non sono soggette a elezioni, se non nella figura dei rettori, e hanno, come è stato ricordato anche prima dal Presidente Iannantoni, un ruolo fondamentale basato sulla scienza. E la scienza, per quello che vediamo, ci dice che siamo sempre più in ritardo di fronte ai drammi di cui i giovani si rendono perfettamente conto, noi adulti molto di meno. Che quindi rischiamo di perderla questa battaglia, e rischiamo di perderla anche perché c'è chi non crede che sia così, o anche credendolo sta facendo la scelta opposta a quella che i ragazzi e le ragazze ci chiedono, cioè di accelerare, ma rallentano nella speranza di cavarsela. Questa divaricazione è sempre più evidente e lo sarà nei prossimi anni. Fermo restando che, secondo una recente ricerca svolta per ASVIS da parte di Eometra, il 30% dei giovani comunque sulla sostenibilità ha una posizione o
agnostica o contraria. Quindi queste categorie giovani, adulti, non sono così chiare, perché anche tra i giovani c'è un pezzo importante che per varie ragioni, tra cui quella di dire ma io voglio diventare ricco il più possibile nel modo qualunque possibile perché tocca a me adesso, e dunque c'è ancora tantissimo da fare anche per i giovani. Ma se ne va in qualche modo della credibilità delle istituzioni universitarie. A pranzo parlavamo con il rettore che condivideva lo sforzo che tutti i rettori stanno facendo in questo momento per dialogare con gli studenti, per dialogare sui temi della pace, sui temi della collaborazione internazionale di questa istituzione, e quindi c'è questo elemento di grande travaglio in questa fase. Non possiamo dimenticare che abbiamo tutto il resto della popolazione da provare a raggiungere in qualche modo. Nelle ultime settimane, grazie al Festival per lo Sviluppo Sostenibile, anche come ASVIS, in cui siamo partiti dai bambini con il cambio della legge, cioè con l'inserimento della sostenibilità nella legge sull'educazione civica e poi grazie alla rete, ma non possiamo aspettare che loro prendano il nostro posto, perché i tempi non ci sono. E allora ragionavamo con una serie di soggetti sulla necessità di accelerare andando a lavorare sulle università per gli adulti, sui CPA, su tutto il lavoro che il PNRR sta anche spingendo per recuperare i ritardi storici sulla formazione continua, per provare appunto a convincere anche gli adulti e i diversamente adulti, diversamente giovani, che questa, come abbiamo sentito, deve essere una battaglia comune. Questa è l'università, la quarta missione, la quinta missione. Ci stavamo guardando con il rettore Pierbissa, no, perché già, come dire, l'università è caricata di tutto e il contrario di tutto. Ma forse abbiamo un impegno particolarmente urgente da fare proprio rispetto agli adulti, nelle forme opportune, e non a caso nel gruppo dell'educazione allo sviluppo sostenibile, uno dei sottogruppi si è proprio occupato anche di questa tematica, oltre che di altre, per formare i formatori, insomma, abbiamo bisogno di fare di più su questo. E concludo con due considerazioni aggiuntive. La prima ha a che fare con la scienza e il ruolo della scienza nei confronti dell'opinione pubblica di questo Paese. Noi abbiamo dedicato alcuni eventi del festival proprio al tema del negazionismo climatico, eccetera. La fase è già passata, cioè i negazionisti hanno capito che non si può più negare e dunque il passaggio è sì, ma come? Minimalisti. Sì, ma noi abbiamo un'altra idea, ma sì, poi tanto ce la possiamo fare, ma sì, tanto non è così vero che sulle soluzioni. E discutere sulle soluzioni è drammaticamente più difficile che discutere sull'evidenza scientifica del sì o no. E qui, lo sappiamo, abbiamo un pezzo molto rilevante di soggetti economici che sono entrati in campo pesantemente per dire ma no, non ti mai, diciamo così, invece che nel mio giardino, non nel mio settore.
La mobilità, domani, le case, ma questo, ogni volta, oggi non si fa credito, domani sì, no? Quando invece c'è un pezzo fondamentale del sistema produttivo italiano che è sulla frontiera, che ha scelto sostenibilità, che aumenta la competitività, come d'altra parte il Green Deal inizialmente prevedeva. E allora la domanda, la provocazione che mi sento di fare è: ma parte della terza missione non è anche quella di far sì che le università diventino luogo di contaminazione tra le imprese che stanno più avanti e quelle che stanno più indietro? Perché noi pensiamo alla terza missione come siamo noi che spieghiamo alle imprese quello che, ma in molti casi sono le imprese che sono più avanti, non solo di alcuni dei docenti, ma sono più avanti e sono forse più credibili nel parlare a quelle imprese che sono più indietro. Allora forse su questo possiamo fare uno spostamento di focus. E poi l'ultimissima considerazione, mi fermo. Lo abbiamo sentito prima, i giovani ci credono veramente, non solo perché gliel'abbiamo spiegata evidentemente bene, ma perché si informano, ma anche perché i loro 70 anni da qui in avanti sono quelli in cui appunto l'ultima generazione per salvare il mondo. Negli scenari che abbiamo fatto con Oxford Economics, nell'ultimo rapporto ASVIS, nello scenario catastrofico il PIL va a zero nel 2100. E quando io ho detto queste cose ho visto gente come questa storia che il PIL va a zero, perché la società, l'economia come la conosciamo, con più 5 gradi non esiste più. Allora forse dobbiamo trovare, di nuovo la Russia ha già messo in campo alcuni strumenti in questa direzione, dobbiamo forse fare di più, dobbiamo riuscire a mettere in campo più azioni per fare quello che abbiamo sentito prima, vedere che le università sono luoghi di formazione di cittadini e cittadine, sto per dire una bestialità, compresi i professori universitari. No, nel senso che parlavo della formazione di cittadini, lo so che è un tema rarissimo perché noi credo siamo l'unica categoria, neanche i magistrati hanno mai osato tanto di non avere formazione obbligatoria, no? Ecco, forse, lo dico anche da professore universitario, in questo senso farci aiutare da loro a essere non solo più avanzati ma anche più credibili potrebbe essere una frontiera da esplorare per i prossimi 5 anni. Grazie. Grazie mille Enrico Giovannini, come sempre grandi stimoli e fai silenzio in platea assolutamente quando parli. Grazie ancora. Allora abbiamo ancora poco tempo ma 2 illustrissimi relatori, perché adesso abbiamo il punto di vista del territorio, no? Il presidente dell'ANCI Dorino Favot, grazie per il contributo. Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento di cuore al magnifico Rettore per questo invito, un saluto a tutte le autorità presenti e a tutti i partecipanti. Io oggi appunto volevo fare alcune riflessioni dal punto di vista proprio dei 215 comuni del Friuli Venezia Giulia. Voi sapete benissimo che questa è una regione un po' particolare perché ha varie caratteristiche, si va dalla montagna al mare, ci sono comuni piccolissimi con estensioni incredibili e con pochi abitanti, piuttosto che magari delle belle città come Udine che insomma fanno una parte importante nel contesto proprio della regione. Sul punto di ciò che riguarda la rete delle università, devo dire che sono rimasto molto sorpreso di questa iniziativa, perché credo che non sia una cosa di tutti i giorni vedere che più contesti, in questo caso le università, ma
parliamo anche in senso più ampio, pubbliche amministrazioni che si mettono assieme per cercare di traguardare determinati obiettivi che sono obiettivamente, l'ha detto più di qualcuno, sfidanti al 100%, non è una cosa da poco. Perché questo dico? Perché secondo me in un approccio dove si parla di sviluppo sostenibile, sostenibilità energetica, sostenibilità sociale e tutto quello che avete già bene illustrato prima, a mio avviso è necessario che ci sia un approccio, e qualcuno l'aveva già detto prima, quindi mi perdonerete se ripeto alcuni concetti, però ci vuole un approccio scientifico, multidisciplinare, tant'è che io stesso mi sto chiedendo, ma prima l'avete fatto vedere, ma quali saranno le professioni future dove abbiamo quella figura di professionista che sia in grado di valutare in maniera trasversale più aspetti dello stesso concetto? Poi vi porterò anche a delle cose che succedono normalmente in giro per i comuni. E quindi questo approccio deve essere tale per cui deve essere calibrato, deve basarsi sulla conoscenza, sulla ricerca, su ciò che è l'effettivo per poi calarlo sul territorio. E qui a me piace tantissimo pensare proprio le università come le università che stanno sul territorio, fanno studio, formazione e ricerca, ma stanno anche sul territorio, collaborano con tutto il resto. Prima avete parlato di attività produttive, ad esempio, ma anche con i comuni, perché no? Anche perché il luogo dove in qualche modo i cittadini si riconoscono, la prima istanza è quella del comune, e in comune vi posso garantire che l'approccio che c'è è multidisciplinare ed è fatto di molti uffici e servizi. E qui vengo a un piccolo esempio. Io, se vi ricordate, se avete fatto caso, molti anni fa in un comune pensare, soprattutto quelli più piccoli, mi perdonerete se faccio un distinguo tra quelli più piccoli e quelli più grandi, ma ad esempio parlare di ufficio ambiente, molti anni fa, secondo me non esisteva neanche nel vocabolario, ma anche perché molto probabilmente all'epoca non c'erano manco i professionisti che ne sapevano di ambiente, di cultura ambientale, di ricadute, di tutto ciò che riguarda poi alla fine anche il territorio. Oggi troviamo magari dei professionisti, ad esempio l'urbanista, anche quella è una figura molto specialistica, però non può più non fare i conti con l'aspetto ambientale, se non altro perché, ad esempio, nel nostro territorio, ma come tutto il resto d'Italia, abbiamo una spada di Damocle che si chiama autorità. Una volta si chiamava autorità di bacino, adesso si chiama autorità di distretto, dove fa la parte del leone per l'aspetto dell'assetto idrogeologico, e anche qua potremmo aprire un tema di quelli non forti, di più devastanti dal punto di vista della riflessione che dobbiamo fare, perché abbiamo a che fare, l'Italia tutta intera ha a che fare con un territorio che è fragile, che ha bisogno di tutta una serie di accortezze. Qualsiasi intervento si va a fare ha una ricaduta, perché semplicemente se io piastrello 1000 metri quadri, avrò 1000 metri quadri in meno dove potrà avere la sua fluenza l'acqua quando succede quello che succede, ahimè. E allora io oggi, a me oggi piaceva dire queste poche cose, soprattutto pensando che questa transizione, ad esempio quella ecologica, dal mio punto di vista deve essere, oltre che calibrata, deve essere giusta, equa, e deve tener conto dello status quo. Deve essere tale per cui ci sia un percorso, e credo che le università con questa rete lo stiano facendo, un percorso tale per cui tutta quella che è la scienza, la conoscenza, la capacità di trovare delle soluzioni poi venga messa a terra sui territori. Questo anche per evitare delle storture, perché giustamente prima è stato detto, ci sono quelli pro, ci sono quelli contro, ci sono le vie estreme che secondo me non servono a niente. Secondo me l'ideologia in questo caso non serve a niente, serve il dato scientifico che ci dice come cartina di tornasole quello che dobbiamo fare da qui al 2030, ad esempio,
E allora vedere delle situazioni strane, e qua parlo proprio a nome dei sindaci, dove si dice in nome del raggiungimento di un certo quantitativo di energia rinnovabile facciamo il fotovoltaico a terra, allora c'è qualcosa che non mi torna, perché io vado a mangiare, scusate il termine così terra-terra, vado a mangiare del territorio dove magari proprio da noi, che qua ci sono delle colture tipiche conosciute nel resto del mondo, togliamo la terra buona per coltivare, per fare il fotovoltaico a terra? Allora io credo che tutti gli aspetti che mettiamo assieme devono essere tali per cui quello che andiamo a fare diventi effettivamente utile per aiutare i nostri territori e la nostra popolazione ad essere virtuosi in tutto dappertutto. Altro esempio che si riferisce a quello che dicevo prima, le professionalità, l'essere multitasking, no? Ci capita spesso noi nei comuni di arrivare a vedere qualcuno che ci viene a proporre: ma domani mattina apriamo una nuova comunità energetica. Bellissimo, i concetti sono bellissimi, però sono talmente intricati e multidisciplinari che se io non mi affido a un soggetto, ad esempio l'università, che mi dà una mano e mi dà delle indicazioni, io rischio come sindaco, come amministrazione, anche di prendere un granchio, perché comunque il sindaco e l'amministrazione comunale agisce perché vuole portare a casa dei risultati che siano positivi per la sua comunità, per la sua popolazione, però certe volte può essere anche privo di mezzi necessari per affrontare determinati tipi di proposte. E poi c'è il tema, l'avete già detto un po' tutti, che è quello della cultura, che deve pervadere tutta la popolazione, dai più piccoli ai più grandi. Dico dai più piccoli perché, e qua chiudo, uno degli esempi che mi è capitato quando si è cominciato a fare la bellissima raccolta differenziata, dove oggi stiamo cercando di spingere sempre di più, perché magari ci si accorge che in quella data frazione troviamo che non sempre ci sia esattamente quel materiale che dovrebbe esserci. Però io ricordo che tanti anni fa, quando ancora la raccolta differenziata era claudicante, il fatto che si facesse quelle iniziative assieme alle scuole, dove magari si invitava l'azienda che si occupa della raccolta, smaltimento, eccetera, ci trovavamo di fronte a delle scenette incredibili, dove erano i figli, i bambini che dicevano ai genitori: papà, ma cosa butti quella roba là? Guarda che non si fa così, si fa colà. Allora credo che il discorso della cultura che pervada tutta la popolazione sia il tema dei temi, e credo che la rete delle università in questo caso possano fare molto per aiutarci. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie dottor Favotte. Il prossimo tavola rotonda è proprio su questi temi. Concluderei, last but not the least, con la dottoressa Alessandra Gallone, che è consigliere del ministro Moore, e quindi ci può certamente dare delle indicazioni preziose relativamente al ruolo che le università stanno giocando, ma possono giocare ancora di più nel futuro. Grazie. Grazie di cuore, buongiorno a tutti, buonasera anzi ormai a tutti. Innanzitutto doverosamente il saluto affettuoso, l'abbraccio, l'impegno del Ministro dell'Università, della Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica Anna Maria Bernini, che oggi indegnamente rappresento. Grazie di cuore al magnifico rettore Roberto Pinton per aver organizzato un momento, devo dire, veramente interessante già nelle sue premesse. Io adesso farò difficoltà a riorientarmi tra tutti gli stimoli che oggi già soltanto nelle premesse sono stati dati. Quindi grazie a Patrizia Lombardi, perché sta magnificamente, ha fatto una premessa anche lei molto importante,
alla Presidente della CRUI, a Giovanna Iannantuoni, al Vice Ministro Vanni Agava, a Enrico Giovannini e soprattutto lasciatemi salutare con gioia e con affetto la presenza di Alessia Conti, perché è fondamentale, come ha detto lei stessa, che visto che stiamo parlando e lavorando proprio in virtù delle future generazioni, come peraltro recita ormai finalmente l'articolo 9 della Costituzione. Io sono molto fiera di essere stata una delle presentatrici di uno dei disegni di legge costituzionali proprio per introdurre l'ambiente in Costituzione, tutela quindi l'articolo 9 oggi l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, anche nell'interesse, io direi più che anche, soprattutto negli interessi delle future generazioni. Quindi è fondamentale che oggi lei sia saldamente al tavolo insieme a tutti gli attori di questo convegno, perché chi meglio degli studenti ci possono dare quello che è il loro punto di vista rispetto alle azioni che noi andremo ad intraprendere. Ho ascoltato veramente con grande interesse gli interventi di ognuno, quindi l'università come soggetto, l'università come agente. Io dico sempre benedetto il territorio sul quale insiste un ateneo, un'università, perché l'università di fatto poi non è altro che un hub, cioè l'università è il luogo all'interno del quale si costruisce ciò che poi avviene all'interno di un territorio, quindi la parte di formazione, la parte di corretta informazione, perché a volte poi le questioni si complicano perché l'informazione che arriva all'esterno rispetto a qualsiasi tipo di azione non è corretta. L'università ha il compito di essere il perno, il centro degli ecosistemi dell'innovazione, degli ecosistemi della conoscenza che sono fondamentali, e quindi la grande alleanza pubblico, privato, territori, pubblica amministrazione. L'università è questo, è l'hub. Ho sentito ovviamente la preoccupazione rispetto a un dopo PNRR, questo è il tema più sfidante in assoluto. Allora la rete delle università, tutti i partenariati estesi, quindi tutte le fondazioni derivanti dai fondi del PNRR che oggi stanno lavorando, hanno questo come momento sfidante. Andare oltre l'orizzonte del 2026, cioè riuscire a creare le condizioni in questo momento in cui i fondi del PNRR consentono una serie di azioni, una serie di sostegno ai progetti, ma creare le condizioni, qua dovranno essere bravissimi i presidenti, i componenti dei vari consigli di amministrazione, a creare le condizioni per cui queste fondazioni non diventino l'ennesimo carrozzone di Stato, ma diventino veramente dei momenti in cui devono rendersi autonome e poter continuare a lavorare in futuro. Alessia prima parlava delle famose 5P, no? La persona, il pianeta, la prosperità, la pace, la partnership. Ecco, sono proprio le scelte strategiche nazionali dell'Agenda 2030. E sono d'accordo con il Presidente Giovannini, che saluto caramente, quando dice siamo in ritardo. È vero, siamo in ritardo se ci pensiamo rispetto agli obiettivi che l'Europa ci ha dato. Siamo in ritardo proprio per una questione probabilmente soprattutto culturale. E quindi ritorniamo a bomba al tema dell'importanza dell'università come luogo in cui il tema della sostenibilità ambientale, economica, sociale, ma soprattutto culturale, e quindi lo sviluppo sostenibile possa partire. Siamo in ritardo proprio per una questione culturale, per la questione anche che diceva prima il presidente di ANCI, not in my backyard, non da me, non da te. Ecco perché l'importanza sempre dell'università come hub anche per il dialogo con i territori, quindi gli ecosistemi. Il tema della formazione, dicevamo, dei giovani, della multidisciplinarietà, ho sentito parlare anche di questo, importantissimo, fondamentale per la creazione delle nuove figure, ma parimenti fondamentale il tema del long life learning, il fatto che anche chi già sta operando all'interno del mondo del lavoro e dell'impresa faccia quel salto di qualità. Importantissimo anche
i ministeri, le azioni dei governi all'interno dei quali i ministeri si devono parlare assolutamente, il Ministero dell'Università con il Ministero dell'Ambiente nella fattispecie, quindi saluto, ringrazio Bagnagava per essere qua oggi, perché ci parliamo, ci guardiamo negli occhi e lavoriamo assolutamente a braccio sul tema delle reti universitarie. La creazione, quindi l'armonizzazione, dicevo, delle attività istituzionali, il miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante, ad esempio, appunto, un osservatorio permanente proprio dello stato della sostenibilità degli atenei, la definizione di un framework condiviso, di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali, economiche degli atenei e quindi tutta la relativa attività di benchmarking. La creazione di una community capace di sviluppare, di seminare, di trasferire, di adattare tutte le buone pratiche, le best practices nazionali e internazionali, di rappresentare appunto con una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali, eccetera, eccetera. Insomma, io non voglio portarvi via troppo tempo perché siamo andati anche diciamo fuori dai tempi, però quello che io vi voglio trasferire proprio come messaggio anche da parte del Ministro è che non finisce qua, cioè non finisce con la terza missione, non finisce con il PNRR, ma verrà fatto ogni sforzo possibile a ogni livello per fare in modo, da un lato, che le risorse che sono necessarie vengano destinate e dedicate, e dall'altra parte per fare in modo che tutto ciò che verrà realizzato come indirizzo sia nella maniera più assoluta condiviso. Ecco, questa è la cosa più importante, come quello che insomma si sta facendo oggi. Poi potrei entrare nel merito di altre questioni, ma non vorrei farla troppo lunga. Abbiamo parlato dei partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile, abbiamo parlato appunto questi partenariati che sono quello che oggi stanno dando la carica, perché coinvolgono le istituzioni, coinvolgono l'università, coinvolgono i centri di ricerca, il sistema scolastico, il tessuto imprenditoriale, quindi tutta la ricerca per l'innovazione. Importante che la cultura parta dal basso, cioè dal momento iniziale, quindi dai bambini dai 3 anni fino all'università, e per questo la formazione degli insegnanti, l'orientamento è importantissimo. Quindi abbiamo un mondo sul quale però si sta lavorando in maniera molto mirata, ecco, soprattutto, dicevo, attraverso questa creazione di questi partenariati innovativi e anche attraverso la creazione dei consorzi interuniversitari. Ci sono consorzi interuniversitari in cui nella rete ci sono 89 università, nei consorzi interuniversitari si parla sempre di 30, 39, 35 università che lavorano insieme sulle varie tematiche, sul tema del mare, sul tema dell'economia circolare, sul tema dell'energia, su tutti i temi. Insomma, l'università, grazie alla spinta propulsiva del PNRR, sta diventando ed è realmente centrale con tutti i suoi corpi all'interno. Quindi, ripeto, la mia presenza è grandemente di ascolto, io non ho più fogli dove sto segnando, ripeto, già in anticipo. Mi fa molto piacere, io sono bergamasca, sapere che oggi lì con voi c'è anche l'Università di Bergamo, quindi saluto Elisabetta Bani e Annalisa Cristini, che sono prorettrici, l'una con la delega sulla terza missione e l'altra sulla sostenibilità. Io vi ringrazio tantissimo, se c'è qualcosa che ho dimenticato, però ecco, non vorrei farvi perdere troppo tempo, però ecco, la disponibilità e il confronto è totale. Quindi grazie di cuore per aver organizzato un momento così completo. Grazie davvero. Grazie molte, grazie dottoressa Gallone. Ringrazio tutti i partecipanti a questo tavolo istituzionale. C'è un cambio adesso di tavolo, perché entriamo con soli 10 minuti, 15 di ritardo dentro il focus su città e università e città. Matteo Colleoni, che è parte del comitato
comitato scientifico di questo evento, coordinerà questo tavolo, e tra l'altro molto popolato, quindi lasciamo subito la parola e ringrazio ancora tutte e tutti per essere qui oggi, anche Salvatore Amaduzzi che non l'ho ringraziato prima, grazie. Sì, grazie Patrizia, buongiorno a tutti e a tutti. Invito subito al tavolo, questo tavolo appunto che è dedicato al tema di università e città, siamo in ritardo per cui partiamo subito, invito al tavolo, poi vi presento Gianluca Borghi, poi invito al tavolo Mirella Iacono, quindi Mirella Iacono, poi Gianluca Borghi, Arnaldo Melloni, Andrea Ragona, poi Alberto Felice Di Toni, Rodolfo Ziberna e Nicolò Tudorov. Quindi in pratica tutti i rappresentanti delle amministrazioni. Prego accomodatevi, quindi ripeto i nomi, Gianluca Borghi, Mirella Iacono, Arnaldo Melloni, Andrea Ragona, Alberto Felice De Toni, Rodolfo Ziberna, Nicolò Tudorov. Prego. Come vi è stato anticipato dalla Presidente, professoressa Lombardi, abbiamo un tavolo che si divide in due parti. Una prima parte che ha come ospiti rappresentanti delle amministrazioni e il secondo tavolo invece che avrà come ospiti rappresentanti dei gruppi di lavoro della RUS. Bene, è un tavolo al quale i nostri ospiti possono interloquire su un tema specifico, quindi il tema è quello del rapporto tra università e città, e quindi il nostro obiettivo non era tanto quello di far raccontare ai rappresentanti delle amministrazioni tutto quello che fanno, tantissime cose sul tema dello sviluppo urbano e sostenibile, o chiedere ai rappresentanti dei gruppi di lavoro della RUS di raccontare tutto quello che i gruppi di lavoro fanno sulla sostenibilità, avremmo avuto bisogno di mezz'ora in più per ogni relatore, ma invece piuttosto quello di rispondere ad una domanda precisa, una domanda simile ma chiaramente invertita, ovvero la domanda è questa, ve l'ho già inviata e quindi io vi chiederei la cortesia, poi dopo vi introduco una alla volta, con l'aiuto di qualche piccolo esempio che fa riferimento alla vostra realtà amministrativa, di dirci quello che le università possono fare, che tipo di supporto le università singole o tante, se siete città con molte università, possono dare alle città per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le università, lo si è detto anche nell'introduzione, sono delle risorse importantissime per una città, danno tanti tipi di supporti diversi, non soltanto perché formano studenti, ricercatori, ma anche perché danno un supporto alla città. Sta alle città evidentemente saperle conoscere e saperle valorizzare in modalità che adesso ci racconterete. Bene, come tempi delle vostre risposte in questo giro vi do 5 minuti, speriamo se riusciamo a starci. Comincerei con il primo ospite che è Gianluca Borghi, assessore del Comune di Parma. Prego Assessore. Grazie, buonasera. Buonasera. Ringrazio per l'invito. È un'altra occasione significativa, importante, ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto e mi pare davvero, condivido ciò che diceva Giovannini, che e tutti coloro e tutte coloro che sono intervenuti, con una piccola eccezione, mi pare che la consapevolezza, la comprensione di quanto sta accadendo e di ciò che dobbiamo fare è straordinariamente diffusa. Sta alla politica cercare di renderla azione, di renderla iniziativa, di renderla responsabilità e impegno. Parma è una delle 9 città selezionate dalla Commissione, abbiamo preso maledettamente sul serio questo percorso. Lo scorso marzo, 2 mesi fa, il Sindaco ha ricevuto la label dalla Commissione, siamo con Firenze, la prima città delle 9 italiane ad aver ricevuto l'ok della Commissione stessa al contratto climatico di città. Un percorso iniziato 2 anni fa con un altro governo che ci ha sostenuti profondamente, in modo significativo, un lavoro di relazione, di rete fra le 9 città che spero non verrà disperso e continuerà a venire ad essere ritenuto utile ed importante anche per una potenzialità di disseminazione
discriminazione rispetto ad altri territori che stanno facendo moltissimo indipendentemente dall'essere o meno in questo percorso. Ancora una volta si è parlato nell'ultimo intervento di PNRR, ancora una volta ovviamente, evidentemente è riferimento sostanziale ciò che la Commissione, ciò che l'Unione sta promuovendo, ha promosso. Il PNRR sta facendo cambiare le amministrazioni, questa missione sta in qualche modo contribuendo a richiedere ulteriore cambiamento, ulteriore capacità di integrazione funzionale, organizzativa, amministrativa e politica alle città che vi appartengono. Non rifugo la domanda. Ricerca e sperimentazione attiva verso progettualità finanziate UE, ovviamente uno dei partner, dei 50 partner che ha sottoscritto il Climate City Contract a Parma è l'Università di Parma. Saluto qui il prorettore Torchi, che è stato per noi interlocutore assolutamente fondamentale, assieme a CNR, assieme a imprese, a partecipate, ad aziende pubbliche. Questi 50 stakeholder hanno sottoscritto un portafoglio di azioni sulle quali non mi diffondo, almeno in questo primo giro, che evidentemente sostanziano in modo concreto ciò che è stato poi approvato dalla Commissione, e quindi partnership vera, significativa, ricerca e sperimentazione, ho detto, in moltissimi percorsi di progettazione europea, diciamo di livello inferiore rispetto al 2030. Noi abbiamo evidentemente strutturato e consolidato da sempre una relazione con UniPR, predisposizione di nuovi corsi di laurea, implementazione di corsi esistenti, anche in riferimento alle non a indicazioni, anche attraverso questa relazione così feconda che può, io ritengo, contaminare anche il sapere e la responsabilità scientifica, oltre poi ad assegni, a borse, a tutto ciò che può riguardare, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, con le rigidità che tutti gli amministratori conoscono, anche un'immissione di competenze temporaneamente, ma in modo spesso assolutamente sostanziale e positivo all'interno della macchina dell'amministrazione. Questo da un punto di vista pratico concreto, ma appunto soprattutto una partnership sostanziale, se posso usare il termine, anche politica, rispetto alla condivisione di obiettivi. Stiamo, e finisco su questo, con UniPR, con CNR, con l'azienda sanitaria territoriale e ospedaliera della città di Parma, costituendo la fondazione di comunità per la comunità energetica Parma 2030. Iniziamo noi come promotori fondatori, poi ovviamente tutti voi o molti di voi sapranno le tecnicalità di questo strumento, che abbiamo ritenuto essere il più concreto e il più utile per raggiungere lo scopo. Stanno partendo a Parma comunità energetiche di diverso tipo, ma ci è parso molto importante, mi pare molto importante, che la prima assunzione di responsabilità e la condivisione con l'amministrazione comunale per la costituzione di questa fondazione. Stiamo proprio in queste settimane portando agli organi amministrativi competenti per l'approvazione la bozza di statuto, dicevo, veda l'università, il comune, il CNR assieme, per dimostrare anche da questo punto di vista, con evidentemente uno strumento le cui potenzialità andremo a verificare, ma che evidentemente è parte assolutamente significativa degli strumenti che sono nelle nostre mani per il raggiungimento della neutralità, segnando quindi da questo punto di vista una condivisione molto significativa. Bene, grazie Assessore. Sapete che sono 9 le città della sperimentazione delle 100 città che devono riuscire a raggiungere questo obiettivo. Noi qui al tavolo oggi ne abbiamo 4 e la seconda città è Torino, è rappresentata dalla dottoressa Mirella Iacono, che è ingegnere, funzionario dell'area ambiente, qualità della vita e valutazioni ambientali, città di Torino. Quindi a Torino cosa fate e che rapporto avete con l'università e cosa può fare per voi? Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Innanzitutto ringrazio per l'invito e porto i saluti della nostra assessora Chiara Foglietta, che a causa di un impegno non è riuscita a essere qui, quindi la sostituisco. Come Parma, anche noi, appunto, come è stato già detto, Torino è una delle 9 città italiane selezionate nella mission verso la neutralità climatica al 2030. Si tratta di una sfida, come è stato già usato questo termine, quindi una sfida molto difficile da raggiungere
visto i tempi brevi che ci separano al 2030, ma allo stesso tempo l'occasione per accelerare un percorso che era già avviato, quindi non partiamo da zero. Torino era già da molti anni, stava lavorando sulle politiche di decarbonizzazione. Anche per noi il Climate City Contract è un documento che è il risultato di un processo di co-creazione insieme al partenariato locale, e tra queste sicuramente le università del territorio, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino sono tra i sottoscrittori del contratto climatico nella doppia veste. Da una parte hanno supportato la città nelle scelte delle azioni che sono state inserite appunto nell'action plan del Climate City Contract, dall'altra si sono assunti anche degli impegni attraverso delle azioni specifiche da portare avanti. In particolare il Politecnico di Torino, insieme al Dipartimento che rappresento, fa parte del Transition Team, che è questo gruppo di coordinamento che ha guidato tutto il processo verso la redazione del Climate City Contract, e ha messo a disposizione, e continuerà a farlo, il sapere, la scienza naturalmente dell'università, per supportare le scelte dell'amministrazione, anche attraverso la specifica creazione di una piattaforma che ha consentito di sviluppare diversi scenari. Questo ha guidato l'amministrazione nella scelta di quali azioni, quali scenari seguire, appunto, anche sulla fattibilità naturalmente economica delle azioni. A livello generale, credo, come è stato già detto, le università possono davvero avere un ruolo fondamentale nel percorso verso obiettivi di sostenibilità che perseguono le pubbliche amministrazioni. Sicuramente la formazione di professionalità nuove, professionalità con skills idonee al processo di transizione in corso. Questo non riguarda solo le nuove generazioni, noi comunque siamo un comune fatto di dipendenti, anche al nostro interno abbiamo bisogno di formazione, perché è vero, il cambiamento climatico è ormai, ci sono pochi negazionisti, diciamo così, però ci troviamo anche a scontrarci con le competenze dei singoli settori, ciascuno lavora per competenze e quindi non sempre è possibile raggiungere la famosa interdisciplinarità che deve guidare questo processo. Proprio la prossima settimana il Politecnico di Torino supporterà la formazione tecnica dei nostri tecnici comunali per favorire una progettazione verso la resilienza al cambiamento climatico, proprio perché i tecnici che devono progettare le trasformazioni dello spazio pubblico devono sapere che adesso abbiamo nuove esigenze da portare avanti. Questo è un esempio appunto pratico di supporto che può dare verso la pubblica amministrazione. Anche la ricerca è stata naturalmente un'altra vocazione tipica dell'università, deve essere una ricerca orientata a portare dei benefici sul territorio, uscendo dall'ambito naturale di quello che è appunto il ruolo dell'università, formazione e ricerca. Le università e gli atenei possono avere un ruolo diretto nel portare avanti delle azioni di riduzione delle emissioni climalteranti, proprio perché spesso gli atenei sono delle piccole città all'interno della città, quindi hanno degli edifici da efficientare, hanno una comunità di studenti che si deve spostare verso le sedi universitarie, quindi sono importanti anche le politiche degli atenei. Cito per esempio quella appunto del Politecnico di Torino, che ha dichiarato di voler raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 attraverso delle azioni specifiche, azioni concrete da realizzare nel breve e medio termine, che vanno dall'efficientamento energetico degli immobili piuttosto agli ambiti di mobilità, quindi favorire lo spostamento della comunità universitaria in modo sostenibile, che è appunto un altro tema fondamentale, così come la gestione delle risorse, ma anche il coinvolgimento degli studenti attraverso un ruolo attivo. In parallelo, non voglio non parlare anche dell'Università degli Studi di Torino, parallelamente anche l'altro Ateneo sta perseguendo gli obiettivi molto importanti. Cito, per non ripetere rispetto a quello che fa il Politecnico, una buona pratica dell'università, per esempio quella dal 2016 porta avanti, è stato creato il primo Green Office in Italia,
che è una struttura di coordinamento che coinvolge l'intera comunità universitaria, dei docenti, gli studenti, i ricercatori, per mettere in atto delle azioni di sostenibilità all'interno dell'Ateneo per ridurre proprio l'impatto dell'Ateneo stesso. Lo fa di nuovo lavorando su diversi ambiti, quindi sono azioni concrete che possono incidere in maniera diretta sulla riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti, ma anche avere un effetto indiretto, che è quello di favorire l'auspicato cambio comportamentale che tutti ci auspichiamo, perché che riteniamo sia strategico nel processo di transizione che stiamo vivendo. Io mi fermerei qui. Benissimo, grazie Ingegner Iacono. Grazie. Passiamo a una terza città, ci spostiamo dal centro Italia, Firenze, quindi il dottor Melloni, responsabile ufficio igiene ambientale della città di Firenze. Quindi cosa ci dice Firenze rispetto alle vostre università e come collaborate sullo sviluppo sostenibile? Sì, grazie dell'invito e buonasera a tutte e tutti. La prima cosa che mi è venuta in mente leggendo la domanda sono i progetti europei a finanziamento diretto, che sono diventati adesso con l'ondata dei finanziamenti del PNRR un po' una sorta di figli minori rispetto a come erano trattati prima. Però la nostra esperienza negli ultimi 12 anni è stata quella di 5 progetti LIFE e di 2 Horizon fatti sempre da capofila, in collaborazione sempre con l'Università di Firenze, ma anche l'Università di Reggio Calabria, per dire, e con realtà imprenditoriali del territorio e non. Questa triangolazione è stata estremamente proficua, per noi sono state esperienze di arricchimento e ritengo che lo siano state anche per le università, per i dipartimenti che hanno collaborato, momenti di crescita professionale con ricadute importanti in città, perché questi progetti hanno il vantaggio di essere progetti innovativi, sperimentali, che poi devono essere anche replicabili. Faccio un esempio banale, ma così do l'idea del senso, della concretezza poi della cosa. Noi abbiamo un LIFE finito da poco che riguardava la migliore combinazione possibile fra mezzi elettrici, pneumatici e asfalti in chiave di riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico. Abbiamo collaborato con l'Università di Firenze, l'Università di Reggio Calabria e la Continental. La Continental ha sperimentato pneumatici nuovi che ha sperimentato appunto in un tratto di strada a Firenze. L'Università di Firenze ha prodotto un asfalto di ultima generazione con un ciclo di vita lungo, perché anche questo è sempre molto importante, fonoassorbente, eccetera, che ha dato risultati estremamente positivi, e questo asfalto noi adesso lo stiamo utilizzando sostanzialmente in tutta la città. Questo è il senso poi alla fine, anche un po' terra se vogliamo, visto che parliamo di asfalti, ma concreto poi di queste attività. E secondo me l'amministrazione deve avere anche un po' il coraggio di mettere a disposizione il territorio per la capacità innovativa che l'università, ma anche il mondo imprenditoriale possono portare e arricchire quindi poi la gestione quotidiana della vita di una città. L'altro fronte di collaborazione è quello sulla programmazione, mi verrebbe da dire alta. Noi abbiamo uno strumento che è una sorta di master plan, guida per poi tutti gli altri piani, che è il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima. Tutta la nostra pianificazione si uniforma a questa pianificazione alta che abbiamo fatto collaborando con l'università. Poi c'è naturalmente un livello più di dettaglio, perché se andiamo a ragionare del PUMS piuttosto che del progetto Firenze Città Circolare, che è un progetto che riguarda la riorganizzazione complessiva in città del conferimento e della raccolta di rifiuti, o piuttosto che del PAC per la lotta all'inquinamento atmosferico, eccetera, poi c'è anche un'attività di dettaglio sulla parte di pianificazione. Poi, questo è già successo in altre città, lo sentivo diceva prima Parma, la collaborazione per esempio sulle comunità energetiche, anche a Firenze l'università è socia, fondatore delle comunità, della struttura che poi governa le comunità energetiche. Un tema molto importante per noi è il piano del verde. Il piano del verde, due cose, sono 18 milioni di euro, 60 interventi, 1500 nuovi alberi, le pareti verdi, eccetera, eccetera.
Qual è il livello di collaborazione? Il livello di collaborazione dell'università è soprattutto su due fronti. Da una parte la modellistica, quindi i modelli previsionali che ci danno una serie di indicazioni su come affrontare poi anche gli eventi climatici estremi, un altro argomento già trattato. L'altro è sulla tipologia delle essenze, perché ora la grande scommessa poi è quella su individuare la tipologia di essenze, perché si dice tutti piantiamo alberi, però insomma bisogna anche piantare alberi con un po' di criterio e riuscire a mettere essenze che siano resistenti a eventi climatici estremi e che siano funzionali poi per esempio anche a combattere le isole di calore. Altro tema per noi centrale, sulle isole di calore è stato fatto uno studio molto importante insieme all'università con una modellistica molto, molto avanzata che ci ha consentito di individuare quali sono le isole di calore maggiormente critiche in città e su cui poi è stato possibile intervenire. L'ultimo tema è quello della modalità operativa. Noi abbiamo lanciato un'iniziativa che durerà fino al 2030, che è Firenze per il clima, una sorta di assemblea permanente che coinvolge cittadini singoli selezionati con un campione, con una partecipazione entusiastica e inaspettata, associazioni, naturalmente poi tutti i soggetti del territorio, università inclusa, con un confronto continuo su però una progettualità, cioè non il confronto banale su quello che potrebbe essere le aspettative di uno o soltanto un'attività di informazione e formazione che comunque c'è, però è soprattutto vocato a individuare attività concrete da portare sul territorio. Quindi è un continuo confronto estremamente proficuo e ripeto, e torno all'origine del mio ragionamento per concludere, è un modo di rapportarsi a tre, mi viene da dire, ripeto, tra università, mondo produttivo e amministrazioni locali, che poi si trasforma in grande accrescimento per tutti, è una cosa molto feconda per tutti e torniamo a casa, finiti questi progetti magari, con un arricchimento professionale che poi si riverbera anche sulle attività quotidiane nella città. Grazie. Dottor Melloni. Assessore Ragona, che rincontro con piacere dopo qualche giorno alla Biennale di Architettura di Padova. Assessore al Comune di Padova, Andrea Ragona. Padova, una delle città universitarie per definizione, quindi come la vostra amministrazione ha rapporti con l'università e cosa può darvi? Quindi il supporto universitario per i vostri importanti programmi di sviluppo sostenibile. Sì, grazie. Allora noi per fortuna abbiamo, credo, lo dico salutando la prorettrice Francesca da Porta, abbiamo un'ottima collaborazione con l'università, non solo su questo tema ma a 360 gradi, d'altronde credo che sia sempre importante che le istituzioni si parlino, perché quando si parlano e si collabora poi dopo si riescono a trovare anche delle soluzioni innovative non sempre facili. Per quanto riguarda questo tema, io credo, provo a parlare anche in generale, non solo nel nostro caso, poi venendo anche ovviamente al nostro caso, come si possa collaborare fra le nostre città, che in realtà sono una mission, cioè sono, chiamiamole delle avanguardie, ma che poi dopo devono trovare un modello che sia replicabile anche per le altre città. Quindi parlo per noi, ma in realtà è un modello, un sistema che dovrebbe funzionare anche dopo per altri. Allora, sicuramente l'università è un luogo di scienza e quindi anche quello che è stato detto fino a poco fa, sicuramente l'università può aiutare da questo punto di vista, dando un supporto scientifico fondamentale. D'altronde ci inseriamo in una situazione di cambiamenti climatici su cui la scienza è stata la prima a lanciare l'allarme, per cui dalla scienza devono arrivare anche delle soluzioni che poi la politica deve sostenere. Ma si può probabilmente anche andare oltre. Una delle cose che si sta già facendo nella realtà, sicuramente lo sta facendo l'Università di Padova, ma credo anche altre università, è un luogo di ricerca e quindi formare anche dei ricercatori che poi a loro volta, non nel rapporto con l'istituzione, ma in diversi mondi dell'economia o anche della ricerca stessa, possono andare a trovare a loro volta delle soluzioni innovative per affrontare le tematiche ambientali.
luogo di ricerca, luogo di cultura, anche di educazione in generale, è un luogo che forma le persone e quindi che vengano formate anche nella consapevolezza del problema che stiamo vivendo. Vuol dire che anche chi andrà poi dopo magari a insegnare materie umanistiche o farà un lavoro che è completamente diverso, di un settore diverso, la consapevolezza che poi dopo la società, la futura classe dirigente ha di questo problema diventa a sua volta un volano per poi rendere il problema, rendere tutti più consapevoli del problema. Anche questo può essere una parte della soluzione. E poi da ultimo è soprattutto magari in città come la nostra, dove l'università ha una presenza molto importante, è parte della città stessa, l'università di Padova, comune da 800 anni, insomma, hanno di fronte, non proprio, cioè, da 800 anni c'è l'università, ma da tanti secoli comunque i due palazzi stanno nel centro di Padova, uno di fronte all'altro, e vivono in simbiosi. Quindi l'università è anche un luogo di produttivo, inteso non ovviamente come una fabbrica, ma è una presenza forte in città, che ha una componente quindi anche di emissiva importante, e soprattutto ovviamente negli edifici anche si sta facendo moltissimo rispetto ad edifici ad alta efficienza energetica, ma anche sul tema dei trasporti. Abbiamo oltre 70.000 studenti, oltre a docenti, personale tecnico-amministrativo, dottorandi, specializzandi, arriviamo a numeri quindi molto, molto importanti, che raggiungono la città, che si muovono ogni giorno. Qualcuno vive in città, molti no. Anche qui abbiamo aperto una collaborazione per cercare di implementare sempre più la mobilità sostenibile, perché anche questo è uno degli aspetti fondamentali, soprattutto per una città come Padova, come dicevo, che ha una componente veramente importante di persone che si muovono attorno all'università. Grazie Assessore. Bene, intanto vi ricordo che un libro recente di quest'anno, edito del Mulino, quindi a cura di Tilke e di Basile, si chiama proprio La città e zero emissioni, sta raccontando in questo libro, si racconta i primi risultati delle sperimentazioni in queste 9 città italiane. Passiamo invece all'altro gruppo dei nostri ospiti, sempre sul lato amministrativo. Non sono città che fanno parte di questo campione delle 9 città su 100, ma sono però le città che ci stanno ospitando qui in Friuli, Venezia e Giulia, e quindi chiediamo loro la stessa domanda, con attenzione alle università che ospitano e al loro intervento. Torniamo al sindaco del comune di Udine che ci ospita e che ringrazio anch'io, Alberto De Toni, questa volta non per un saluto, ma invece per entrare proprio nel merito della questione. Prego, sindaco. Bene, allora noi non possiamo essere ancora appunto in questa elite delle città che appunto sono in questo programma avanzato. Ecco, i rapporti tra il Comune e l'Università di Udine sono sempre stati ottimi. Quando ero rettore avevamo fatto una convenzione quadro col Comune, adesso proprio in questi giorni la stiamo rinnovando qui con il rettore in prima fila, e in realtà è una convenzione quadro dove abbiamo messo tantissimi temi che riguardano il tema della transizione sia ecologica che quella energetica. Allora, tanto per dirvi, un tema, proprio ieri abbiamo fatto il primo piano, chiamato piano zero del verde, perché non avevamo censiti tutti quanti gli alberi. Questa mattina, tanto per dirvi, ieri sera abbiamo avuto un nubifragio, stamattina sono andato al Parco Bruno, avevamo 4 pini marittimi totalmente divelti. E abbiamo questo problema delle essenze drammatico. Noi, per chi abita in città, noi abbiamo Viale Cadore e Via Leonardo da Vinci, dove abbiamo tutti i marciapiedi bloccati dalle radici dei pini marittimi, addirittura abbiamo un pezzo della carreggiata. Sono interventi
da decine di milioni di euro, ecco, tanto per darvi il quadro, quelle scelte fatte negli anni 60, adesso abbiamo un problema enorme anche nelle vie private, dove ci sono delle vie private che hanno gli stessi problemi. Pensate di mettere d'accordo tutti i condomini a fare degli interventi, è un dramma. Allora, adesso l'unica soluzione è che la via diventi pubblica, per cui da noi abbiamo una serie di investimenti che non finisce mai. Quindi, quello per dirvi soltanto il tema del piano del verde, delle essenze, degli interventi necessari, e su questo chiederemo oggettivamente all'intervento dei nostri colleghi, diciamo, della nostra facoltà, perché in effetti questo è un problema grosso. Ma dopo abbiamo tutto il tema delle comunità energetiche, perché il problema dei regolamenti non è, cioè ne parliamo da molto tempo, però il problema vero è che molti attori, ecco, prima ne parlava Giovannini, molti attori in campo sono entrati e c'è un'ostilità alle comunità energetiche, per cui alla fine non si riescono a fare. Non so quali sono le vostre esperienze, ma vi assicuro che noi abbiamo problemi non banali su queste attivazioni delle comunità energetiche, e su cui chiederemo anche qua il confronto con i colleghi universitari. Cioè, abbiamo tutto il problema dopo che riguarda il tema dell'igiene, delle disinfestazioni, delle rattizzazioni, il tema. Poi abbiamo cose ancora più semplici come i parchi fluviali, abbiamo l'orto botanico, le isole di calore, il tema della mobilità elettrica, delle centraline di ricarica, abbiamo tutto il tema anche dei rifiuti. Insomma, abbiamo una quantità industriale di argomenti che riguardano le macro tematiche, ambiente, energia, eccetera, ma adesso stiamo chiedendo la collaborazione anche sul tema della rigenerazione urbana. Noi abbiamo interi quartieri da rivisitare, ci sono scelte urbanistiche importanti, e credo che quindi il supporto dell'università sia centrale, perché dopo, vedete, nei comuni, adesso io ho una dozzina di dirigenti e 800 dipendenti, però l'attività di routine la fanno da padrona, per cui quando si tratta di fare delle iniziative di un certo livello, oggi, tanto per farvi un esempio concreto, la dirigente del Verde ci ha fatto vedere i piani del Verde di 4 città, di cui 2 italiane e 2 europee, e ha spiegato, ecco, però questa ha fatto un dottorato e ha 2 lauree, non li abbiamo tutti così. Ecco, cosa voglio dirvi? Che noi per fare un semplice piano del verde abbiamo un bravo dirigente, però su tutti gli altri temi citati non è così, e quindi noi pescheremo a piene mani sulle competenze universitarie. Vi ringrazio. Grazie Sindaco. Vi dicevo che purtroppo il vice sindaco del comune di Pordenone che non è arrivato, quindi confermo che non ce l'ha fatta raggiungerci, quindi passo la parola al sindaco del comune di Gorizia, il sindaco Ziberna. Quindi Gorizia, in altre città della Friuli Venezia Giulia, cosa ci può dire? Sta così, vero? Perfetto. Con l'attenzione alla domanda. Innanzitutto un saluto affettuoso a tutti, ma particolarmente affettuoso ai rettori delle 2 università, Trieste e Udine, anche perché Gorizia ha la fortuna di ospitare entrambe le università nella nostra città. Però consentitemi di dire che l'intervento del collega sindaco di Udine mi ha rincuorato, perché ammetto, faccio outing, non ho fatto il compito per casa, perché per essere qui puntuale ho lasciato la Croazia per un impegno che avevamo internazionale, e perciò non sapevo che ci fossero 2 gruppi di interventi, e quando ho sentito, a cominciare dal suo intervento, a seguire gli altri, dico a Cipicchi, a Gorizia è un pochino più bassa come mole di attività. No, adesso capisco che perciò appartenete a delle eccellenze. Mi hai rincuorato anche perché ha riportato il lavoro a quello che noi dobbiamo fare quotidianamente nel vero senso della parola. E consentitemi anche un'altra, chi mi dice quando manca un minuto ai 5?
Non imbrogliare, Roberto, non imbrogliare. Questi rettori sono così dispettosi sempre, no? Al di là delle battute. Noi dobbiamo sempre pensare appunto che il livello del sindaco, non siamo sindaci né di Roma né di Milano, è un livello di prossimità nel vero senso della parola. Perciò qualunque argomento, a maggior vie più quello ambientale, sappiamo che c'è un livello macro che va ben oltre l'Europa, e c'è un livello di prossimità che è il nostro, ma andando anche oltre, perché noi abbiamo il rapporto con il cittadino, perciò noi non ci possiamo fermare nel livello medio, dove ci sono delle misure che il singolo comune può adottare. Noi dobbiamo pensare anche in che misura il cittadino recepisce, in che misura il cittadino applica. Per capirci, parlavi di rifiuti, non è questo il caso. Se noi adottiamo buone pratiche, un sistema eccezionale, ma il cittadino poi non lo capisce e non lo applica, siamo al punto di partenza, anzi abbiamo speso quattrini e abbiamo fatto irritare il cittadino. Ecco perché ci sono delle misure, e non soltanto alcune, quando parliamo appunto di abbattimento del non scappare, parlo col Presidente Lanci perché dopo parlo anche dell'Anci, ti ho visto, stai per scappare, quando parliamo perciò di misure di un comune per quanto riguarda l'abbattimento del CO2, ma è a 360 gradi nel vero senso della parola, perché certo uno dice vabbè il comune fa come fanno tutti, perciò efficientamento energetico, certo tutti lo fanno, pannelli fotovoltaici, certo tutti lo fanno, a Gorizia 22 il prossimo anno sul sedime aeroportuale una porzione, non spaventatevi, del sedime aeroportuale che è molto più grande, però il nostro problema è capire se il cittadino è in grado poi di utilizzare queste misure che noi andremo ad adottare. Ad esempio per quanto riguarda anche di trasporti, sicuro, Gorizia sarà dal prossimo anno avrà trasporto pubblico locale esclusivamente a trazione elettrica, ma non basta questo. Uno dice vabbè, cosa c'entra ad esempio il posteggio con l'abbattimento del CO2? Uno dice niente, assolutamente per noi è importantissimo, perché sappiamo che circa il 20% del traffico veicolare è determinato da quel traffico che cerca posteggio, perciò per noi trovare delle aree di posteggio segnalate adeguatamente significa abbattere, se non il 20%, il 10%. Ovvio che poi ogni comune cerca di fare quello che può. Gorizia è settima e tredicesima rapportata al numero di abitanti e alla superficie tra i comuni capoluogo, sebbene nel Friuli Venezia Giulia noi dobbiamo definirci ex capoluogo, perché come sapete le province sono state soppresse. Per quanto riguarda la presenza di verde, per quanto piccola sia la nostra città, abbiamo 200 spazi verdi dal più piccolo al più grande. Per noi il verde è un tema essenziale, verde perciò anche decarbonizzazione, perché il prossimo anno Nuova Gorizia e Gorizia saranno capitale europea della cultura, uno dei temi fondanti, uno dei solchi del nostro Big Book, che è, per capirci, il Vangelo e la Bibbia nelle candidature delle capitali europee, è dedicato appunto a questo segmento, dalla decarbonizzazione al verde. Guardo le due università, i rapporti che noi abbiamo con l'università sono ovviamente ottimi, nel senso che guardo Trieste con architettura, abbiamo un rapporto continuo. Architettura uno dice ma che cosa c'entra con la decarbonizzazione? C'entra come? Perché riqualificare o destinare anche a fini diversi delle aree, delle porzioni del territorio municipale ha un effetto e come. Guardo Udine, quando parliamo di marketing o di comunicazione, riuscire a comunicare nel modo giusto, e non c'è una comunicazione nazionale o regionale, perché in ogni misura, come un vestito, non può esserci un vestito e tutti con la stessa taglia, e io me ne intendo di taglie XXL, perché ogni comune è fatto in modo diverso, in ogni comune c'è possibilità diverse, il comune ha pochi chilometri e reazioni diverse da parte dei cittadini. Ecco perché, ad esempio, perché non utilizzare le università non per il singolo comune che ha grandi risorse potenziali, perciò non parliamo del grande comune da 600, 700, 800 mila abitanti, 1 milione di abitanti, riuscire attraverso all'Anci, Dorino, riuscire attraverso la regione, per il tramite di Anci, può essere Compa, Anci indifferentemente, riuscire a individuare dei modelli che siano facilmente indossabili dai comuni a livelli diversi, che non deve essere il macro, ma quelle buone
pratiche, perché essere a conoscenza che l'Università di Sassari, piuttosto che di Brindisi, di Torino, di Pisa hanno fatto bellissime cose, è un motivo di orgoglio. A Cipicchia ci mancherebbe altro che poi si tradurrà in rapporti, con la possibilità di nuovi asfalti che però dico, se non arriva all'utente finale, che è il cittadino, ma per il tramite del sindaco, per il tramite del comune, è una bella cosa, ma resta chiusa. Riuscire perciò attraverso la comunicazione, ecco perché riuscire perciò a essere un ricettacolo delle buone pratiche, riuscire a fare sintesi e condividerle grazie alla straordinaria potenza delle due università, riuscire però poi a farle calzare nei panni delle singole amministrazioni. Ok. Grazie. Grazie Sindaco. Allora, chiudiamo questa prima parte del tavolo, prima di invitare i rappresentanti dei gruppi di lavoro della RUS, con un rappresentante della Regione. Il dottor Nicolò Tudorov del Servizio Transizione Energetica, loro si occupano, abbiamo avuto uno scambio proprio ieri telefonico, del tema della governance nell'ambito degli interventi di sviluppo sostenibile, e quindi il suo punto di vista è un punto di vista che integra molto bene quello invece dei rappresentanti delle amministrazioni locali. Prego Tudorov. Grazie, porto innanzitutto i saluti del nostro direttore centrale, l'ingegner Canali, e del direttore del servizio transizione energetica, l'ingegner Caprotti. Grazie per averci invitato a questo tavolo, abbiamo ascoltato con grande interesse quelle che sono le esperienze portate sia dalle città che provengono da altre regioni che dalle nostre città capoluogo. Il nostro ufficio, ovviamente la Regione ha numerose competenze, molto articolata, ha proprio una storia anche di collaborazione con le università, con gli atenei prima di tutto regionali, pluriennale, molto sviluppata, e dove insomma sono stati le varie direzioni, le varie articolazioni della nostra amministrazione ha elaborato negli anni molti progetti anche in collaborazione con le università. Tra l'altro appunto uno dei campi di collaborazione anche importante che è stato citato al tavolo è quello dei progetti anche europei, quindi spesso abbiamo dei progetti finanziati sia dai programmi di cooperazione interregionale come Interreg, sia i programmi a finanziamento diretto come Horizon e Life, in cui come Regione abbiamo come partner uno o entrambi gli atenei della Regione per appunto sviluppare la parte tecnico-scientifica di questi progetti. Chiudo questa piccola parentesi e rientro nel tema principale del mio intervento, che è quello dello sviluppo sostenibile, della governance anche dello sviluppo sostenibile. Noi come servizio abbiamo avuto il compito di coordinare la redazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e questo è stato, se vogliamo, una storia di successo nella collaborazione tra Regione e atenei regionali, perché questo processo di redazione della strategia, che è uno strumento molto sfidante, perché ovviamente riguarda numerosi campi di intervento, riguarda anche livelli di governance sia orizzontali che verticali, quindi sia a livello di multidisciplina che a livello di diversi livelli di territorio molto vasto, e in questo processo è stato sviluppato fin dall'inizio in stretta collaborazione con i due atenei, quindi con l'Università di Udine e di Trieste, i due atenei regionali, con cui noi abbiamo collaborato sulla base di accordi attuativi di convenzioni e che ci hanno fornito quel supporto tecnico-scientifico, metodologico, che ci ha consentito appunto di affrontare questo percorso sia a livello di posizionamento della Regione rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che poi di
svolgimento della consultazione pubblica, del rapporto con gli stakeholder, sia poi di analisi delle policy regionali e poi di sviluppo, insomma, di quello che è stato il documento finale. Un percorso che è iniziato, è durato appunto alcuni anni, e poi sfociato, oltre che nell'approvazione della strategia regionale, poi in uno strumento legislativo di portata ampia, che credo che sia l'unico in Italia, non sono a conoscenza di altri interventi di questo tipo, che è la legge FVG Green, che da una parte fornisce un quadro di riferimento per l'amministrazione regionale e dà un mandato anche forte all'amministrazione regionale, sia per quanto riguarda i temi della sostenibilità, che è un tema che è anche questo molto vasto e multidisciplinare, che è quello dell'adattamento e della mitigazione ai cambiamenti climatici. Anche in questo caso c'è un rapporto con le università che si è sviluppato e che si sta sviluppando. Qui cito un importante documento che è stato pubblicato qualche anno fa, ma che è tuttora attuale, che era un rapporto che è stato coordinato dall'ARPA sui cambiamenti climatici, sul loro impatto in Friuli Venezia Giulia, che è un rapporto molto ampio e dettagliato, che è stato pubblicato nel 2018, da cui è nato poi un forte confronto tra Regione, ARPA e poi anche le università su questo tema, e siamo arrivati poi alla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico sul clima, denominato Clima FVG, che è sempre coordinato dall'ARPA, promosso dalla Regione, e a cui appunto di cui fanno parte i rappresentanti anche degli Atenei, che ha come obiettivo quello di mettere a rete, facilitare lo scambio di conoscenze. E un tema poi anche importante, a nostro avviso, è quello della io non so se sia corretto utilizzare il termine divulgazione. Forse sì, nel senso che è stato citato anche qui sul tavolo da qualcuno il problema del negazionismo, comunque della cattiva informazione, chiamiamola così, e quindi ci siamo posti anche il problema di fornire un'informazione che fosse diciamo di un livello comprensibile per la cittadinanza e però non banale, e quindi già l'anno scorso abbiamo pubblicato, sempre coordinato dall'ARPA e con la collaborazione scientifica degli Atenei, una pubblicazione che si chiama Segnali dal clima, che riproporremo quest'anno, che vuole fornire un po' una visione del clima, dei cambiamenti climatici, degli impatti, che sia leggibile anche da un pubblico più vasto, che quindi sia uno strumento utile sia per il pubblico che poi magari anche per i decisori politici a livello locale. Ecco, quindi questo è un po' il quadro, potrei parlare per ore forse, ma mi fermo qua. Grazie dottor Tudorov. Bene, una volta le università erano soltanto dei soggetti che erano su un territorio comunale e domandavano, chiedevano servizi, chiedevano cose. Oggi invece è sempre più chiaro il fatto che sono soggetti con i quali interloquire, con i quali costruire non soltanto un passaggio che vada oltre il negazionismo, ma ben di più un pensiero scientifico sul cambiamento in atto che possa divulgarsi poi in tutte le generazioni, non soltanto nei giovani. Grazie mille, rappresentanti dei comuni, della regione. Invito adesso a gruppi, adesso li chiamo a gruppi perché siete in molti, siamo in molti, e quindi chiamo Gabriella Calvano, Michele D'Assisti, Laura Di Rienzo, Michela Gallo e Giuseppe Inturri, e poi avremo gli altri 4 colleghi. A questo punto stiamo ancora sul tema del rapporto città-università, però a questo punto chi è seduto a questo tavolo?
siamo tutti colleghi, ci conosciamo, ma magari non personalmente, sono i rappresentanti dei gruppi di lavoro della RUS che la Presidente ci ha presentato all'inizio nella sua relazione e ai quali adesso li presento dicendo a quale gruppo di lavoro fanno parte, però ai quali faccio la stessa domanda però da un punto di vista dell'università, cioè i gruppi di lavoro lavorano per creare campus, università e campus sostenibili dal punto di vista dell'energia, del cibo, dei cambiamenti climatici, della mobilità, della giustizia, adesso vediamo tutti i gruppi di lavoro. Per fare questo devono interloquire con le città, dalle città dovrebbero ricevere un supporto per la realizzazione di campus e di quartieri sostenibili, ma effettivamente c'è questa interazione con la città. Come si verifica questa interazione e attraverso quali strumenti più efficaci? Evidentemente chiedo ai rappresentanti di non parlare soltanto di rappresentanza delle loro città e delle loro università, ma del gruppo di lavoro nazionale. Quindi cominciamo con Gabriella Calvano, che è rappresentante e una delle due coordinatrici insieme ad Enrico Giovannini del gruppo di lavoro Educazione. Prego Gabriella. Allora, intanto grazie per questo invito all'Università di Udine, grazie alla RUS per essere sempre attenta non solo a questi temi ma anche a metterci assieme per poter lavorare in vista di questi temi. Lasciatemi dire che è una domanda, e soprattutto lasciami dire Matteo che è una domanda molto difficile, molto complicata quella che hai fatto, e fondamentalmente per due ragioni. Intanto perché ragionare di educazione vuol dire partendo dall'epistemologia pedagogica, lavorare in termini contestuali. Quindi quando tu dici che cosa possiamo fare per le città, cosa state mettendo in atto, in realtà noi stiamo provando a dare degli strumenti che possano garantire alle università di dialogare con le città e costruire percorsi in grado di attivare processi, diciamo, di confronto con la città. E poi è complicata perché l'educazione assume forza, efficacia e senso se viene intesa in termini di politica e di politiche educative, quindi non potrò proporre una, due o tre attività necessarie. Però sappiamo tutti, perché lo sappiamo, che l'educazione è lo strumento che abilita la costruzione di processi di sostenibilità, quindi è assolutamente vero che se vogliamo attivare processi non soltanto di cambiamento ma di trasformazione, quello che dobbiamo fare è puntare sull'educazione e lavorare in termini di sviluppo di competenze. Però sicuramente io potrò dire quello che come rete, come gruppo di lavoro in particolare ormai facciamo da qualche anno, è soprattutto parlare di lezione zero che abbiamo presentato con il professor Giovannini lo scorso giugno in CRUI, vuol dire per noi parlare soprattutto dell'attivazione, o meglio del rendere alle università la possibilità di diventare strumenti abilitanti di sostenibilità territoriale. Che cos'è la lezione zero? Lo dico per chi non la conosce, per gli amministratori presenti ed eventualmente per gli studenti che non hanno ancora fatto questa esperienza, è proprio quel percorso trasversale di conoscenza dei temi della sostenibilità, ma soprattutto di sviluppo di quelle che sono le competenze di sostenibilità. È un progetto, è un processo, meglio che un progetto, a cui stiamo lavorando assieme. In questo momento siamo circa una ventina di atenei, non tutti sono allo stesso punto, altri atenei non hanno aderito a questa co-costruzione di questo processo, per una serie di ragioni che sono anche ragioni di carattere amministrativo, ragioni anche proprio di organizzazione della didattica degli atenei. Lo facciamo per formare cittadini. L'idea non è soltanto quella di fare in modo che gli studenti acquisiscano conoscenze, ma devono sviluppare competenze di cittadinanza. I destinatari sono tutti gli studenti, ma non solo, ma soprattutto in questo momento, e questa è una cosa diciamo che ci rende particolarmente felici come gruppo di lavoro, stiamo lavorando perché i docenti che ci stanno lavorando abbiano gli strumenti per poterlo fare. Perché? Perché ci siamo visti nel maggio scorso per poterci formare a degli strumenti per poter fare la lezione zero.
ci vedremo, non abbiamo ancora deciso le date con Enrico, tra settembre ed ottobre, per tornare sul tema della formazione dei docenti universitari, perché sappiamo di essere manchevoli da questo punto di vista. Quindi qual è l'ipotesi che posso dare in questo rapporto università-città e soprattutto in questo rapporto che tra il gruppo di lavoro educazione della rete e le università che lo compongono e le città di riferimento possono nascere? Quali sono le ipotesi, diciamo, di collaborazione virtuosa? Intanto possiamo allargare quella che è la lezione zero al rapporto con le città, allargarla secondo me in una duplice direzione: da un lato nella prospettiva di quell'apprendimento lifelong e life-wide di cui si è parlato in precedenza. Ci sono, giustamente Enrico prima faceva riferimento alle università della terza età, ma c'è un mondo di associazioni che lavora sui nostri territori. Costruire assieme percorsi di alfabetizzazione alla sostenibilità secondo noi è fondamentale. E poi devo dirlo e devo sottolineare quello che ha detto l'ingegner Iacono prima. Probabilmente quello che serve è che noi supportiamo le città anche nella coprogettazione di percorsi di formazione continua per la pubblica amministrazione. Anche questo è un nostro compito, è una cosa nella quale possiamo davvero assieme costruire percorsi. Quindi più che chiedervi qualcosa da fare per noi atenei, il mio invito è proprio quello di attivare percorsi di dialogo concreti. Del resto nei prossimi mesi ci sarà il bando ricerca del Ministero dell'Ambiente che ci porterà a ragionare soprattutto sui vettori della strategia, e uno di questi vettori è l'educazione. Quindi cogliamo, la palla al balzo davvero per metterci assieme e lavorare per abilitarci alla sostenibilità dei territori. Grazie. Il gruppo di lavoro Università per l'Industria, si è detto, è l'ultimo gruppo di lavoro nato e lo coordina l'ingegnere Tassisti, professore collega. Prego, Michele. Grazie, innanzitutto grazie all'ospitalità a Udine, a cui torno anche con nostalgia, perché c'era nel 2019, mi sento vecchio, sono volati 5 anni, è incredibile, è sempre bella, sempre accogliente al di là della pioggia, insomma, quindi non ci sono limiti alla bellezza. Peraltro sono passato da Trieste, anche un'altra città estremamente affascinante perché c'è il mare. Ora, noi Università per l'Industria, quindi questa era la sintesi che stavo facendo anche in questi 5 anni, che cosa ho fatto io di utile? Ma probabilmente abbiamo forse creato questo gruppo di lavoro. Vabbè, cosa sarà mai questo gruppo di lavoro? Di fatto però una cosa interessante da guardare è capire che cos'è il concetto di città. Perché città io immagino sia la casa, la strada e tutto ciò che poi i sindaci, quindi gli amministratori hanno manifestato. Probabilmente però mi rifaccio anche al Technical Committee 465 che definisce le Sustainable Cities and Communities come sostanzialmente un insieme di attori che non sono solo i cittadini ma sono anche le industrie, che sono parte integrante dell'attività e della vita, quindi un cuore pulsante, questo è il senso. E quindi è chiaro che se guardiamo la città in questo senso, questo gruppo di lavoro ha un suo significato. E una cosa carina che stiamo facendo in questo momento, quindi cosa fa questo gruppo per le città, no? È cercare di dare degli esempi. Qui ovviamente faccio una piccola provocazione, sono sempre più dell'idea che la sostenibilità non si parla ma si fa vedere, nel senso diamo degli esempi piuttosto che dire sempre diciamo fate così, con la prescrizione probabilmente in questa epoca di eccesso di informazione ha anche un suo limite. E in questo senso abbiamo creato questa raccolta di fiori all'occhiello, cioè abbiamo chiesto all'università di darci i loro migliori esempi con cui si rappresentano nelle azioni di conduzione o di ragionamento con l'industria per lo sviluppo sostenibile. Questo è il focus. Probabilmente fine anno usciamo con questa linea guida, questo gruppo di casi, e però qualcuno ve lo voglio dare così come cenno rispetto a questa risposta e questa domanda che mi hai dato tu. Un elemento sistemico, questo è un altro punto che volevo farvi notare per chiudere poi molto velocemente questo ragionamento, è che ho sentito sempre parlare anche degli amministratori di progetti, cioè ormai ragioniamo in termini di progetti, facciamo un progetto, cioè tutto una cosa che fa lì e poi muore, la domanda sul fiore all'occhiello: qual è l'azione sistemica permanente che tu fai? Questo è il punto, nel senso che se tu hai un luogo di costante dialogo e interscambio con
le amministrazioni, che non sia solo l'accordo quadro che poi è una durata, ma sia proprio un luogo tipo, vi dico, un centro di competenza, quello è stabile, nel senso che rimane lì ed è un accordo di lunga durata, un distretto, ora non voglio entrare nel concetto di distretti vecchi, cioè, chiamiamolo distretto ma chiamatelo come volete, un punto di aggregazione multidisciplinare, oppure dei tavoli di lavoro. Bene, questi esempi sono esempi permanenti. Uno è simpatico sul territorio per la loro crescita, un centro di competenza, cioè ci sono attori regionali, università e industrie che cooperano a portare delle azioni concrete. Ancora i distretti, perdonate ovviamente il concetto di distretto che è molto antico, c'è Genova con il Blue District che porta delle idee per la città insediata nel porto antico di Genova, porta avanti delle iniziative molto interessanti, o la Navtec di Messina, un altro esempio ancora. L'Università di Padova ci citava qui che ha fatto formazione molto interessante ai cittadini per gestione di rifiuti, acqua e illuminazione. Quindi, per chiudere, questi fiori probabilmente potranno ispirare, come diceva il Vice Ministro, no? Potranno ispirare anche una relazione virtuosa dell'università verso le industrie, per cercare di dare una visione un po' più di lungo periodo nella direzione dello sviluppo sostenibile. Questo è il mio punto di vista. Grazie mille, Assisti. Passiamo al gruppo di lavoro cibo, Laura Di Renzo, sempre, quindi cosa può fare la città perché il gruppo possa... E cosa può fare l'Università delle Città è una dimensione cibo multidimensionale, quindi come gruppo di lavoro intanto abbiamo cercato di definire gli spazi e i luoghi dove le università hanno una possibilità di intervento come cibo. Abbiamo identificato sicuramente l'educazione e la formazione e questo è una nostra missione, ma nella interazione con il territorio non siamo riusciti a definire delle buone pratiche, ma dei vademecum ci siamo occupati di produzione. L'università che produce con degli esempi in diverse città con dimensioni anche diverse, quindi da Roma con i suoi 80 ettari per Tor Vergata a Sapienza per i suoi 100 metri quadri dell'orto sul terrazzo, e poi abbiamo Torino, la produzione all'interno dell'università che grazie a degli spin-off universitari esce e va sul territorio nei mercati locali. Viceversa anche il rapporto dell'altra dimensione delle interazioni con i produttori locali per portare all'interno delle nostre università un cibo del territorio identificato anche come un cibo sostenibile, sano per l'ambiente, e abbiamo inserito anche la dimensione di sano per la salute del cittadino. E questa quindi ci ha portato come gruppo cibo con i referenti del gruppo delle diverse università ad aderire alla rete delle politiche per il cibo e quindi a produrre, ad essere parte attiva nelle produzioni sia di libri come l'università e il cibo, sia della rivista Re Cibo, sempre la rivista per la rete delle politiche locali del cibo, e abbiamo anche partecipato ad Atlanti per le varie città. Da ultimo, questo lo cito un po' perché è l'ultima arrivata come città che propone una politica del cibo, che è quella del Comune di Roma, che ha aperto alle università chiedendo una partecipazione, e molti di noi delle varie università che avevano una rappresentanza all'interno della RUS hanno dato la loro disponibilità a sedere ai vari tavoli per questa politica del Comune di Roma. In questo momento ho l'onore di co-coordinare il gruppo, il tavolotto per l'educazione, portando dentro quelle che sono le nostre esperienze. Quindi c'è una possibilità all'interno della rete delle politiche del cibo. Oggi troviamo 26 università aderenti al RUS Cibo che vanno da Lecce a Trento, quindi è una rappresentatività significativa di tutta l'Italia. Avevo preparato 5 diapositive che le lascio agli atti perché raccolgono e mettono in evidenza queste cose che stiamo facendo. Grazie. Grazie Laura.
Bene, cambiamenti climatici. Michela Gallo, quindi coordinatrice cambiamenti climatici, prego, se ci può rispondere a questa domanda. Allora, intanto spero mi sentiate voi anche correttamente. Mi dispiace non essere lì, ma avevo un evento concomitante. Allora, cosa possiamo? Vado al punto direttamente. Io sono coordinatrice del gruppo di lavoro sui cambiamenti climatici. Le università possono fare sia la teoria sia la pratica. Per quanto riguarda il nostro gruppo di lavoro, la teoria è dovuta al fatto che se ad esempio andate a consultare il sito RUS, nel nostro sottogruppo troverete delle linee guida riguardanti sia la redazione degli inventari, sia la modalità di redazione di un piano di mitigazione, sia la modalità di redazione di un piano di adattamento. È qualcosa che può essere utilizzato non solo dagli atenei, è pensato dagli atenei, ma può essere utilizzato da qualunque ente pubblico, e non solo, parliamo di organizzazioni in senso lato, perché tiene conto anche degli aspetti e delle difficoltà relative alla raccolta dati, in un contesto quale quello di un'istituzione pubblica. Linee guida che peraltro non è pura teoria ma è pratica, perché sono state adottate da diversi atenei. Oggi abbiamo circa una ventina di atenei sugli oltre 85-86 aderenti alla rete RUS che hanno applicato, diciamo, queste metodiche per il calcolo quantomeno dei propri, la redazione degli inventari dei propri gas serra e quindi il calcolo di sprint. Questo è un aspetto utilissimo perché può essere assolutamente utilizzato come know-how, ma siamo anche la pratica, perché siamo a tutti gli effetti, come qualcuno ha già detto, dei living lab. Cioè noi le abbiamo poi messe in pratica delle azioni, le abbiamo testate, abbiamo usato queste metodologie, abbiamo diversi esempi virtuosi all'interno degli atenei che hanno quindi misurato, messo in piedi certe misure, misurato gli effetti e sono in grado anche di quantificare l'efficacia in termini ad esempio di riduzione di gas serra di certe misure. Quindi possiamo dare risposta a una pubblica amministrazione nel poter dire ma quanto è efficace il fatto che io possa mettere delle rastrelliere per bici, o il fatto che io ampli del tot chilometri delle piste ciclabili, o il fatto che io ad esempio dia incentivi agli studenti o alla popolazione in generale per muoversi verso una, diciamo, mobilità più sostenibile. Gran parte dei nostri atenei utilizzano queste metodologie che, ripeto, abbiamo faticosamente concordato per misurarle, monitorarle, sappiamo dire se sono efficaci, intanto perché non sono disattese e poi perché se sono efficaci perché cubano una quantità significativa. Spendo una parola, ad esempio, sulla mobilità, perché qualunque evento voi organizzate, che sia sportivo, che sia un convegno, la mobilità sarà sempre la prima voce di contributo alle emissioni di gas serra. Così come all'interno degli atenei, nel momento in cui un ateneo movimenta 30, 40, 50, 60 mila persone tutti i giorni, il suo impatto è fondamentalmente quasi sempre nella mobilità quotidiana delle persone. Questo aspetto non può non essere gestito in concomitanza con un'istituzione. Quando parliamo di progetti, e qualcuno oggi appunto l'ha detto, se vogliamo qualcosa di sistemico, io spesso sento dire dalle pubbliche amministrazioni sì, vorrei mettere in piedi questa misura, ma dovrei vedere un'azienda che ad esempio voglia fare questa sperimentazione di mobilità sostenibile, di car sharing o di altro, e devo trovare una disponibilità in tal senso, e che sia un'azienda con una certa cubatura, ma la prima azienda su un territorio è l'università, ma chi cuba 30-35 mila persone? Quasi nessuno su un territorio. Quindi nel momento in cui volete sperimentare un'azione pilota, siamo il primo soggetto che può, secondo me, aiutarvi nel misurarla e anche probabilmente metterla in campo. Una parola anche qua sul negazionismo. Capisco che certe misure sono sfavorevoli, ma io quasi la ritengo una battaglia persa in alcuni casi, convincere o perdere tempo a convincere dell'importanza di gestire il cambiamento climatico. Ci sono alcuni aspetti che invece non vengono dati, perché l'aspetto di qualità dell'aria, lo sappiamo che è il primo impatto sanitario che oggi abbiamo sulla popolazione, questo non viene quasi mai negato da nessuno. Quindi quando si parla di migliorare in termini generali le emissioni di gas serra, si sta parlando anche però di qualità dell'area urbana, si sta parlando di impatto sanitario, di riduzione dell'impatto sanitario. Io sono molto contenta che la mia pubblica, anzi nel mio caso la Regione,
magari mi regala un test di screening per prevenire il tumore al seno, al polmone o altro, ma il termine di prevenzione forse è mal interpretato. Fare prevenzione non vuol dire dare uno strumento a una persona per poter scoprire in tempo un possibile male. Io arrivo dall'ingegneria sanitaria, fare prevenzione vuol dire evitare che un contaminante arrivi a un recettore. Questo vuol dire fare prevenzione, non metterlo solo in guardia con un certo anticipo, peraltro con tutti i rischi del caso. Grazie. Altro aspetto che tratto. Grazie Michela. Possiamo anche aiutare, adesso in redazione un'ulteriore quarta linea guida, è ancora veramente in sala parto da questo punto di vista, siamo agli albori, ma contiamo entro l'anno di assolutamente finirla riguardo agli aspetti di offsetting e di compensazione. Ho sentito citare molto il verde urbano, quindi spendo 2 parole anche su questo. La linea metodologica che verrà fuori vuole proprio misurare quanta CO2 si evita, quindi quanta mitigazione si fa andando a piantumare, ma anche quanto adattamento, perché l'aspetto di adattamento è fondamentale. Nel momento in cui andiamo ovviamente con una gestione di eventi estremi, di ondate di calore sempre più frequenti, e anche qua, ripeto, forse vale la pena spostare l'attenzione sempre anche sull'aspetto sanitario, laddove non riusciamo a farlo sull'aspetto climatico. Suggerimenti alle pubbliche amministrazioni. Vi do un dato e qui chiudo, che forse tutti ignorano. Nel 2003 la città di Parigi, il 2003 forse se ve lo ricordate è stato uno dei primi anni con ondate di calore ricorrente, è stato ricordato come effettivamente un aspetto dove la variazione climatica risultava a quel punto incominciata a essere evidente nell'estate del 2003. L'impatto sanitario sulla popolazione, cioè quell'anno la mortalità nella popolazione anziana, nella città di Parigi dove è stata misurata, è stata assolutamente comparabile con quella del 2020 dovuta al Covid. Solo che del Covid se ne è parlato, ed è stato parlato, si è prese delle misure assolutamente drastiche e emergenziali. Nel 2003 Parigi aveva dimostrato che la mortalità dovuta all'ondata di calore era assolutamente uguale, ma sostanzialmente non è stato visto come qualcosa di emergenziale, anche perché in effetti sarà qualcosa di continuativo, cioè un evento pandemico, climatico, ma continuativo che dovremo in qualche maniera gestire, quindi l'attenzione andrà spostata su questi aspetti, anche cercando di, ripeto, spostarci dall'aspetto puramente climatico anche su quello sanitario, laddove non riusciamo a convincere. Grazie Michela, grazie mille, grazie. Ma parlerei per ore volentieri, mi dispiace tantissimo non essere con voi oggi. Grazie davvero, Michela. saluto tutti e faccio note e non note. Allora, passiamo al gruppo di lavoro mobilità, il coordinatore Giuseppe Inturri insieme al vice coordinatore, però rappresentante in questo caso del gruppo, insieme a Bruno Della Chiara. Prego Giuseppe. Sì, grazie. In effetti il tema della mobilità è stato richiamato da tutti stamattina, quindi cercherò anche di essere più sintetico e di farti guadagnare un po' di minuti. E devo dire che nonostante Matteo ci abbia anticipato la domanda con estrema chiarezza, no? Cioè non cosa l'università fa per la città, ma cosa la città può fare per l'università, però all'inizio io c'ero caduta, ho cominciato a prendere degli appunti e poi vedo che molti sono caduti in questo tranello. Allora, in effetti la collaborazione tra città e università sul tema della mobilità è indispensabile, anzi perché le università non gestiscono sistemi di trasporto, devono spostare le persone ma non gestiscono sistemi di trasporto, ma siamo in questo aiutati dal fatto che c'è una norma che prevede questo tipo di collaborazione non solo per le università, per tutte le aziende. C'è la norma sul mobility management, peraltro una norma che fu emanata dal Ministero dell'Ambiente, il cui obiettivo principale era la riduzione della CO2, politiche di mobility management per ridurre la CO2. Quello era il focus nel 1998 e questo focus deve rimanere. Quindi questa collaborazione è fondamentale e se vale per le aziende che hanno più di 100 dipendenti, figurarsi per le università che spostano 30.000, 40.000, 50.000 studenti. Forse non c'è abbastanza focus su questo e forse le città dovrebbero
guardare, sì, ho visto molti interventi, le città guardano all'università come un luogo dove si concentrano competenze, soluzioni, ma le università sono soprattutto un luogo di studenti e gli studenti sono cittadini, quindi guardate gli studenti universitari come cittadini, soprattutto quelli che non sono residenti nella città. Spesso gli studenti sono vissuti come un impatto, arrivano, invadono la città, poi magari il fine settimana tornano e vanno via. Ecco, un primo modello virtuoso per risolvere il problema della mobilità degli studenti è ridurre questa mobilità, e lo si può fare se noi favoriamo la residenzialità degli studenti, che è un punto di conflitto tra la città e gli studenti. Gli studenti hanno montato le tende perché non riescono ad affittare un alloggio, anche nelle città che si declamano come città universitarie per antonomasia, ma molte città, per esempio la mia città Catania, ha 40.000 studenti, non ha questa consapevolezza di essere una città universitaria, ma anche le città che hanno questa consapevolezza si entra in conflitto tra il turismo diffuso. Ecco, una residenzialità diffusa degli studenti, se le città facessero degli sforzi per diventare una sorta di intermediario tra lo studente che attraverso la pagina web si avvicina, mi iscrivo in questa università e trova che il comune già lo aiuta a trovare l'alloggio a un prezzo calmierato e con standard accettabili, noi risolviamo anche il problema di certe distorsioni che c'è nell'uso immobiliare nelle città. Poi naturalmente c'è il tema, quello che facciamo tutti noi come mobility manager. Ecco, gran parte degli aderenti al gruppo di lavoro sono mobility manager, quindi già lavorano su questo. Ci sforziamo di produrre incentivi per l'uso del trasporto pubblico, quindi ridurre la mobilità, spostarci verso il trasporto pubblico. Questo lo facciamo spesso con le risorse del nostro Atenei, ma noi mobility manager useremmo milionate di euro per far questo, ma gli altri colleghi ci dicono: ma scusa, ma perché devi usare questi soldi per comprare l'abbonamento? L'abbonamento, la mobilità pubblica dovrebbe essere un compito del comune, ci deve pensare il comune, allora a volte un po' di soldi li mettiamo noi, le aziende di trasporto a volte ci fanno gli sconti, spesso le città non mettono il loro e dicono: ma io ho il comune in dissesto, dove trovo i soldi? Mi è capitato proprio pochi giorni fa, tu hai detto non fate riferimenti a fatti locali, però proprio pochi giorni fa c'era la difficoltà a riattivare un servizio navetta che collega una stazione della metropolitana con un polo universitario enorme. Il comune diceva: io non ho dove prendere questi soldi. Io gli ho detto: aumenta del 10% le tariffe della SOS su tutti gli stalli blu della città e con questo finanzi il trasporto pubblico. Si innesca un meccanismo virtuoso in cui si riduce l'uso dell'automobile e aumenta l'uso del trasporto pubblico. Quindi dico ai sindaci: utilizzate gli studenti, perché gli studenti sono cittadini più sostenibili degli altri, usano il trasporto pubblico, la mobilità attiva più degli altri, hanno l'attitudine alla differenziata, a consumare poca energia, hanno l'attitudine al cambiamento, quindi utilizzate anche l'università per sperimentare modelli innovativi in una comunità ristretta, controllabile come quella degli studenti, e poi proviamo a replicare questo all'esterno. Lo stiamo facendo nel nostro gruppo di mobilità con il tema delle piattaforme digitali per la mobilità, del MAS, lo stiamo facendo con la mobilità elettrica. Gli studenti creano un effetto di rete, cioè rendono più efficiente il trasporto pubblico per tutti i cittadini, quindi molti operatori di sharing vengono nelle città perché ci sono gli studenti. Chiudo con questo aspetto: molte città si sono ritrovate milioni di euro per realizzare piste ciclabili perché un decreto del Ministero del caro amico Giovannini disse: le città sedi di università ricevono dei soldi per collegare con le piste ciclabili le stazioni ferroviarie con le sedi universitarie. Le città non hanno neanche dovuto chiedere il finanziamento, gli è arrivato d'ufficio. Ecco, quindi i benefici nel guardare il cittadino studente con particolare attenzione per le città sono molte, quindi aiutateci in questa direzione. Grazie. Grazie Giuseppe. Bene, Laura Notta, quindi inclusione e giustizia sociale, quindi cosa possono fare le città per il gruppo di lavoro che coordini e per i vostri temi? Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Quello che vi voglio dire in realtà la domanda che hai posto è sicuramente molto interessante, però si lega a un tarlo di questo gruppo di lavoro, inclusione e giustizia sociale, e qui con me ci sono alcuni colleghi che hanno questo tarlo, ricordo Lelio Iopadere, Mariella Nocenzi, Fulvio Esposito, che ci aggancia col forum di disuguaglianza e diversità.
E qual è il tarlo che ci sta accompagnando? Sostanzialmente è questo. Lo sviluppo sostenibile probabilmente si fa fatica a fare in assenza del coinvolgimento delle persone, no? E abbiamo toccato con mano che se questo non avviene, quello che possiamo trovare è paura, passività, se va bene, ovviamente, se no abbiamo la rabbia da una parte, oppure l'individualismo sfrenato e il cinismo, e con queste caratteristiche degli esseri umani ha voglia costruire lo sviluppo sostenibile. Allora ci siamo chiesti, insieme a persone che lavorano all'interno delle città che frequentiamo, ma la giustizia sociale che cos'è? Perché andando un pelino a scavare in letteratura, quello che viene fuori è che sono una, nessuna e 100.000. Allora, se noi non siamo in grado di definire qual è la giustizia sociale alla quale facciamo riferimento, è anche difficile capire che conseguenze queste scelte che facciamo possiamo avere. Vi faccio un esempio. In 2 banche dati, una di tipo psicologico e una di tipo economico, dal 2000 al 2024, i lavori sulla giustizia sociale, se va bene, arrivano all'1%. Di questo 1%, sia di psicologia che di economia, il 30% non cita la fonte bibliografica e quale giustizia sociale considera. Eppure tenete presente che la giustizia sociale, c'è qualcuno che dice che per farla non bisogna trattarla, non bisogna occuparsi di giustizia sociale per favorire la migliore giustizia sociale. Oppure c'è chi arriva a dire che la giustizia sociale è trasformazione profonda. E temi come l'adattamento o l'altro che è stato spesso citato, com'è? La mitigazione, grazie mille, sono ulteriori strumenti di aumento dell'iniquità. Allora voi capite che se noi non sappiamo quale giustizia sociale vogliamo fare riferimento, non la rendiamo pubblica, non è fonte di un processo di deliberazione comune con i cittadini, con i colleghi e le colleghe dell'università, stiamo facendo un'operazione un po' sporca, un po' manipolatrice. Infatti qualche collega arriva a scrivere che questa parola si è imbevuta di ambiguità e ci permette di dire tutto e il contrario di tutto, e questo è il modo migliore di rimanere nello status quo che ci crea quel grido allarme, quelle preoccupazioni a cui Patrizia questa mattina e Enrico uguale facevano riferimento, un grido allarme. Come riusciamo ad andare avanti? Continuiamo a girare intorno a noi stessi, questo è il tarlo. Come riusciamo ad entrare? Allora che cosa potremmo fare con le città, non per le città ma insieme alle città? Abbiamo bisogno di studiare questo tema, se va bene in quel 10% che dice qualcosa si cita 1 o 2, ma ci sono tantissimi autori e hanno posizioni differenti, scegliere pubblicamente in modo deliberato a quale definizione di giustizia sociale, perché se io accetto quella per cui la mitigazione e l'adattamento le considero fonte di iniquità, allora non posso parlare di mitigazione e di adattamento, devo fare ben altro probabilmente, e quindi su questo probabilmente le università con le città dovrebbero avviare anche in modo democratico e pluralistico una serie probabilmente variegata di sperimentazioni e allora far emergere frutti, nuovi cammini e così via. Questo è il punto sul quale ci stiamo muovendo con le città, per le città, insieme alle città. Grazie. Grazie Laura. Gruppo di lavoro risorse rifiuti è da sempre coordinato da Eleonora Perotto. Prego, Eleonora. Grazie Matteo. Ecco, noi soffriamo dell'opposto rispetto a quello che diceva Laura. Noi sappiamo molto bene da anni dove andare, perché c'è un tema di normativa molto forte che invece che aiutarci ci ostacola. Quindi il gruppo nacque proprio anni or sono, fu il secondo gruppo dopo quello della mobilità nascere, proprio per risolvere queste problematiche molto contingenti, molto stringenti dal punto di vista tecnico e anche normativo. Quindi questo è stato il primo obiettivo che ancora adesso va avanti, però negli anni, e guarda caso proprio nel 2019 quando eravamo qua a Magnifici Incontri, è nato un secondo obiettivo, perché non era più solo il gruppo rifiuti, ma diventava gruppo risorse rifiuti, perché il tema dell'economia circolare entrava in maniera molto forte. Quindi, preso atto che queste sono le nostre 2 grosse aree tematiche,
Cosa le amministrazioni possono fare per noi? Beh, in realtà fanno già tantissimo, sia a livello locale, ma non solo le amministrazioni, io direi tutti gli stakeholder esterni. Il nostro gruppo non potrebbe lavorare se non dialogasse con gli stakeholder esterni, ma vado oltre, noi non ci limitiamo a dialogare, noi abbiamo siglato 2 partnership. Proprio l'anno scorso, vi faccio solo qualche esempio, se no Matteo, perché sa che anche io ogni tanto parlo troppo, però una a livello nazionale con il CONAI e quindi anche in questo caso riusciremo ad avere una linea guida applicabile sostanzialmente a tutti gli atenei. Naturalmente abbiamo anche noi fatto una sperimentazione su un ateneo pilota, che è del Sud Italia, non farò nomi, se siete curiosi trovate tutto sul sito della Russa, alla pagina del gruppo di lavoro risorse e rifiuti. E adesso faremo anche un evento conclusivo, ne abbiamo fatto un'altra con Comieco, qui proveremo a fare una sperimentazione al nord. Non solo, parliamo di cose più spicciole, il contesto locale, tantissime sperimentazioni che poi sono diventate oggettive, quindi da progetto sono diventati accordi formalizzati per la raccolta differenziata, ma non delle frazioni standard. Le frazioni quelle un po' più particolari, quindi le apparecchiature elettriche e elettroniche, le pile, che sembrano banalità, ma proprio per quel discorso della normativa e dell'appesantimento burocratico, soprattutto i primi atenei che hanno lavorato in questo senso hanno impiegato anche un anno e mezzo per riuscire a farlo. Quindi ecco, questa è un'altra cosa che l'amministrazione può fare, perché è vero che abbiamo le direttive europee, i decreti legislativi nazionali, ma esistono anche i regolamenti comunali, nonché quelli regionali. Ecco, siamo università, non siamo aziende, stiamo parlando di una gestione dei rifiuti, quindi è molto diversa la gestione dei rifiuti in ambito universitario rispetto a quella aziendale. Quindi qui abbiamo ancora qualcosa da fare, abbiamo provato a dialogare a livello nazionale col Ministero per la redazione di CAM, l'abbiamo fatto come gruppo di lavoro risorse e rifiuti ma anche cibo, per la stesura sono i criteri ambientali minimi, quindi siamo in ambito risorse, gestione e acquisti, per la ristorazione e le vending machine, quindi abbiamo veramente, già fatto tanto, ma tanto ancora dobbiamo fare. Aggiungo solo altri 2 elementi, sono ancora un minuto a disposizione. Se siete curiosi di quali sono le iniziative che stiamo portando avanti ogni anno, quindi ogni ateneo in base alle sue peculiarità, durante la terza settimana di novembre, in concomitanza della SER, Settimana Europea di Riduzione dei Rifiuti, fa iniziative per sensibilizzare, per creare quella cultura che, devo dire, adesso se non altro nel nostro ambito è già abbastanza diffusa, ma spesso e volentieri si scontra con una non conoscenza. Questo bicchiere lo butto nella plastica o lo butto nell'organico? Quante persone vanno a leggere sotto, capiscono il simbolino, se non c'è scritto biodegradabile, trovo scritto PLA. Qui ci sono una serie di esempi molto concreti, ci sono sistemi di intelligenza artificiale, cestini intelligenti che dicono ti riconosco quale rifiuto e ti dico dove metterlo. Ecco, su questi fanno ancora un po' di fatica. Dicevo, su queste iniziative, tempo addietro erano solo legate all'ambito, seminariale. Adesso sono esperienze concrete, ci sono università che hanno fatto delle sperimentazioni per dei repair caffè. L'obiettivo primario non è più, lo dicevo prima, solo gestire i rifiuti che produciamo, ma evitare di produrli. Chiudo qua e rimango a disposizione. Grazie Leonora, grazie mille. L'ultimo gruppo di lavoro è Energia, coordinato da Marco Raugi con Laura Bettoni, che è in platea. Prego Marco. Che l'energia sia un tema al centro della sostenibilità penso che sia evidente a tutti, specialmente in un ambito come questo, di persone che si interessano e che studiano questi temi, non solo per il contributo che dà la produzione di energia ai cambiamenti climatici attraverso le emissioni di CO2 quando si utilizzano le fonti fossili, ma anche per temi che sono stati citati anche precedentemente dai rappresentanti delle amministrazioni, come il consumo del suolo. Abbiamo di recente avuto un decreto del Ministero proprio su questo tema, e anche delle acque, perché ancora più di recente c'è stato pure un contributo del nostro Ministero sul fatto che l'utilizzazione di impianti eolici offshore possa interagire e interferire con la vita, delle specie marine. E non solo, perché è anche evidente a tutti, a seguito degli ultimi eventi che sono avvenuti purtroppo bellici in Ucraina, che
le infrastrutture energetiche sono infrastrutture sensibili anche per la sicurezza di un territorio. Quindi l'energia ha un aspetto veramente a multiforme e quello che noi stiamo facendo in questo momento con il gruppo di lavoro energia attraverso due sottogruppi, due tavoli di lavoro, è invece legato a degli aspetti che trattano due parti significative di questa grande tema, di questo che deve essere ormai chiamato un bene e non più un servizio. Il primo, solo per il fatto che è stato citato a più riprese nel precedente gruppo di speaker, è quello delle comunità energetiche. Le comunità energetiche sono un tema che è attualmente, anche se vogliamo, un tema di moda, ma che in realtà non deve essere un tema di moda, è un'iniziativa concreta. Quindi riprendendo la mission della RUS, che è proprio quella di portare avanti esempi e iniziative concrete, che ha al suo interno tutti gli aspetti che possono interessare ai fini della produzione e dello sviluppo sostenibile, perché ha chiaramente un aspetto economico che ha un ritorno immediato sulla percezione dei cittadini, e qui vorrei dire che riuscire a creare la percezione di urgenza negli aspetti che riguardano i cambiamenti climatici è uno degli elementi più importanti, perché fino a che la percezione sarà che sì, riguardano la cittadinanza, ma magari fra qualche anno non riusciremo a veramente spingere e a dare un contributo sostanziale in questa direzione. E il fatto di riuscire, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza in una comunità energetica, a far capire, a far percepire immediatamente quale può essere un ritorno economico che, è inutile girarci tanto d'intorno, è l'aspetto che più velocemente viene percepito, è una cosa molto importante. Attraverso le comunità energetiche questo aspetto viene percepito e non solo viene divulgato, diffuso e condiviso. L'aspetto della condivisione è un altro aspetto importante che c'è all'interno delle comunità energetiche. Prima Laura parlava di giustizia sociale. Allora, nella direttiva europea, la RED 2, che istituisce in qualche modo la comunità energetica a livello europeo, si dice che deve generare impatto sociale. Definire cos'è l'impatto sociale, se non è più complicato di giustizia sociale, siamo lì. Ci sono già schiere di giuristi che si stanno predisponendo a stilare una lista di quelli che possono essere degli impatti sociali. Quindi la comunità energetica ha dentro anche questo, perché attraverso i contributi che riceve dallo Stato deve generare impatto sociale. Inoltre c'è anche la sensibilizzazione verso ovviamente gli aspetti climatici, quindi noi che stiamo lavorando all'interno delle università per scambiare le buone pratiche, dobbiamo essere in grado di coinvolgere e di farci ascoltare dalle amministrazioni locali e quindi dalle città per riuscire a veramente concretizzare in maniera forte e percepita in maniera importante da tutta la cittadinanza questo aspetto. Un altro aspetto è quello della gestione dell'energia. Noi abbiamo un gruppo di lavoro sugli energy manager. Gli energy manager sono delle figure previste dalla legge e sono obbligatori solamente per aziende o enti pubblici o privati di una certa dimensione, però la problematica della razionalizzazione dell'energia e direi della riduzione dei consumi dell'energia, perché anche qui è inutile girarci tanto d'intorno, se vogliamo raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione con le tempistiche previste, possiamo farlo solo se ridurremo i nostri consumi di energia. Come si può fare questo?
non necessariamente solo attraverso una riduzione dei consumi che servono alle attività industriali, ma ad esempio attraverso un miglioramento delle classi energetiche degli edifici e un'ottimizzazione della gestione dell'energia in modo che non ci siano sprechi. Ecco, quindi quando si sente a volte citare l'aspetto di adeguamento delle classi energetiche degli edifici come un elemento che va a penalizzare alcuni strati della società che possono trovarsi in difficoltà, da questo punto di vista bisogna anche invece capire che questo miglioramento delle classi energetiche porta a una riduzione dei consumi e, riducendo i consumi, un possibile adeguamento del benessere, delle risorse che genera l'energia per tutti. Quindi anche da questo punto di vista bisogna riuscire attraverso le nostre iniziative a far capire come anche nelle città, anche nelle amministrazioni pubbliche, l'aspetto della riduzione dei consumi energetica e dell'efficienza energetica degli edifici è un aspetto primario e che, ripeto ancora, è urgente. Se noi non riusciamo a creare questo senso di urgenza, quindi con delle scadenze non a 10 anni, ma a 1 mese, a 10 mesi, a 2 anni, ma che devono essere velocemente percepite e raggiungibili, dal mio punto di vista si continuerà a rallentare, a non avere quello piglio, quella spinta che ci vuole per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Grazie Marco. Grazie. Bene, chiudiamo questo tavolo, ma invito per la chiusura di tutto questo tavolo città-università il rettore Roberto Di Lenarda, che è il rettore dell'Università di Trieste, ma che è qui come delegato CRUI per i rapporti CNUP-CNUD, che se ho capito bene è la Conferenza Nazionale Università Delegati per la Disabilità, è giusto? E secondo è invece Conferenza dei Delegati dei Rettori per i Poli Penitenziari. Bene, corretto, prego. Avevo il compito di portare di nuovo anche in questo tavolo il saluto della Presidente, quindi istituzionalmente non posso che complimentarmi per tutti gli interventi, per tutto il lavoro, per tutte le grandi iniziative che sono messe in atto. Tolgo il cappello del Presidente della CRUI e dico qualcosa di cui mi prendo in parte la responsabilità, no, prendo totalmente la responsabilità. Credo che, e lo dico da persona assolutamente convinta, che stiamo andando in una direzione totalmente insostenibile, ci stiamo facendo del male da soli, stiamo portando il nostro pianeta in una situazione di insostenibilità. Detto questo, però, credo che realisticamente dobbiamo avere chiaro, non è un gioco di parole, ma qual è la sostenibilità del percorso che ci porta alla sostenibilità. Perché se non abbiamo questo approccio realistico rischiamo di sognare, e lo dico con tutto rispetto, l'ho detto all'inizio e sono adorante nei confronti di tutto quello che state facendo, ma se non facciamo questo rischiamo di non raggiungere i risultati di cui abbiamo drammatico bisogno. Alcuni aspetti, non parlo di prevenzione primaria o secondaria, mi permetto di dissentire profondamente da quanto è stato detto prima, e lo dico soprattutto alle signore, lo screening mammografico per diagnosi precoce del carcinoma della mammella è prevenzione ed è prevenzione secondaria, per cui usiamo bene anche i termini, se non diamo delle informazioni sbagliate. Se noi per cercare di raggiungere l'obiettivo utilizziamo terminologie sbagliate perdiamo credibilità anche nel nostro messaggio. Dicevo, il 50% delle università a 3 anni ad oggi possiamo prevedere che sarà tecnicamente in default. Cioè noi siamo in una situazione economica delle università che in questo momento, con questo livello di finanziamento
che non potrà che peggiorare, perché con la fine dei fondi del PNRR e dello Stato, delle condizioni economiche del nostro Stato, non potrà che diminuire. Questo vuol dire che ad oggi, solo con l'aumento degli stipendi, si stima che il 50% delle università fra 3 anni saranno in default, non potranno più assumere. È chiaro che questo è un elemento di sistema che noi non possiamo non tenere in considerazione. Ma dico anche altre cose banali. Sarà per la mia incapacità di rettore e incapacità del mio Ateneo. Oggi noi un'opera pubblica, quando va bene, stiamo 10 anni a completarla, da quando la immaginiamo, a quando facciamo il primo piano di fattibilità, a quando ci viene approvato, a quando abbiamo l'operazione e a quando lo consegniamo. Non stiamo meno di 10 anni. In un momento in cui dobbiamo parlare di cose che dobbiamo fare a 6 mesi, questo è drammatico. Ma aggiungo una cosa, noi siamo stati 4 anni per avere l'autorizzazione a sostituire i serramenti di un edificio, serramenti di 40 anni fa, in cui l'aumento del consumo per colpa di quegli edifici penso si possa ridurre del 40%. Allora, va bene tutto, ma noi ci confrontiamo con una situazione che deve essere tutta orientata verso questa cosa. Abbiamo bisogno di una semplificazione normativa che non vuol dire mancanza di responsabilità, anzi, secondo me bisogna dare più autonomia ed essere più duri nel penalizzare chi fa le cose male, chi fa le cose rubando, chi fa le cose in modo inefficiente. Siamo sicuri poi che, e di nuovo non vuol dire che non dobbiamo farlo, ma siamo sicuri che la nostra capacità di educare fra le persone sia efficienti. Negli ultimi 25 anni la nostra capacità di ridurre la percentuale di giovani che inizia a fumare è stata pari a 0. Fumava il 26% dei ragazzi 30 anni fa, fuma il 24% oggi. È uno zoccolo duro, però è un quarto dei ragazzi. Le telefonate delle persone il primo giorno di caldo in cui il condizionamento non è immediatamente acceso, ma la temperatura arriva a 25 gradi invece che a 24 o a 17 invece che a 18, noi le sentiamo quotidianamente. La percentuale di macchine guidate da una persona che arriva in università, secondo me sono l'80% e non sono solo vecchi come me, sono anche i giovani. Allora, questo non vuol dire nulla sul fatto che che la direzione non è giusta, però dobbiamo pensare. E ultima, questa è veramente una clamorosa provocazione, no, prima una cosa seria, poi una provocazione forse scema. Se posso dare un consiglio, anche sulla base della nostra esperienza, io ho un delegato per la sostenibilità con cui lavoro benissimo, si impegna, oggi non c'è perché non stava bene, ma ci segue. Spesso all'interno dell'università si conosce poco delle attività di coloro che si occupano di sostenibilità. Questo è un salto, è un gap che dobbiamo, tutti noi, io per primo me ne prendo la responsabilità, su cui dobbiamo agire, perché la comunità non sempre sa tutto quello che potenzialmente possiamo fare. Ultima cosa, ripeto, mezza battuta, ma stiamo attenti che il modo migliore per ridurre l'inquinamento da mobilità sono le università telematiche. Le università telematiche, che vuol dire la morte di tutti noi. Buon lavoro e grazie. Bene, grazie Rettore per i saluti, grazie a tutti i partecipanti al tavolo, sia la prima sessione che la seconda sessione, e grazie a tutti i partecipanti dei gruppi di lavoro che l'hanno reso possibile. Passo il cono alla seconda sessione, che è un focus su impatto sociale della sostenibilità, che coordinerà il collega Carmine Trecroce. Prego Carmine. Grazie Matteo, buona serata a tutti anche da parte mia, e invito rapidamente i partecipanti non al primo ma al secondo panel di questa tavola rotonda. Per ragioni organizzative siamo costretti, fra virgolette, a fare questa inversione di ordine, quindi invito Fulvio Esposito ad accomodarsi al tavolo, Elisa Giacosa, Riccardo Pietrabissa, prego, Andrea Romanino e Pierandrea Serra. Presenterò poi le affiliazioni di ciascuno dei nostri relatori nell'ordine. Volevo solo fare una veloce premessa mentre loro si accomodano. Come avete visto dal programma, questa seconda tavola rotonda è dedicata all'impatto sociale delle università ed è divisa in 2 panel. Questo
primo panel è animato da referenti, espressione di realtà associative, di collaborazione tra il mondo della ricerca, della formazione e la società. Quindi ascolteremo la voce di queste importanti personalità per fare il punto sulla situazione sulla situazione sociale delle nostre comunità, dei nostri territori. Abbiamo ascoltato nella precedente tavola rotonda il termometro della situazione in merito all'impatto delle università sulle città, in particolare con riferimento al tema della decarbonizzazione, dell'impatto ambientale. Ora ci concentreremo invece sulle altre dimensioni della sostenibilità e partendo da un'attenzione particolare dedicata alla salute, al benessere, all'equità sociale intergenerazionale e allo sviluppo economico, chiederemo ai nostri relatori, a quelli del primo panel e poi ai rappresentanti delle sottoreti nel secondo panel, di esprimere più che un resoconto delle proprie esperienze, che sono tutte ricchissime e apprezzabilissime, di esprimere con un piccolo passo in avanti in senso incrementale, in senso differenziale direi, il loro giudizio critico su cosa le loro realtà, in collaborazione con le università, con altre agenzie formative, con gli enti locali, con le autorità pubbliche, con le imprese e le associazioni, cosa possiamo suggerire alle autorità nazionali e locali per migliorare la situazione sociale, economica delle nostre comunità e dei nostri territori, in relazione ovviamente agli ambiti di attività delle vostre realtà. Comincerei da Patrizio Bianchi, che non avevo annunciato perché è collegato a distanza. Salutiamo e ringraziamo tutti. Qui interviene, ha tanti cappelli, tante giacche, tante esperienze da raccontarci, ma ahimè è costretto ai 4 minuti che il moderatore rigidissimo assegnerà a tutti. Qui è nella veste di coordinatore della rete delle cattedre UNESCO italiane. Sono molto contento di darvi la parola, anche perché il mio rettore, che ci onora della sua presenza qui questa sera, è una cattedra UNESCO, fra le altre cose. Va bene. Prego. Grazie tantissimo e scusatemi se non sono lì. Vedo al tavolo dei carissimi amici che saluto con grande piacere e grande gioia, così come saluto il sindaco di Udine, saluto tanti rettori con cui abbiamo condiviso tanta parte delle nostre storie. Io qui parlo come cattedra UNESCO. L'UNESCO è il pezzo delle Nazioni Unite, come voi sapete, che si occupa di educazione, cultura, scienza, e alla fine degli anni 90 ha deciso di costituire una rete di cattedre UNESCO che sono date alle singole persone, ma sono radicate nelle università. E noi in Italia ne abbiamo un 45, io ne sono il coordinatore, e stiamo lavorando molto, non solo fra di noi, ma anche con le università di diverse parti del mondo. Stiamo avviando un forte lavoro con l'Africa, proprio per stabilire come sia necessario partire dalle università, dall'educazione e dalla ricerca. Fatemi fare un pensiero a una cosa che ho vissuto io stesso. Dopo la famosa storia dei 17 SDGs che abbiamo discusso e che stanno alla base della nostra riflessione sulla sostenibilità, alle Nazioni Unite, nell'Assemblea Generale sia del 21 che del 22 a cui ho potuto partecipare, in realtà noi abbiamo lavorato molto, siamo arrivati alla presentazione di un documento che si chiamava Reforming Education to Change the World. L'idea che è necessario intervenire cambiando l'educazione se vogliamo cambiare il mondo. Io credo che questa frase non sia mai stata tanto vera come in questo momento, e molte delle riflessioni che sono state fatte oggi lo dimostrano. Innanzitutto questa idea di una responsabilità civile dell'educazione, di tutta l'educazione, permettetemi, dall'asilo fino alla formazione permanente. Una delle prime cose che dobbiamo fare, che mi sento di suggerire, è ricucire
verticalmente i diversi livelli educativi, bisogna ricucirli, perché l'università è sicuramente il perno, perché è il modo in cui si incrocia la ricerca e la formazione. L'università non è un luogo in cui si ripetono le cose già viste e già fatte, ma è il luogo in cui la nostra ricerca diventa lo spostare più in là la barriera della conoscenza. Però bisogna legarlo con la formazione permanente e bisogna legarlo con tutto quello che c'è sotto. Sotto c'è un mondo che va, dicevo, dagli asili nido. Io ho lavorato molto sugli asili nido, e però è tutta una scuola che in questi anni, soprattutto nella scuola primaria, è cambiata molto. Ha ragione chi parlava prima, che diceva che la cultura si fa nella scuola di base, ed è una scuola di base che ha superato finalmente questa maledetta storia delle griglie disciplinari a oggi essere il nostro punto di diamante del nostro sistema educativo. Il vero problema per i nostri ragazzi è quando vanno alle medie, quando ritrovano le famose 13 materie. Allora noi come Rete delle Cattedre dell'UNESCO abbiamo lavorato molto su questo concetto di transdisciplinarietà, che non è sapere di tutto un po', ma è avere metodo. Allora mi viene in mente che proprio l'UNESCO alla fine degli anni 90, metà degli anni 90, domandò a Jacques Delors e a Edgar Morin che cosa dovesse essere l'educazione del mondo futuro, e loro dicevano che l'educazione deve essere una parte learning, cioè una cosa continua, poi doveva essere il learning to learn, molti metodi, noi non insegniamo abbastanza metodi nelle nostre scuole, neanche nelle nostre università, soprattutto i metodi delle altre discipline. Il learning to do, l'idea che le mani non sono un accessorio e non si riducono soltanto al dito indice. Il learning to be, la cosa più complicata, imparare a vivere in un contesto in cui non solo siamo diversi, ma il concetto di eguaglianza non è quello di uniformarci tutti, ma è quello di avere l'uguale diritto a essere diversi. E infine il learning to live together. Io credo che nei diversi livelli educativi noi dobbiamo mantenere questi 4 principi fortissimi. E non so se le nostre università con migliaia di studenti in realtà sono in grado di avere coscienza che il lavoro principale da fare è living together. E se non si fa l'università, che per definizione, per dizione propria è universitas, diventa difficile poi immaginare che altri livelli lo possono fare. Quindi il primo livello è legare di più tutti i livelli verticali di educazione. Il secondo tema è quello della connessione orizzontale, trasversale, fra università ed altri elementi. Noi in Italia abbiamo pochi casi, ad esempio, di sviluppo di imprese da università, non perché non siamo capaci di fare innovazione, ma perché, ad esempio, abbiamo una connessione molto scarsa con i mercati finanziari, e forse i mercati finanziari europei, che continuano a essere nazionali, non sono più adeguati alla bisogno. Resta un minuto. Un minuto, concludo subito. Il terzo punto ovviamente è l'Europa. Parlarne il giorno dopo di quello che abbiamo visto ieri sembra quasi una provocazione, però ieri abbiamo visto il rifiuto dei 3 principi base: l'europeismo, l'ambientalismo e la solidarietà. Io credo che noi dobbiamo rilanciarli tutti e ce ne dobbiamo assumere piena responsabilità. Noi come cattedra dell'UNESCO in questi 3 principi ci siamo e siamo convinti che questi siano il vero elemento della sostenibilità sociale di ogni azione che noi come università responsabilmente dobbiamo fare. Grazie. Grazie davvero Patrizio Bianchi. Io mi scuso, ma fra un po' devo andare. No, grazie. Aggiungo anche per legarci al prossimo intervento, ricordo, giochiamo in casa, proveniamo da esperienze universitarie, ci battiamo, passiamo molto tempo in università, e il nostro paese ha un tasso di laureati nella fascia tra 25 e 34 anni del 30,6%, è il secondo più basso nell'Unione Europea ed è a svariate leghe di distanza dai paesi d'Europa con cui normalmente ci confrontiamo, Germania, Francia, Spagna, praticamente irraggiungibile. Ecco, credo che non si discuta mai abbastanza di questa dimensione. Come diceva Patrizio Bianchi, l'istruzione e l'educazione
il veicolo principale, l'autostrada principale per il miglioramento, l'attenuazione delle diseguaglianze anche intergenerazionali oltre che sociali. Credo non si discuta mai abbastanza di come le università, ovviamente insieme al resto della società e alle autorità responsabili, possano migliorare questo dato che è a mio avviso davvero devastante. Allora, Fulvio Esposito è qui nella veste di esperto del Forum Disuguaglianze e Diversità, ma anche come esperto dell'OCSE, terza missione, quindi lo invito caldamente a prendere la parola, anche in questo caso a suggerirci, sulla base della propria esperienza, dei meccanismi, delle buone pratiche che possono accelerare il raggiungimento, l'avvicinamento degli obiettivi di cui stiamo parlando. Prego. Grazie e buonasera a tutte e a tutti. Io in realtà faccio riferimento a una cosa abbastanza precisa, un progetto del quale credo alcuni sicuramente, perché vedo dei colleghi che hanno partecipato e delle colleghe, un progetto che si chiama Itacon, che si è svolto nel biennio 22-23, che è stato un progetto del Ministero dell'Università e della Ricerca, su impulso della Direzione Generale Reform della Commissione Europea e con l'assistenza tecnica dell'OCSE. Il progetto ha coinvolto tutte le università statali, quindi ne dovreste avere sentito parlare. Se non ne avete sentito parlare è colpa dei vostri delegati o delegate alla cosiddetta, no, non lo dico, no. Il progetto si è svolto attraverso interviste a distanza e 3 workshop in presenza e ci ha consentito di riflettere tutti insieme su quello che le università hanno fatto, stanno facendo o pensano di fare nell'ambito del processo di scambio di conoscenza e collaborazione con la società. Lo so che di solito si chiama in un altro modo, ma io lo chiamo così. Un elemento non secondario di questa riflessione è legato al ruolo crescente che il Ministero, anche su sollecitazione proprio del nostro Forum Disuguaglianze e Diversità, ha attribuito a queste attività di rapporto università-società, non di trasferimento, di rapporto, all'interno dell'esercizio di valutazione della qualità della ricerca, la mitica VQR. Su questo c'è stato un cambio di passo, anzi direi un vero e proprio cambio di paradigma. Da un lato l'orizzonte di queste attività si è allargato dal tradizionale trasferimento tecnologico alle attività di condivisione e valorizzazione delle conoscenze, intese, come scrive proprio l'ANVUR nel bando per la VQR 2020-2024, come i processi collaborativi con cui si crea valore scientifico, economico e sociale, collegando aree, saperi e settori diversi e trasformando i dati, le competenze tecniche e i risultati della ricerca in prodotti, servizi, soluzioni e politiche, come diceva Patrizio Bianchi, che generano benefici alla società. Dall'altro lato, il cambio di paradigma si registra anche nell'enfasi che nell'ambito della VQR viene posta sull'impatto di queste attività. Quindi proprio sul fatto che, come dice il titolo del nostro panel, gli impegni per l'equità e il benessere delle comunità si traducano in progressi tangibili e non ci si limiti a contare il numero degli interventi che facciamo, come lo sapete tutti abbiamo dovuto fare anche in queste settimane nei rapporti della famosa programmazione triennale, in cui ci chiedono: diteci quante ne avete fatto, cosa avete fatto ci interessa poco, diteci quante ne avete fatto. Ecco perché nelle conclusioni di questo progetto, e arrivo al punto, cioè ai meccanismi innovativi,
E nel rapporto finale del progetto si sollecita il Ministero a un ulteriore sforzo che conduca a un set di linee guida unico, che valga per tutte le attività che facciamo, che valga per la VQR, che valga per la programmazione triennale, che valga per l'AVA, che valga per tutto. Queste linee guida, un insieme, un pannello solo di linee guida che siano almeno coerenti fra loro. A noi tutti però, cioè al Ministero e alle università, si chiede, in coerenza con gli impegni che abbiamo assunto con la firma dell'Agreement for Reforming Research Assessment, che queste attività cessino di essere considerate terziarie o accessorie. Spero che abbiate notato che non ho mai nominato la terza missione. Questa sarà l'unica volta che la nomino, l'unica e l'ultima. Queste attività devono diventare il core business delle nostre università. In questo modo le università, attraverso le proprie attività di ricerca e formazione, potranno contribuire in maniera significativa e concreta alla realizzazione di quei principi di giustizia sociale e ambientale che sono sottesi agli obiettivi dell'Agenda 2030. Un 2030 che è dietro l'angolo, ma rispetto al quale, come hanno detto Patrizia Lombardi, Enrico Giovannini, Alessia, noi siamo drammaticamente in ritardo e quindi bisogna, come hanno detto quasi tutti, accelerare. Grazie. Grazie Fulvio Esposito. La formula avviata da Patrizia stamattina, questo pomeriggio, sull'accelerazione è sempre più condivisa. Elisa Giacosa, coordinatrice del gruppo di lavoro Terza Missione, Commissione Ricerca della CRUI. Grazie, Prego. Buongiorno a tutte e tutti, anch'io mi riallaccerò al progetto Itacon perché di fatto il dialogo con il territorio rientra inevitabilmente tra gli obiettivi strategici dell'Ateneo e proprio su questo versante tra le aree prioritarie di intervento il progetto Itacon fa riferimento alla necessità da parte del Ministero di creare delle linee guida per la scrittura di questi piani strategici che contemplino anche le attività di valorizzazione della conoscenza, ma anche un panel di indicatori utili per verificare nel durante i risultati. Allo stesso tempo anche il modello AVA3 suggerisce agli atenei di avere una visione complessiva della qualità della didattica, ricerca e terza missione ed effettivamente dal modello emerge questa sinergia necessaria tra le attività. All'interno della Commissione Ricerca CRUI nel 2022 è stato costituito questo gruppo di lavoro chiamato Terza Missione, il più possibile rappresentativo degli atenei, che tra le diverse attività si sta occupando di impatto e definizione di metriche di impatto. Più di recente, sempre all'interno della Commissione Ricerca CRUI, è stata costituita una commissione più ristretta, presieduta dal Rettore Pietro Vissa, che ha l'obiettivo di vedere in questa commissione una rappresentatività di questo gruppo di lavoro Terza Missione che ho citato, ma anche di Netval, di Apenet e di Russo, proprio con l'ottica di non dispendere buone pratiche e creare sinergia. È importante misurare l'impatto? Assolutamente sì, dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Perché? Perché questo non fa altro che integrare l'impatto scientifico all'interno della nostra comunità accademica, ma anche, concedetemelo, rendere più tangibile l'operato degli atenei agli occhi della comunità. Ci riferivamo prima al progetto Itacon che invoglia lo studio e la sperimentazione di modelli e strumenti basati sul monitoraggio, l'autovalutazione, la valutazione, insomma tutti i principi cari alla qualità, al sistema di assicurazione e qualità degli atenei, ma vorrei fare riferimento a due fondamentali importanti. Il primo, non dobbiamo pensare alla misurazione dell'impatto soltanto a posteriori. Perché? Perché la rendicontazione è utile sì, ma non è sufficiente.
Anzi, la misurazione dell'impatto deve avvenire anche in un'ottica di monitoraggio, perché in questo modo avremmo poi il tempo eventualmente di porre in essere delle azioni correttive. Progettare e quindi eventualmente. riprogettare, o addirittura anche stimolare nuove idee. Il secondo aspetto, sicuramente molto importante, è anche quello dell'orizzonte temporale, facendo debitamente attenzione a non confondere quello che è il risultato di breve periodo da quello che invece è l'impatto medio-lungo. Ma più che, io oggi non volevo fare esempi di indicatori innovativi, ma volevo riferirmi a un approccio. Quale può essere un approccio virtuoso per gli atenei? Sostanzialmente quello di immaginare a una VQR continua, quindi noi non dobbiamo pensare allo scambio con il territorio perché c'è l'esercizio di valutazione, che si chiami VQR, che si chiami EVA3, ma dobbiamo farlo perché è il dovere dei nostri atenei ed è una logica di scambio continuo con il territorio. Pertanto può essere un approccio sicuramente virtuoso, quello anche suggerito dalla teoria del cambiamento, che suggerisce l'impiego di un approccio causale, quindi riflettere partendo da quelle che sono le risorse alle attività, l'attività ai risultati e soprattutto agli approcci. Ma per essere ancora più concreti bisognerebbe riuscire ad avere la forza, quindi possedere risorse finanziarie, risorse umane, per fare formazione all'interno dei nostri atenei, per fare accompagnamento, per fare mentoring, perché poi di fatto i casi studio sono l'uno diverso dall'altro. Quindi all'interno di una famiglia di panel di indicatori bisognerebbe riuscire per ciascun caso di studio a individuare quelli che sono gli indicatori più rappresentativi. Ma naturalmente per fare questo, come si diceva, servono risorse dedicate ai fini proprio dell'FFO alla ex terza missione, che adesso si chiama valorizzazione delle conoscenze, ma anche alla cultura all'interno degli atenei per questa valorizzazione. Concludo lasciando ancora un messaggio: non basta avere un approccio con il territorio, ma è importante anche comunicarlo all'interno dei nostri atenei, perché spesso e volentieri noi siamo tanti e non tutti sanno quello che il collega della scrivania accanto sta facendo, ma soprattutto comunicarlo alla comunità, quindi attraverso una serie di strumenti, ce ne sono tantissimi, il sito di Ateneo, gli eventi di divulgazione. È importante che gli atenei rendano conto dell'impatto della propria attività, ma attraverso i casi studio che li hanno visti coinvolti mettano a disposizione naturalmente anche l'impatto che questi attori esterni hanno sul territorio, misurato proprio grazie alle capacità dell'ateneo attraverso le sue attività di ricerca e sviluppo. Grazie. Allora, l'impatto sociale e aggiungo impatto economico, crescita sostenibile dei territori, della comunità, del paese. Riccardo Pietrabissa, che ha bisogno davvero di poche presentazioni perché è uno degli amici storici della RUS e di tante altre reti che sono oggi qui presenti, è anche fondatore e passato presidente passato emerito, diciamo, di Netval. Qual è il tuo punto di vista critico su questi processi e come migliorare anche il senso, l'impatto del nostro lavoro? Dunque, grazie innanzitutto Carmine, quando pensavo a cosa dire oggi in 4 minuti, in effetti ho avuto un po' di difficoltà a selezionare e mi sono venute in mente due cose che dirò in sequenza. La prima, siccome parliamo dell'approccio, dell'impatto di queste azioni sulla società, diciamo che io considero che l'università sia uno degli ambienti più conservatori che esistano, no? Noi continuiamo a rappresentarci nella società con le nostre discipline e la società non capisce, no? Quando parliamo di sviluppo sostenibile la società capisce, ma qual è la disciplina, no? Ecco, allora, il fatto che noi abbiamo cominciato a occuparci collegialmente
fronte di una cosa che non ha una disciplina è un vero aspetto, secondo me, nuovo del mondo universitario. Non vedo molti altri esempi, perché tutti gli altri poi se non è una disciplina è un ambito, questa roba qui non c'è. E allora su questo mi faceva piacere ricordare che abbiamo fatto uno spin-off importante, che è un dottorato. Lo dico perché il dottorato è nato nella sua progettazione nel 2019 proprio a seguito dei magnifici incontri che si svolsero qui a Udine. È nato grazie a una spinta forte di Enrico Giovannini, è nato grazie alla forte collaborazione con la RUS, ben sappiamo, ma è nato perché forse per la prima volta, direi, le università italiane non si sono sentite in competizione, le discipline non si sono sentite in competizione e abbiamo provato a fare un progetto di carattere culturale, dove la scienza o il risultato scientifico è funzione della sua applicazione a un problema della società. Questa roba, devo dire, credo che sia ancora un aspetto molto nuovo, ma perché mi piace quest'idea? Attualmente sono 52 le università che partecipano, quindi un numero veramente elevatissimo, perché stiamo costruendo una comunità di persone che potrebbero domani essere fra i decisori, che perdono un po' il loro cappello di economista, ingegnere, giurista, ma diventano persone che tendono a un progetto per la società. Ecco, questa cosa credo che sia uno spin-off culturale, se volete, di un'università, in cui l'università prova a rigestirsi, a reinventarsi rispetto alla sua tradizionale essere conservatrice. Il secondo aspetto che stamattina venendo in treno guardavo, noi universitari, come sapete, abbiamo molta attenzione e critica nei confronti dei ranking, no? I ranking tutte le volte che arrivano, no? E nessuno è per le prime 100 e poi c'è quella che arriva a essere quest'anno 111esima, insomma numeri importanti, per cui siamo critici, ma misurano delle cose che non vanno bene, no? Cioè, i ranking ci fanno penare. Stamattina guardavo i ranking del Times Higher Education, che è uno dei due, diciamo, principali, nei quali nelle prime 10 università del mondo, che non vi sto a citare ma sono sempre le stesse, giocano una terza, poi salta sopra, ma sono sempre quelle. In queste, siccome il Times Higher Education fa anche l'Impact Ranking, che è un ranking basato sull'impegno nei confronti dei 17 SDGs. Di queste prime 10 non ce n'è neanche una nei primi 100 dell'Impact Ranking, perché l'unica che si certifica sull'Impact Ranking è l'MIT, che è fra la 100 e la 200esima posizione. Se voi andate a vedere lì invece l'Impact Ranking, cioè quanto le università lavorano e si impegnano e vengono misurati rispetto ai 17, scopriamo che nell'overall ranking, cioè mettendoli tutti insieme pesati, ci sono 2 italiane nelle prime 100, che sono Bologna al 23esimo posto e Polimì al 91esimo. Ma per esempio se guardiamo alcuni di questi, il quinto, il Gender Equality, in cui ci sono ben 6 università italiane nelle prime 100 del mondo, Bologna è al secondo posto. Lo dico perché siete qui, Brescia è la prima italiana nel Good Health and Wellbeing al 27esimo posto, ma ce ne sono ben 5 italiane. Allora, un'osservazione che io voglio fare, credo che questo impegno sia anche una documentazione che ai giornali interessa poco evidentemente rispetto alle prime 100 del mondo, ma che sia un impegno importante in cui le università in qualche modo documentano che ciò che fanno non è solo insegnare a diventare professionisti in questo paese o a trovare lavoro, ma insegnare la cultura del futuro, dove per futuro voglio dire che insomma quando mi viene detto che nel 2100 il PIL sarà 0, e questo non lo sapevo, mi dispiace tu me l'abbia detto Enrico perché non lo sapevo e ora sto peggio, perché nel 2100 io avrò dei nipoti ancora vivi, spero. Grazie. Grazie Riccardo. Beh, naturalmente non accadrà perché il nostro lavoro avrà un impatto. Beh, anche il contributo di tutti. Andrea Romanino è il direttore della Sissa e come sappiamo
un'agenzia scientifica, formativa, un'università un po' diciamo diversa dalle origini, almeno un po' diverse da quelle delle università generaliste, e il suo punto di vista è particolarmente interessante. Prego. Sì, allora io vorrei declinarlo in termini di impatto della comunicazione della scienza e della formazione in comunicazione della scienza, anche alla luce dell'esperienza maturata dall'ormai trentennale master in comunicazione della scienza della SISSA. Naturalmente nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità è importante avere gli strumenti, quindi un ventaglio quanto mai ampio di strumenti, ma è anche importante fare le scelte, la scelta di utilizzare gli strumenti, ma anche la scelta tra le varie opzioni che uno ha di fronte, che sono a volte mutuamente esclusive. E la scienza naturalmente ha un ruolo, la scienza, l'accademia, l'università ha un ruolo nel approntare degli strumenti sempre più vari e efficaci, tra la ricerca, il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione, ma anche un ruolo nelle scelte. Questo non significa necessariamente che la scienza debba fare politica, al contrario, ma il ruolo della scienza è legato alla sua capacità predittiva quantitativa. Se tu fai così, la conseguenza sarà quella, quindi se tu bruci una certa quantità di combustibile fossile, aumenterai l'anidride carbonica nell'atmosfera di un certo tot. Questo è il potere della scienza e questo permette di offrire tutti gli elementi per una scelta quanto mai informata, non solo ai decisori, ma agli individui nella vita di tutti i giorni, ma anche nel loro ruolo come soggetti politici. Quindi da questo punto di vista è essenziale nell'assolvere questo compito il ruolo della comunicazione della scienza e nella formazione della comunicazione della scienza, che è una competenza trasversale e non banale. Diciamo, in questo senso la comunicazione della scienza è uno strumento di democrazia, nel senso che mentre il ricercatore naturalmente ha un ruolo tecnico unico, poi nel processo decisionale democratico siamo tutti uguali per fortuna, e quindi è importante mettere tutti sullo stesso piano dal punto di vista di poter valutare le opzioni che abbiamo a nostra disposizione. E da questo punto di vista è importante non soltanto la comunicazione specifica sui temi della sostenibilità, ma tutto quel contesto di conoscenze che poi consentono a ogni individuo di formare opinioni proprie e fondate, e distinguere in particolare quelli che sono i risultati solidi e riproducibili della scienza da quelle che sono forme di influenza meno fondate e magari pure maliziose. E quindi da questo punto di vista naturalmente come dicevo, scienza come strumento di democrazia e formazione alla scelta consapevole, che si inquadra nel quadro più ampio dell'acquisizione di più ampie capacità civiche, proprio intese nel senso di promozione del ruolo attivo nella vita pubblica, del proprio ruolo come soggetti politici e del potenziale nel raggiungere la transizione sostenibile. In questo quadro bisogna tenere presente che i temi che riguardano la sostenibilità sono particolarmente complessi, sono caratterizzati da poliedricità, particolare interdisciplinarità. Paradossalmente è più facile parlare di opportunità di assunzione di un farmaco che è un problema unidimensionale, qual è la probabilità di deteriorare la salute se lo prendo o non lo prendo a causa degli effetti collaterali. Quando si parla di sostenibilità naturalmente bisogna bilanciare tutta una serie di variabili che sono inomogenee e in qualche modo difficili da stimare. E questa è la ragione per cui è importante una strategia comunicativa precisa, quindi bisogna capire cosa e come comunicare, quale parte del processo di ricerca, che è un processo complesso, deve raggiungere i decisori, l'opinione pubblica, come passare dal linguaggio scientifico, che è caratterizzato da una certa peculiarità e anche, se vogliamo, astruso, al linguaggio di tutti i giorni comprensibile a tutti. E da questo punto di vista è importante in qualche modo acquisire quindi queste competenze che non sono affatto banali, le competenze necessarie per trasferire la conoscenza al grande pubblico, la diffusione scientifica, sono più articolati di quelli che sono necessari in un contesto educativo per trasmettere la conoscenza a una classe formata da persone molto specifiche. E quindi per esempio presentare i dati
naturalmente è importante, ma questo va accompagnato da una narrazione più compiuta. I soli dati possono generare assuefazione e quindi disattenzione, e quindi è importante, come dicevo, acquisire queste competenze. Quindi cosa è necessario per una comunicazione efficace? Naturalmente ci sono tutta una serie di aspetti tecnici che vanno insegnati, quindi da qui l'importanza della formazione, ma qui mi voglio soffermare brevemente su aspetti molto generali, quindi l'importanza del rispetto del pubblico, quindi naturalmente non occorre dirlo, una comunicazione che non abbia pregiudizi o stereotipi, ma in particolare anche l'evitare la vocazione paternalistica che ha in genere la scienza, se non addirittura la tentazione di salire in cattedra, che naturalmente è comprensibile da parte di chi ha speso una vita a studiare un certo problema, ma come sappiamo manca poi l'aspetto empatico, che nella comunicazione è fondamentale. Come sappiamo tutti, conta molto più l'aspetto emotivo, ha molto più forza dell'aspetto razionale. Quindi da questo punto di vista è importante questo aspetto, in particolare nel raggiungere le fasce meno sensibili, che spesso non sono raggiunte dalla comunicazione scientifica tradizionale, proprio perché questa ha spesso il difetto di predicare ai convertiti, come si dice. Allora bisogna tenere presente che il modo in cui gli individui si rapportano con la scienza non dipende soltanto dal contesto di conoscenze personali, ma da tutta una serie di fattori, quindi il contesto comunicativo, i valori culturali, l'appartenenza politica, gli interessi economici, la fiducia che una persona può avere nel ricercatore o nelle istituzioni, quanto un certo risultato scientifico metta a repentaglio la propria identità personale e sociale. Quindi per tutti questi motivi è importante, chiudo, una comunicazione scientifica che coinvolga l'opinione pubblica, che coinvolga il pubblico, che lo metta in relazione con il ricercatore, che gli permetta di offrire un riscontro e che gli permetta di assumere la prospettiva del ricercatore. Bene, grazie, decisamente interessante per molti di noi che esercitano anche sforzi, appunto, come si diceva prima, di divulgazione, di trasmissione del sapere, della conoscenza della scienza nel territorio. Chiudiamo questo primo panel con Pierandrea Serra, che è collegato a distanza ed è vicepresidente di Apenet. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto l'Università di Udine, RUS e CRUI per l'invito che ha fatto ad Apenet, e porto i saluti di Giulia Carluccio, la Presidente di Apenet. Apenet è la rete degli atenei dei centri di ricerca per il public engagement. Ad oggi è costituita da più di 50 atenei e centri di ricerca, ed ha come obiettivo quello di promuovere il public engagement come strumento di co-creazione della conoscenza con beneficiari sociali che generino insieme alle università, ovviamente, e ai centri di ricerca un impatto ovviamente multidimensionale, dimensione economica, culturale, sociale, ma anche sulle policy. Quando Apenet ha proposto una traduzione italiana del concetto di public engagement, in realtà alla fine siamo rimasti col termine anglosassone, perché in realtà probabilmente il termine public engagement racchiude quella co-creazione di conoscenza in cui due partner, università e beneficiari esterni nei contesti di riferimento, quelli che chiamiamo i territori, deve essere assolutamente paritetica, ovvero un riconoscimento di quella che è la conoscenza esterna anche al mondo dell'università. Questo finalizzato a creare un impatto soprattutto in quelle realtà sociali in cui si promuove un'equità sociale, una sostenibilità, una giustizia sociale. E questo è un processo in realtà molto complesso, e soprattutto l'obiettivo finale di Apenet è quello di creare questa sorta di dimensione all'interno dei ricercatori del futuro che utilizzino questo strumento in realtà come un normale strumento per, non chiamiamolo trasferimento, ma per quella che è la collaborazione, come piace al rettore Pietrabissa, ma anche molto anche a noi, che questa dimensione
trasferimento, ma collaborazione e ex terza missione, diciamo. Quindi questo un po' è l'anima di Apenet, però ultimamente insieme ad altre reti ci siamo anche resi conto che in realtà insieme a RUS ad esempio, ma anche al Forum Disuguaglianze e altre realtà stiamo appoggiando moltissimo un po' il progetto Itacon, che ci sembra nell'orizzonte nazionale un qualcosa di veramente molto molto valido e che a nostro parere meriti un accoglimento da parte del MUR e degli Atenei. Allo stesso modo, oltre che l'avvio di questo processo di riforme, a nostro parere è molto importante anche un coordinamento tra reti che hanno finalità comuni, quelle che abbiamo citato prima, ma ce ne sono ovviamente tante altre. Chiaramente a noi interessa molto anche il ruolo dei beneficiari, che come già vedete già nel concetto di public engagement devono essere portati all'interno sin dall'inizio di un progetto di co-creazione e magari anche portati all'interno del processo di valutazione di quelle che sono le azioni degli Atenei sul territorio. Non solo i beneficiari, perché c'è anche un impatto interno agli Atenei, ne avete già parlato ampiamente, sui processi, ma anche una partecipazione interna, ad esempio l'accessibilità a questi processi da parte degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario. Ma come farli? Come realizzare un po' queste realtà? Innanzitutto iniziando per esempio con una piattaforma nazionale. Sia RUS che Apenet hanno dei gruppi di lavoro, hanno già delle piattaforme, magari iniziare, come ampiamente discusso già con Patrizia Lombardi, che saluto e ringrazio, ovviamente, mettere insieme l'esperienza dell'osservatorio del barometro di Apenet con quelli che sono anche la realtà a RUS. Per cui i progetti sono tanti e anche la promozione di tutta una serie di incontri col forum, con Fulvio e con altri amici ci vedremo a Sassari la prossima settimana per promuovere un altro incontro in cui le reti si ritrovano e parlando dei casi appunto si pongono l'obiettivo di far emergere un po' quelle realtà, queste buone pratiche che adesso l'Ambur si accinge anche a pubblicare per quanto riguarda anche l'ultima VQR. Vi ringrazio ancora e buon lavoro. Grazie anche per la sintesi. Bene, allora ringrazio i partecipanti al primo panel, invito a questo punto i partecipanti al secondo panel che verrà animato dalle sottoreti RUS, quindi si gioca in casa e in particolare dalle sottoreti regionali, come Patrizia ricordava nel suo intervento. Nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo si sono costituite una serie di articolazioni territoriali regionali della RUS che hanno, potete già avvicinarvi, ecco Carmen Aina, eccola, Furio Cascetta, Maurizio Cellura, Sicilia, Isabella Pisano per la Puglia, Marco Raugi che abbiamo già visto, Elena Semenzin per il Veneto e Michela Venditti. Prego. Allora, come dicevo, si sono a oggi costituite le sottoreti che avete sentito, più la sottorete lombarda che rappresento, e esattamente come per il primo panel, la domanda che pongo ai nostri cari colleghi e amici è diciamo una sfida a guardare avanti, a fare un passo oltre le tante piccole, grandi esperienze che hanno già accumulato come coordinatori, come rappresentanti o semplici delegati RUS in collaborazione con i colleghi delle rispettive regioni. E quindi tornando sul tema dell'impatto delle università sui territori, sulle comunità dal punto di vista economico e sociale, basta scorrere gli ultimi rapporti ASVIS, Istat, per non citare la statistica ONU già ricordata da Patrizia nel proprio intervento,
siamo molto distanti dal raggiungimento anche solo da un avvicinamento parziale degli obiettivi dell'Agenda 2030. Chiaramente non è compito delle sole università percorrere in termini più incisivi questa sfida, però noi abbiamo un ruolo da svolgere, quindi vi chiedo a turno di dare sulla base delle vostre esperienze 2 o 3 indicazioni molto concrete che all'interno delle università noi potremmo percorrere, potremmo applicare da qui in avanti per scatenare trasformazioni e processi in grado di accelerare l'impatto sulle comunità e sui territori. Partiamo in ordine di programma, quindi Carmen per il Piemonte, prego. Grazie a tutti, grazie per l'invito e grazie anche per tutti i relatori precedenti, perché di fatto sono praticamente le tematiche sono state già ampiamente trattate. Secondo me l'aspetto importante è segnalare che il sistema universitario sicuramente fa impatto sociale da sempre. Il ruolo dell'istruzione e dell'educazione è importantissimo per riuscire a promuovere qualsiasi forma di cambiamento, riconoscerlo, e forse anche le istituzioni dovrebbero riconoscerlo in maniera un po' più incisiva, perché se andate a guardare qualsiasi studio, la nascita dei nuovi atenei, quelli di più recente formazione, che sono stati quelli più di diffusione territoriale, che hanno coperto delle aree dove non erano presenti, hanno avuto ovviamente attraverso l'accumulazione di capitale umano un aumento e un'accelerazione della crescita economica di quei territori, cambiando completamente tutta la loro struttura. Quindi quello è stato già un bel esperimento. Io poi volevo, oltre a ringraziare l'invito al rettore dell'Università di Udine, alla presidente della CRUI, ma soprattutto Patrizia Lombardi, perché 5 anni fa venivo qui a questo convegno e venivamo incitati a partecipare a questa rete, e io credo che già una forma di innovazione sia stata la rete. La RUS ha dato la possibilità quindi di mettere al centro e di capire che per poter promuovere lo sviluppo sostenibile era fondamentale partire dagli atenei, e quello è stato il primo importante passo per far maturare internamente gli atenei la consapevolezza. Successivamente la creazione di tutti questi gruppi di lavoro ha consentito, in un sistema paese che sempre viaggia a più velocità, anche gli atenei che erano meno attrezzati, meno preparati, a incominciare a discutere sulla possibilità di trattare queste tematiche, di poter fare la differenza internamente. Quindi tutte le buone pratiche che escono dai gruppi di lavoro consentono veramente a chi è un po' più indietro di poter colmare quel gap e accelerare verso quella forma di transizione. Tutti gli atenei hanno già raggiunto in qualsiasi ambito, credo, dalla didattica alla ricerca e anche nel public engagement, l'importanza e la rilevanza della sostenibilità, riformulando piani di studio, cercando di promuovere a vario titolo la transdisciplinarità, nuove forme di figure professionali, l'importanza di agire sui territori nell'attività che dicevamo prima di upskilling, reskilling, fare consulenza, interazione. Quindi la cosa importante è che noi dobbiamo fare, secondo me, come atenei, sicuramente siamo un hub, un centro di saperi che possiamo veramente spingere questo cambiamento, raggiungere la transizione ecologica, lo sviluppo sostenibile, se riusciamo a promuovere non me ne voglia il professor Giovannini, veramente un approccio sistemico, rubo un po' le sue parole, perché per comprendere e influenzare veramente le società dobbiamo cambiare tutti i paradigmi. La RUS in questo ci ha dato una forte spinta. Le sottoreti regionali consentono poi di muoversi come sistema universitario, dove il sistema universitario non si muove più su solo i territori dove già incide e collabora, ma come realtà su un territorio molto più ampio che quello regionale. Io faccio l'esempio del Piemonte, abbiamo appunto 2 atenei nell'area metropolitana, poi c'è il Piemonte orientale che è tripolare su delle sedi appunto Novara, Vercelli, Alessandra, Scienze Gastronomiche a Pollenzo, e riusciamo in questo modo nel dialogo a condividere. Come nasce però tutto questo per dare una risposta per come riusciamo a sistematizzare e portare questo cambiamento? L'aspetto importante, e l'ha detto anche all'inizio più persone, ma anche Patrizia, dobbiamo cambiare gli incentivi. Io lo dico da economista, cioè purtroppo dobbiamo fare in modo che ci sia convergenza tra l'interesse individuale,
dei docenti, perché alla fine la carriera la facciamo dentro la singola disciplina. Se pubblichi non conta nulla la didattica, qualcosina il public engagement per fare magari carriera interna se viene valorizzata, mentre dall'altra parte vogliamo promuovere, e le imprese in questo ci danno veramente segnali nel territorio, che devi accelerare in questa logica di transdisciplinarità e collaborazione, per cui gli incentivi devono cambiare. Secondo me questo è l'aspetto importante, in cui l'interesse della collettività venga messo al centro rispetto a quello del singolo, e quindi gli incentivi devono andare nella direzione che si promuova la terza missione o la quarta missione come prima missione degli Atenei, e in quel modo, cambiando queste leve, a quel punto anche la comunità diventerà molto più ampia e quell'accelerazione, quel ritardo che abbiamo, secondo me arriverà molto più facilmente. Questo è come devono essere ripensati secondo me gli Atenei, per riuscire a creare una comunità, un sistema dove cooperazione invece che competizione venga messo al centro. Grazie. Grazie Carmen, concordo assolutamente. La questione degli incentivi sia nazionali, quindi di sistema, ma anche locali, decisi dai singoli atenei, è cruciale. Furio Cascetta, Campania, prego. Allora, buonasera a tutti, un ringraziamento doveroso sentito all'Università Padrone di Casa, alla RUS che ha organizzato questa bella giornata, mezza giornata intensa, che ne seguirà un'altra domani ancora altrettanto intensa. Grazie alla CRUI, grazie a tutti voi che siete qui a quest'ora. Innanzitutto mi presento un po' meglio per chi non mi conosce, sono Furio Cascetta, sono il prorettore alla sostenibilità dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ho il ruolo di coordinatore della sottorete regionale Campania. Il mio contributo di testimonianza è qual è la ricetta per lavorare meglio con il territorio, con tutto quello che ci circonda. La parola è fare rete, molto banalmente. La vera novità è che la sottorete, che è una rete, insomma adesso non voglio fare paragoni ingegneristici, cioè le cellule che si creano tra di loro e fanno dalle reti piccole alle reti grandi, dalla MAN alla WAN, no. Però semplicemente la sottorete funziona, io devo dire, l'ho fatto perché me l'ha suggerito la Presidente Lombardi, dicendo guarda Fulvio, stanno nascendo delle reti, questo 3 anni fa, 4 anni fa, stanno nascendo delle reti regionali, sottoreti, poche, al nord, al sud, pochissime, perché non ci provi tu? Ci ho provato, ci siamo anche riusciti velocemente. Ho trovato molto gratificante osservare che la sottorete funziona perché su ammissione dei 7 atenei, in Campania abbiamo 7 atenei, la RUS era molto poco frequentata, pochi si riconoscevano nella rete, pochi partecipavano ai GDL. Nel momento in cui abbiamo un po' vivacizzato con la sottorete si è creato lo spirito di rete, quindi immediatamente i delegati dei 7 atenei collaborano tra di loro, i 8 gruppi di lavoro adesso collaborano tra di loro e si è creata quella che io chiamo la matrice, quindi per gruppi e per sedi. Quindi il primo esito è fare rete è vincente, quindi se riuscissimo a fare delle RUS sottoreti per tutte le regioni, io penso che questo sia un fatto sperimentalmente, positivo. Come poi ci operiamo? Fatti concreti mi chiedevi. Allora, secondo me la RUS, le sottoreti RUS devono operare all'interno e all'esterno del mondo universitario. All'interno del mondo universitario noi abbiamo trovato in Campania un tema comune che è stato democraticamente scelto, nel senso che ci siamo interrogati su dove vogliamo cominciare, ci siamo interrogati sulla lezione 0, che noi abbiamo chiamato fondamenti di sostenibilità. Come Ateneo ci siamo fatti cavia, nel senso che abbiamo fatto il primo, che è un'operazione complessa, voi lo sapete meglio di me, chi fa parte del GDL formazione lo sa meglio di me, è molto complessa perché il corso va incardinato all'interno di un dipartimento, perché poi si misura tutto in CFU, non è banale. 24 docenti di 16 dipartimenti diversi, insomma fare gli esami, io faccio un CFU, 2 CFU, 1,75 CFU, siamo ad alchimie pazzesche, si può fare, l'abbiamo fatto legalmente, nel senso che gli esami funzionano, sono registrati. Quindi questo ci ha consentito di fare, massa, di confrontarci. È vero che il gruppo nazionale ci dà delle indicazioni su quali devono essere i contenuti, però adesso la RUS Campania ha una specie di documento interno in cui noi condividiamo quelli che sono dei saperi minimi, poi il nostro Ateneo ha messo 6 CFU a questo corso, altri ne metteranno di più, di meno, però abbiamo una base ragionata
per cui l'ideale sarebbe che tutti gli studenti laureati della Regione Campania tra 5 anni potranno avere un patrimonio comune di cultura della sostenibilità, qualunque sia la laurea, qualunque sia il dipartimento presso cui si laureeranno, Salerno, Napoli, Benevento, Caserta, tutto. Quindi questa è la prima esperienza positiva che voglio portare, su cui stiamo continuando a lavorare, perché ovviamente siamo solo all'inizio, miglioramento continuo, noi seguiamo sempre i canoni della qualità. Sull'aspetto esterno devo dire che la rete secondo me è servita a mitigare anche un po' quella competizione che a volte non è sempre sana tra gli atenei che stanno su uno stesso territorio regionale. E allora fare rete ci ha messo in una condizione di amicizia, di alleanza, di collaborazione, non di competizione. Io devo testimoniare che in questo siamo riusciti a creare dei tavoli regionali, per esempio con sistemi regionali come l'Agenzia regionale di protezione ambientale, che in Campania si chiama ARPAC evidentemente, o con il sistema portuale che fa i port per le città che hanno il mare, Napoli, Salerno e Castellammare. Vi faccio due esempi di istituti regionali, di taglia regionali. Non ci siamo presentati alla sparpagliata, va all'Università Federico II, va alla Vanvitelli, va a Salerno, ci siamo presentati come rete, cioè abbiamo creato una cabina di regia in cui tutti gli atenei che hanno le competenze, quelle che servono per l'ARPAC piuttosto che per il sistema portuale, adesso si chiama così, ci siamo presentati insieme, mitigando una serie di cose, quindi non c'è competizione, c'è partecipazione, che secondo me è una parola molto sostenibile, perché non credo che sia sostenibile la competizione, soprattutto quando viene vista con preoccupazione. Questo credo che sia un aspetto molto importante. Poi, ultimissima cosa, è chiaro che poi ogni ateneo della sottorete poi ha un rapporto più stretto col territorio, con la città, ognuno di noi partecipa. A Napoli è entrata recentemente, c'è stata la settimana scorsa il convegno a Milano di quest'ulteriore rete, ce ne stanno tantissime, la Green City Network per il Nature Positive Cities. Napoli ha partecipato, la prima in Campania, adesso noi stiamo cercando, ogni ateneo sta cercando di accompagnare, il ruolo di accompagnamento dell'università è quello che evidentemente le amministrazioni comunali non hanno tutte queste competenze, l'abbiamo sentite varie volte, no? Le specie arboree, la riforestazione urbana, io confermo anche io nella nostra esperienza, tutte le volte che l'amministrazione di Caserta ci chiede una mano, noi ci accorgiamo che prima si lavorava, abbiamo un budget, che piante possiamo comprare, non è questo l'approccio, quindi ovviamente introdurre ragionamenti, fare cultura, fare aderire a dei network nazionali e internazionali le amministrazioni e seguirle nel tempo stabilmente, perché mi piace la parola, che non dobbiamo fare dei progetti che iniziano e finiscono, ma devono lavorare stabilmente. Le amministrazioni poi cambiano, i sindaci cambiano, le università rimangono nella loro neutralità, nel loro essere sostenibili. E ho finito, grazie. Grazie Furio. A proposito di sindaci, ricordo che 5 anni fa, come rettore di Federico II, c'era il sindaco di Napoli di oggi, un altro interscambio tra accademia e amministrazione locale. Allora andiamo ancora più a sud. Maurizio Cellura dell'Università di Palermo è coordinatore della neonata sottorete Sicilia. È un panel che personalmente trovo davvero interessante, anche perché è una delle occasioni che abbiamo di ascoltare le voci e la presenza, le esperienze, le competenze di colleghi di atenei del Mezzogiorno, del centro e del Mezzogiorno d'Italia. Prego Maurizio. Bene, grazie. Anzitutto, pur essendo l'ora tarda, sono doverosi dei ringraziamenti. Ringrazio Patrizia confermo che è stata una catalizzatrice, un forte pungolo. Quando iniziai questa esperienza nel 2022, la prima proposta fu quella di istituire una RUS regionale, e la rete regionale l'abbiamo costituita da pochissimo tempo, ed è doveroso ringraziare Roberta Salomone dell'Università di Messina e Giuseppe Inturi dell'Università di Catania, sono le 3 università siciliane aderenti alla RUS che hanno deciso di sposare questa iniziativa,
Siamo partiti veramente da pochissimo, nei fatti l'unica prima esperienza concreta che siamo riusciti a portare avanti quando ancora non eravamo ufficialmente costituiti è stata l'interlocuzione ad uno stadio iniziale con la regione siciliana sulla strategia di sviluppo sostenibile regionale. Lì c'è molto da fare e penso che sia un banco di prova molto interessante, perché poterci presentare come stakeholder con una forza di interlocuzione unica ci può certamente dare una mano nell'indirizzare processi che nascono e che vedono l'università in un ruolo preeminente, perché il tema della formazione, il tema della ricerca, il tema dell'educazione concepito come da più parti è emerso oggi, superando le barriere disciplinari. Ridevo prima pensando a Furio perché anch'io sono fisico-tecnico e quindi diciamo abbiamo lo stesso settore disciplinare, però qua la vera scommessa è superarli questi settori disciplinari, perché le alchimie di cui Furio parla, 1,3 a me, cioè queste sono cose che o le superiamo o penso sarà difficile parlare di sostenibilità, perché se veramente consideriamo la sostenibilità come un sincretismo di differenti discipline che oramai pare nell'accezione generale tra le più accettate, evidentemente qualcosa dobbiamo fare. E quindi questo tentativo che stiamo sperimentando, che certamente rafforzeremo, la firma risale a pochissimo tempo fa, non può che essere foriero, a mio avviso, di impatto decisamente maggiore. Abbiamo già delle interlocuzioni avviate importanti. Come seconda esperienza, ma questa non è la rete, però la voglio citare perché mi pare molto interessante, è invece riconducibile al Centro di Sostenibilità e Transizione Ecologica che abbiamo istituito come Ateneo e nel quale peraltro abbiamo scienziati di tutte le discipline, sociologi, filosofi, ingegneri, e già di per sé è una sfida culturale molto importante. Ma perché cito questo centro, che di per sé è un focus group fisiologico nel quale decliniamo la sostenibilità in maniera multiforme e interdisciplinare? Perché grazie al centro siamo riusciti con il gruppo Emmaus a provare a portare avanti delle esperienze di riuso e riciclo di materiali usati in un contesto sociale particolarmente difficile che è l'albergheria di Palermo. In quel luogo, riusando e non rifiutando, stiamo cercando di capire quali sono gli effetti positivi di meccanismi di autofinanziamento attraverso attività di recupero e riuso di merce usata. Dal punto di vista energetico, ambientale, eccetera, è facile: allunghiamo la vita utile, allunghiamo la durabilità, il riuso, creiamo un'economia parallela. Emmaus abbiamo proprio organizzato a maggio un bel seminario che tira fuori i primi risultati al titolo Ricircoliamo. Si diceva che attraverso i cosiddetti scarti molti individui si riscattano, raccolgono e rivalorizzano materiale usato. Non è una frase di circostanza, ma è quello che sta accadendo e accade. Quindi provare a sperimentare modelli di economia circolare in contesti marginali, valorizzando i cascami, riducendo ovviamente gli ingressi in discarica, ma soprattutto cercando una economia del riuso solidale che consenta di far crescere il tessuto di legalità e forme di modelli di business che, per quanto elementari, aiutano gli ultimi ad andare avanti. Io penso che sia stata un'esperienza che ci ha molto arricchito ed è quello che stiamo cercando di portare avanti in questo contesto. Quindi io questo lo vedo come un segnale di speranza, perché attraverso un processo tangibile è un living lab esperienziale. I living lab sono stati spesso citati, questo oggi si sta cercando di sperimentare. È un modello che speriamo di esportare, Emmaus già pratica a livello europeo da anni e penso che possa essere un inizio di una reale rete di collaborazione di public engagement che riesce a diventare modello di sostenibilità e di supporto economico. Non so se mi rimane un minuto. Un minuto sì. Voglio dire che noi la lezione zero, per esempio, l'abbiamo declinata in altro modo. È venuta Gabriella Calvano, che adesso non vedo, ma eccola, vabbè, ho gli occhiali da vicino, quindi per questo
Perché abbiamo declinato la lezione zero formando i formatori attraverso approcci di problem-based learning, quindi questi ragazzi si sono inventati la loro lezione zero, noi la racconteremo a tutti gli studenti dell'Ateneo con questi modelli, partendo dall'idea della grammatica minima di sostenibilità che ogni studente deve avere. Quindi siamo riusciti a evitare il CFU, che è stato, diciamo, io ti invidio Furio, complimenti per aver raggiunto la quadra con il CFU, ma siamo riusciti a creare un modello nel quale noi trasferiremo conoscenza attraverso i ragazzi che poi hanno fatto veramente un lavoro pregevole, e su questo mi fermo. Quindi, diciamo, all'inizio speriamo di tante esperienze. Grazie per la vostra attenzione. Grazie a te, Maurizio. Ricominciamo a risalire l'Italia. Isabella Pisano, Puglia. Anch'io mi associo a tutti i ringraziamenti, in particolare alla professoressa Lombardi. Io 5 anni fa non c'ero qua, e diciamo davvero una storia breve, però penso che ci siano delle cose interessanti appunto da condividere. Allora, in generale io da poco meno di un anno sono su incarico del rettore dell'Università di Bari, presidente del Centro di Eccellenza per la Sostenibilità, e lo scorso maggio finalmente è nata la rete regionale RUS pugliese, e che ho scoperto essere già stata, oggi ho capito, ancora prima del 2019, essere stato anche uno degli impegni presi in seno alla CRUI proprio per la nascita di una rete di università pugliesi. E quindi, diciamo, io sono arrivata lo scorso anno, in RUS ho lavorato meno di un anno, e quindi per me è stato davvero facile incontrare poche volte i colleghi degli altri atenei e quindi partire tutti insieme. Trovo però alcune difficoltà che secondo me devono essere dei punti di partenza. Noi come rete pugliese siamo 5 atenei, di cui quello che io rappresento è un mega ateneo a livello nazionale, poi c'è un Politecnico, il Politecnico di Bari, Città del Salento, Università di Foggia e la LUM. E quello che è emerso anche nei precedenti interventi è quello che è sempre difficile sapere chi fa nella sua scrivania a fianco. Immaginate quanto può essere difficile effettivamente sapere cosa fanno atenei diversi, dislocati in zone diverse, anche dimensionalmente diversi. Quindi, appunto, condividendo anche quello che è stato detto prima, può essere scontato, ma creare sinergia deve essere, ed è condiviso anche dagli altri colleghi degli altri 4 atenei, è quello di creare sinergia, quindi di fare sistema di tutto quello che già si fa. Però molto spesso quello che si fa non viene censito, oppure lo si fa senza essere riconosciuto, e quindi la rete adesso metterà proprio a regime tutte queste attività. Quindi si è parlato di car sharing, si è parlato di riutilizzo, ricondizionamento delle apparecchiature, quindi proprio fare una mappatura delle azioni che già concretamente si portano avanti. Si è parlato anche di impatto negli interventi precedenti, e quello che tra le azioni, per esempio è stata discussa anche in questi giorni, è proprio coordinata dai 5 atenei, è la costituzione di un albo regionale delle società benefit pugliesi, che è un dato assolutamente molto importante, perché così come all'interno dell'università non sappiamo quello che si fa, ma è anche importante capire che cosa il settore del territorio ha bisogno, e quindi di qua si declina quello che è stato detto, la formazione che deve essere sempre di più trasversale. Stiamo diciamo coordinando quelli che si chiamano sportelli dell'innovazione. Prima si è parlato di impatto sulle città, ma tutti i dottorati innovativi che grazie proprio alla collaborazione università e aziende principalmente del territorio, perché ogni regione ha allocato un certo numero di borse, immaginiamo che impatto avrà, perché tutte queste iniziative legate alla ricerca devono essere declinate secondo quelli che sono i principi della sostenibilità. Quindi diciamo, l'impegno che la rete regionale pugliese intende dare è proprio quello di incrementare gli impatti positivi che tutte le azioni che già svolgiamo avranno, sia dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, per provare a raggiungere, e quindi con un'accelerata in più, quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Posso farti una domanda? Certo.
I rapporti con l'ente regione, che alcuni dei nostri colleghi hanno ricordato e che anche nella esperienza lombarda sono parte importante della storia, a che punto sono? Interreggioni? No. No. I rapporti tra la sottorete RUS e l'ente regione. L'ente Puglia. regione, assolutamente, è quello che infatti ho dimenticato di dirlo. Ci sono continue interlocuzioni e continui dialoghi. Per esempio lo sportello dell'innovazione, per esempio l'albo è proprio un'iniziativa che è emersa dal Consiglio regionale, e quindi è fondamentale appunto creare sinergia e provare a fare dialogo non soltanto all'interno della rete universitaria ma anche degli altri attori locali. Quindi oltre alla regione faccio riferimento alle camere di commercio, faccio riferimento alle associazioni datoriali. Per esempio c'è stato proprio un partenariato esteso tra le principali 10 associazioni datoriali della Regione Puglia proprio per mettere a regime per esempio l'opportunità di dottorati innovativi che si stavano affermando. Bene, grazie Isabella. Passo la parola a Marco Raugi per raccontarci, anzi per indicarci qualche buona pratica da Sì, allora adottare. Mi scuso per questo secondo passaggio al tavolo dei relatori, quindi mi impegno formalmente a non partecipare più in questa veste al prossimo evento fra 5 anni o quando sarà, e se verrà fatto nuovamente ad Udine. Io ero anch'io 5 anni fa in questa sede, e devo dire che in realtà la sottorete toscana nasce recentissimamente, quindi non abbiamo delle esperienze da raccontare, però devo dire che questa sottorete è nata diciamo quasi in maniera spontanea a seguito di una serie di collaborazioni che ci sono state soprattutto a livello di regione, dell'ente regione, che ci hanno coinvolto e a cui devo dire abbiamo partecipato come Atenei Toscani tutti insieme, con molta partecipazione, con molto interesse, con molta volontà anche di riuscire a fare squadra, perché abbiamo tutti capito come generare massa critica è fondamentale per tutti, in uno spirito di collaborazione, assolutamente non di competizione. Quindi questa sottorete, che nasce da poco, si pone a diversi obiettivi, di questo possiamo parlare. Gli obiettivi che sono appunto a livello regionale, partendo dal livello di territorio comune, quello di riuscire a coinvolgere e accompagnare, prima ho sentito parlare di accompagnamento, accompagnare la Regione Toscana nell'estensione di tutti quelli che sono i piani che riguardano l'energia, il clima, lo sviluppo sostenibile, che attraverso anche l'azione dei governi che si sono succeduti nel corso del tempo sono stati mano a mano imposti, o comunque sia le regioni sono state vincolate a sviluppare, perché l'idea è quella che inizialmente questi piani siano stati declinati in maniera abbastanza generica, e quindi riuscire a passare da degli impegni qualitativi a degli impegni quantitativi, che è un aspetto che è molto importante. A livello poi di azioni che i singoli atenei svolgono sui propri comuni di appartenenza, dove certamente, anche semplicemente come proporzione fra studenti e cittadini, l'impatto degli atenei è fortissimo, è enorme. Parlo per Pisa perché è il mio ateneo, ma abbiamo 50.000 studenti, 80.000 cittadini, quindi è ovvio che il nostro ateneo, come anche in altre situazioni, questa stessa cosa è stata già citata in precedenza, è la struttura, è l'ente che porta più complessità al governo della città. È stato prima citato il problema della mobilità, ma certamente non solo il problema della mobilità, noi abbiamo anche una problematica della raccolta rifiuti, perché l'amministrazione comunale bisogna che ci metta in condizione anche di poterla fare,
ci deve quindi dare gli strumenti per poter conferire correttamente i rifiuti. E quindi attraverso questa sottorete RUS possiamo tra di noi confrontarci e assolvere a quella che è sempre stata la missione della rete delle università per la sostenibilità, o quella dello scambio delle buone pratiche. E da un punto di vista invece della formazione, quello che stiamo facendo è quello per l'appunto di scambiare le informazioni su come i vari atenei stanno portando avanti le attività formative, io direi non solo per i nostri studenti, che le stanno chiedendo sempre di più e a cui abbiamo cercato e stiamo cercando di rispondere in maniera sempre più importante, sempre più responsiva, perché dobbiamo riuscire a formare a diversi livelli, quindi non solo a livello triennale, anche a livello magistrale, anche a livello diciamo di master post laurea, ma anche per assolvere a queste attività di impatto sociale, perché io mi rifiuto di parlare di terza missione. La terza missione secondo me dovrebbe essere la missione degli atenei e non arrivare al terzo posto, e quindi direi che quello che noi dobbiamo sempre di più fare è educare a tutti i livelli, partendo anche diciamo dalle scuole primarie, andando avanti fino agli adulti, diciamo così, e quello che sarebbe importante che servisse a spingere sempre di più in questa direzione è che queste attività poi venissero riconosciute in qualche forma. Prima Carmen parlava di incentivi, ma questi incentivi devono essere concreti per l'attività dei docenti, altrimenti diventa difficile convincere le persone a distogliere l'attività quotidiana da cose che li riguardano in prima persona per la propria progressione individuale, se non c'è un riconoscimento oggettivo a qualche livello. Come si diceva prima, a più livelli anzi, quindi sia locale che nazionale. Va bene, grazie Marco per il tuo intervento. Passiamo al Veneto che si è costituito anch'esso da poco come sottorete. Penso che sia la più giovane. La più giovane è neonata, sì, come rete, e con cui stiamo collaborando per una prima esperienza, come dire, primo progetto simbolico tra l'altro, sì, di collaborazione. Sì. Prego, Elena Semenzin di Ca' Foscari. Ricordo che 5 anni fa Ca' Foscari coordinava la RUS. 6, no, erano 5. No? 6 perché c'era già. Era appena iniziato, quindi, giusto? Sì. Prego. Allora, buonasera a tutte e a tutti, faccio anch'io i ringraziamenti a tutti, a chi ci ospita, a Patrizia, anche a Carmine per questa tavola. Allora, penso che sia proprio la sottorete più giovane, quella del Veneto, perché abbiamo formalizzato in questi giorni la Costituzione, sottorete che coinvolge i 4 atenei del Veneto, quindi Università Ca' Foscari di Venezia, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Padova e Università degli Studi di Verona. Quindi, essendoci costituiti da così poco, non ho delle esperienze di sottorete, ma in realtà la nostra collaborazione, come abbiamo sentito anche prima per altri colleghi, era già in essere precedentemente, quindi si tratta veramente solo di una formalizzazione in questo caso. E tra le cose che abbiamo fatto insieme vi volevo portare 2 esempi. Uno nasce già nel 2019 grazie alla Regione Veneto ed è la sottoscrizione, la firma di un protocollo di intesa sul Green Public Procurement, quindi acquisti verdi della pubblica amministrazione, quindi insieme a Regione Veneto ma anche Camera di Commercio e ARPAV. Come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato attraverso la costituzione di tavoli di lavoro su temi specifici su cui andavamo a condividere proprio conoscenze, competenze, buone pratiche, quindi abbiamo lavorato sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione del tessile anche, sull'arredo urbano, adesso quest'anno il tema era quello degli eventi, gestione degli eventi in maniera sostenibile, con l'obiettivo di
produrre delle guide operative, quindi dei documenti veri e propri che fossero delle linee guida liberamente disponibili per le pubbliche amministrazioni e le imprese di varia natura e dimensione, al fine di supportarli proprio nel percorso dell'implementazione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione, andando a spingerli anche un po' oltre quella che è il rispetto semplice, si fa per dire, dei criteri ambientali minimi, quindi dei risultati concreti proprio che potessero essere utili alla comunità. Poi agganciato a questo c'è anche un premio della Regione Veneto, che è un premio Compraverde, dove appunto vediamo poi come queste realtà imprenditoriali e anche delle pubbliche amministrazioni mettono in pratica insomma quello che anche noi un pochino abbiamo diffuso e vanno avanti rispetto a questo percorso. Un altro esempio completamente diverso è legato invece ad un'attività che noi chiamiamo Arte e Sostenibilità. È un progetto che è partito da Ca' Foscari nel 2013, però l'anno scorso, quindi nel 2023, abbiamo voluto aprire questo progetto ai 4 Atenei del Veneto e quindi abbiamo chiuso da poco la prima esperienza, è stata molto bella, molto appagante. Ve la spiego in breve. Sostanzialmente noi assegniamo un premio che si chiama Sustainable Art Prize ad un artista della Fiera Art Verona che si tiene ogni autunno, una fiera di arte contemporanea, moderna e contemporanea. Quindi selezioniamo un artista che come premio sostanzialmente viene a lavorare con i nostri studenti e le nostre studentesse. Quindi nel 2023 abbiamo selezionato 40 studenti e studentesse dei 4 Atenei, quindi 10 per ciascuno, perché lavorassero con l'artista selezionata che si chiama Laura Pugno, che aveva scelto un tema, quello dell'inquinamento dell'aria, quindi neanche un tema da poco insomma da affrontare. Abbiamo attivato docenti, ricercatori, ricercatrici dei vari atenei che facessero dei seminari su questo tema da diversi punti di vista, giuridico piuttosto che della salute, eccetera, eccetera. E quindi siamo partiti con dei seminari che sono stati seguiti da questi studenti e studentesse, per poi farli proseguire con dei veri e propri laboratori fino ad arrivare alla creazione di vere e proprie opere d'arte che sono state poi messe in mostra a Venezia. Poi la mostra è stata spostata a Verona e infine a Padova, e quindi sostanzialmente questo tema dell'inquinamento dell'aria, trattato attraverso questa mostra che si chiama Maldaria, è entrato in tutti i nostri atenei, ha coinvolto diversi livelli dei nostri atenei e poi si è aperto alla cittadinanza. Quindi l'idea qui per noi è che appunto c'è un'importanza legata al fatto di aprire le porte dell'Ateneo verso la cittadinanza per trattare dei temi in maniera, grazie al linguaggio dell'arte, che è un linguaggio, che riesce a rendere più facile ed emozionale ovviamente dei temi che sono molto complessi, e in questa maniera far arrivare ad un pubblico più ampio dei temi che sono complessi ma rispetto ai quali noi attiviamo delle domande e forse facciamo cambiare anche postura o punto di vista, no? A diverse persone. Questo è una prima un primo risultato di questo progetto condiviso. C'è un catalogo, c'è anche un podcast, i ragazzi e le ragazze sono stati veramente meravigliosi e che continuerà anche il prossimo anno. Quindi questi sono 2 esempi, ma poi ovviamente ci sono varie attività che vengono portate avanti. Adesso stiamo lavorando anche all'edizione nazionale di Climbing for Climate, quindi insomma ce n'è di lavoro da fare insieme. Grazie. Grazie Elena, anche per aver ricordato Climbing for Climate, che si svolgerà sulla Marmolada a settembre. E siamo alla fine. Last but not least, Climbing for Climate 3 anni fa si svolse con l'aiuto della sottorete appena nata sì, della Regione Abruzzo. Quindi lascio volentieri la parola a Michelina Venditti. Grazie, siamo alla fine, quindi è una situazione alla quale sono abituata, perché in virtù del mio cognome arrivo sempre alla fine, però vi prometto velocità. Naturalmente vi chiedo scusa perché alcune cose non le potrò riferire, ma diciamo che tengo in particolare a fare velocemente, consentitemelo, i ringraziamenti all'Università di Udine, perché è bello essere di nuovo qui a 5 anni di distanza dal primo manifesto, e con lo spirito
di arrivare a questo secondo nuovo manifesto, che comunque deve essere sempre un punto di partenza per noi, mai un punto di arrivo. Consentitemi di ringraziare quindi anche il collega Amaduzzi, che è sempre disponibile, ci supporta e ci sostiene sempre. Consentitemi di ringraziare tutti i colleghi che mi hanno preceduta e consentitemi di ringraziare la nostra Patrizia Lombardi, la nostra coordinatrice, che da tanto tempo ci sostiene e svolge con passione, con grande competenza. No, non ti sto facendo complimenti che non meriti, li meriti tutti e li dico con il cuore. Consentitemi anche di ringraziare Paola Biglia e tutto lo staff che sempre ci ha davvero sostenuto per davvero il prezioso supporto. Vorrei ringraziare anche tutti i coordinatori delle sottoreti del Sud, perché li ho, stalkerizzato, ecco, questo lo dico tranquillamente, il merito è sempre solo loro, tutto loro, sono stati bravissimi, però io lo dico, lo devo ammettere, vi chiedo scusa, vi ho ampiamente stalkerizzato. E poi la mia sottorete, mi permetto di dire la mia sottorete, costituita nel 2022, mi sembra da giugno 2022, 5 università, l'Università dell'Aquila rappresentata dal collega Lelio Iapadre, veramente vi chiedo un applauso al professor Iapadre perché è un motore, una persona che veramente dà un contributo notevole. Ringrazio il collega del Gran Sasso Institute, fino a un paio di giorni fa mi risulta che fosse il collega Alessandro Palma, adesso è Margherita Grazioli, che avrò il piacere anche di conoscere tra poco, il collega dell'Università di Teramo, Emilio Chiodo, oggi hanno eletto il nuovo rettore, non so ancora chi, quindi lo ringrazio e faremo i complimenti anche al nuovo rettore, la collega Marta Ferrara dell'Università Telematica Da Vinci e poi io che indegnamente rappresento tutta la sottorete dell'Università Gabriele D'Annunzio. Avevo in mente una bella scaletta, la elimino completamente perché, dobbiamo chiudere e la cena ci aspetta. Qualche piccolissima considerazione. Rispetto al rapporto e alle iniziative, diverse sono state le iniziative che abbiamo messo in campo all'interno della sottorete Abruzzo. Si poteva fare di più, se non è stato fatto mi assumo tutta la responsabilità, ma sicuramente c'è Lelio, abbiamo lavorato insieme e mi permetto di dire, ma con una logica anche di filiera, perché ad esempio c'è una situazione, un'attività che ci vedrà il 17 di giugno, quindi tra un paio di giorni a Civitanova Marche, in cui 3 regioni, quindi la regione nostra, la regione Marche, la regione Umbria, i referenti delle varie università si riuniscono proprio per discutere attraverso l'analisi di case study dell'impatto sociale che producono le università. E anche di questo io veramente do atto e ringrazio Lelio. Abbiamo partecipato a tante altre iniziative, prima Carmine facevi riferimento a quella del climbing, abbiamo partecipato a un bando a cascata, ma la cosa secondo me più importante, con la logica proprio verticale del rapporto tra la rete
RUS nazionale e la sottorete, e che partendo dal lavoro che è stato fatto molto bello, molto interessante all'interno del gruppo di lavoro inclusione e giustizia sociale, dove si sono definite cioè è stata definita una metrica sperimentale per cercare di capire in che misura gli atenei, ad esempio, riescono ad accompagnare negli studi tutte le persone che si iscrivono indipendentemente dalle loro condizioni iniziali. Bene, partendo da questo lavoro, noi come gruppo RUS regionale avvieremo questo discorso proprio all'interno delle singole università. Mi corre l'obbligo di dire che l'Aquila ha già messo in campo questa iniziativa. L'altro elemento molto molto importante, secondo me, e veramente chiudo, è che concretamente, a mio avviso, a livello territoriale, e quindi il contributo che può dare la sottorete regionale, il contributo è relativo proprio un contributo che è riconducibile a delle emergenze nazionali. Noi oggi abbiamo una serie di emergenze nazionali che sono di significato molto profondo, che riguardano la situazione dei minori, degli studenti che non si sentono e che non hanno preoccupazioni sul loro futuro lavorativo e soprattutto sul loro futuro di educazione. Abbiamo avuto di recente un rapporto di Save Children in cui ci sono dei numeri drammatici che vengono considerati fuori. Ecco, noi pensiamo, oltre a questo discorso dell'emergenza, quindi della povertà, del discorso degli studenti, c'è un'emergenza penitenziaria, c'è un'emergenza lavorativa, e noi pensiamo che a livello territoriale, molto semplicemente ma molto efficacemente, attivando dei dialoghi, attivando un sistema di ascolto molto importante, si possano fare accordi e pratiche, ma per arrivare a nuove soluzioni possibili e pratiche nuove possibili, che però poi debbono trovare, anche alla luce di quello che è stato detto in precedenza, un riscontro in quelle che sono le politiche pubbliche di formazione, politiche pubbliche del lavoro, politiche pubbliche di inclusione e quant'altro. Avrei molto da dire, vi dico solo grazie a tutti, perché ogni volta è sempre una crescita e spero che sia per il territorio e per la società in genere. Grazie. Bene, grazie a te Michelina, e grazie a tutti i panelist. Prego. Nell'ottica degli incentivi, secondo me, quello che è importante anche, bandi di Mase, prima sono stati citati durante i panel, noi siamo nati come sottorete RUS Piemonte prima ancora di strutturarci grazie a quei bandi, perché li abbiamo interpretati in maniera partecipativa, quindi con la Regione noi abbiamo partecipato tutti insieme per fare supporto alla strategia di sviluppo sostenibile, e da lì le nostre relazioni sono come RUS Piemonte, quindi anche la lettura degli incentivi in maniera partecipativa. Fatto benissimo a ricordare questo caso, questo esempio, e aggiungo solo che anche in riferimento sia a quel bando che al bando menzionato dalla sottosegretaria nel suo intervento, servono anche risorse adeguate. La dotazione finanziaria di entrambi i bandi era veramente misera, però è stata sufficiente ad attivare questa collaborazione. Bene, ringrazio il pubblico pazientissimo e i nostri relatori. Non sono riuscita.